Do la parola al sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Grazie, dottoressa Pizzo. Buongiorno e benvenuti nella nostra città, in particolar modo in questa bellissima aula nella quale abbiamo il piacere di accogliervi. Per il 100° anniversario della conclusione della Prima Guerra Mondiale, la città di Vittorio Veneto ha pervicacemente voluto realizzare un insieme di eventi sotto il titolo slogan «Quando scoppia la pace». Non è stata una scelta scontata. Altri avevano creduto possibile il limitarsi entro i confini del ricordo, della rievocazione e persino della celebrazione. La scelta di questa amministrazione è stata invece convintamente diversa. Oscar Wilde diceva che la memoria è il diario quotidiano che ciascuno di noi porta con sé e noi desideriamo essere e rimanere attenti testimoni di quel che è accaduto, perché non si può dimenticare ed anzi bisogna ricordare. Senza memoria non si costruisce nulla e nel caso della Grande Guerra non si fa tesoro della libertà e della pace che ci sono state consegnate con la vita di milioni di persone. Ma nello stesso tempo il nostro pensiero va rivolto al domani, un domani che la nostra Repubblica ha garantito negli ultimi 70 anni come un domani di pace. Uno sguardo in avanti per trasformare una quotidianità indolente nella ricerca di un futuro. Nella nostra idea il Museo della Battaglia ed ogni museo della Grande Guerra, così illustramente rappresentati oggi, non deve essere una pur preziosa raccolta di reperti, ma deve diventare un motore culturale che partendo da quel che rappresenta sappia trasmettere valori di conoscenza e di libertà. Musei che debbono andare oltre la ricorrenza di questo centenario, perché l'insegnamento che portano con sé vanno oltre la ricostruzione storica verso un ideale di pace. Ecco il perché del sottotitolo di questa giornata. Vogliamo essere sì testimoni di guerra, ma contemporaneamente attori di pace. Si dice che il Novecento sia stato il secolo delle ideologie. Io spero che il nuovo secolo che si è già affacciato, che ha già preso strada ma ancora è ben lungi da essere arrivato a metà del suo cammino, sia o possa diventare il secolo del pensiero e dell'idea, premiando la parte più nobile di ciò che non ci ha reso bestie, ma ci consente di essere pienamente uomini. Buon convegno a tutti. Mi permetto di leggere la lettera che il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il dottor Luca Zaia, ha inviato. Pregiatissimo signor Sindaco, come anticipatole dalla mia segreteria, purtroppo non potrò presenziare al convegno a cui mi ha gentilmente invitato a causa di concomitanti impegni istituzionali. Le porgo i miei sinceri ringraziamenti per lo sforzo organizzativo che ha reso possibile la pianificazione di un evento per noi veneti così significativo, perché è incentrato sulla tutela di un bene prezioso qual è la memoria. È nostro dovere ricordare quei tragici giorni che 100 anni fa sconvolsero la nostra regione, testimone suo malgrado, della furia degli eventi bellici che caratterizzarono quell'immane tragedia che fu il primo conflitto mondiale. Non dobbiamo dimenticare l'estremo sacrificio e le privazioni patite sul fronte da innumerevoli uomini e ragazzi, molti dei quali provenivano anche dalle nostre comunità. Al contempo, non possiamo nemmeno scordare l'eroica resistenza delle nostre donne che, con una determinazione silenziosa, hanno tenuto assieme le fibre sfilacciate di un tessuto socio-economico sgualcito dai venti di guerra. Sono insegnamenti necessari da tramandare alle future generazioni perché solo lo studio e la salvaguardia della nostra storia possono aiutare a non compiere più i medesimi errori commessi nel passato. Nell'augurare buon lavoro agli illustri relatori, desidero concludere porgendo i saluti della Regione del Veneto e miei personali a tutti i presenti. Cordialmente, dottor Luca Zaia. A me invece l'onore di leggere un messaggio che arriva dall'Australia, direttamente dal War Memorial di Canberra, scritto dal direttore Brendan Nilsson. Come tutti quanti voi sapete, il nostro museo in questi 2 anni ha avuto la possibilità, la grande opportunità di farsi conoscere all'estero.
E quando parlo di estero parlo di Stati Uniti d'America, perché abbiamo inaugurato l'anno scorso al Pentagono una mostra con il materiale proveniente dal nostro museo, materiale fotografico, mostra peraltro che è stata la prima mostra che l'Italia ha mai allestito all'interno di quegli spazi così chiusi, riservati, segretissimi. Questa mostra peraltro ci è stato recentemente chiesto di prorogarla per altri 6 mesi perché sta avendo un notevole successo. Sempre il materiale nostro fotografico è stato in mostra a Londra ad agosto ed ancora è lì perché ancora anche lì ci hanno chiesto di lasciarlo per un altro evento che si svolgerà a novembre. E poi c'è questo terzo evento e anche questo ci porta dall'altra parte questa volta dell'oceano, e cioè in Australia, con una mostra sempre realizzata col Fondo Marzocchi all'interno dell'ambasciata italiana, con un collegamento però che viene realizzato con il War Memorial, perché noi al War Memorial regaleremo uno di quei libri contenenti il nome dei cavalieri di Vittorio Veneto, ovviamente i cavalieri italo-australiani, simile a quelli che abbiamo nel nostro memoriale della chiesa di San Paoletto all'interno di questo museo. Il messaggio rivolto ai partecipanti al convegno per il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto dice questo: sono molto lieto, in qualità di direttore del Memoriale di Guerra dell'Australia, di inviarvi i miei pensieri e i miei migliori auguri per questa giornata di collaborazione e di commemorazione in occasione del centenario della battaglia di Vittorio Veneto. Questo momento ricorda effettivamente un periodo importante per la storia della vostra città, con questa battaglia che ha segnato la fine dei combattimenti sul fronte italiano. Una settimana dopo, Charles Bean, lo storico ufficiale dell'Australia e fondatore del Memorial War, scrisse a proposito dell'armistizio che mise fine alla guerra questa semplice frase: e così avvenne la pace. Nelle settimane a venire, in tutto il mondo, ci soffermeremo tutti a ricordare e riflettere sulle perdite che hanno subito le nostre nazioni durante l'ultimo anno di guerra e il prezzo altissimo che è costata la pace. La Prima Guerra Mondiale è uno dei più grandi e più costosi conflitti nella storia. 70 milioni di persone mobilitate per gruppi di nazioni e circa 15 milioni di morti, di cui 9 milioni di combattenti. Più di un terzo dei morti è considerato disperso ed è privo di nome sulla tomba. La Grande Guerra, come siamo soliti chiamarla, ha prodotto immagini di un tale orrore nelle terre del fronte occidentale, le trincee della Somme e i paesaggi fangosi delle Fiandre, che è stato sinonimo di guerra nella memoria umana per tutto il XX secolo. Ogni giorno al Memoriale di Guerra australiano raccontiamo, come parte della nostra cerimonia dell'ultimo messaggio, la storia dell'impegno e del sacrificio di coloro che hanno dato la vita per difendere le nostre libertà. 62.000 australiani hanno perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale, combattendo al fianco dei nostri alleati della Gran Bretagna, Francia, Russia e Italia. 9 dei nostri uomini della Marina Reale Australiana e delle forze imperiali australiane sono seppelliti in cimiteri italiani, a Bari, Genova, Messina e Torino. Sono uomini che sono morti per le nostre libertà, oltre i loro compagni provenienti da tante nazioni diverse. Al Memoriale di Guerra australiano li ricorderemo quando cominceremo il periodo di commemorazione, che si protrarrà da ottobre fino all'11 novembre, data che segna il centenario dell'armistizio.
Diamo ora inizio al convegno riflettendo appunto sul ruolo dei musei della Grande Guerra, dando la parola a Orietta Pizzo, direttore del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Buongiorno, un saluto a tutti voi. Come responsabile di questo museo mi sento di portare i ringraziamenti intanto agli organizzatori di questo convegno, al dottor Camillo Zadra in particolare direttore del Museo di Rovereto per aver collaborato scientificamente all'organizzazione dell'evento, a tutti i relatori illustri che hanno accolto l'invito di essere qui presenti oggi, e a tutti voi che parteciperete a questa giornata di incontro e di riflessione sul valore attuale dei musei storici della Grande Guerra. Io mi aiuterò con la produzione di alcune slide per raccontare un po' quella che è stata l'esperienza del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Un attimo solo, che recupero il file. Poi diamo inizio. Devo dire che il centenario della Grande Guerra è stata una grossa opportunità per la città di Vittorio Veneto, che ha avuto l'occasione di ripensare anche al suo ruolo all'interno, diciamo, della storia italiana. Ma è stata anche una grossissima opportunità per questo museo, che ha sempre rappresentato il museo custode di un'identità del territorio molto importante. Dobbiamo pensare che abbiamo tanti musei in questa città, ma quello che maggiormente lo rappresenta, quello che è maggiormente sentito anche dalla collettività, è sempre stato il Museo della Battaglia, proprio perché fortemente identitario. L'esperienza quindi che ha toccato il Museo della Battaglia, soprattutto in questi ultimi anni, sarà l'oggetto di questo mio breve intervento. Un museo che è passato dall'essere scrigno della memoria destinato a conservare e a documentare la Grande Guerra, a un museo che aspira a diventare un museo moderno, un museo contemporaneo, che va a esplorare anche attraverso percorsi di comprensione diversi quello che è stato questo grande evento epocale. In alcuni punti qui vi ho indicato quale sarà il mio percorso, un percorso un attimino storico in cui rappresenterò il museo di ieri e il museo di oggi e un po' la relazione che oggi il museo è andato a costruirsi, un po' ad inventarsi, ed è chiaro che siamo in un processo ancora embrionale, come il museo è andato a rapportarsi con i suoi documenti e i suoi contenuti, con i vari spazi disponibili oggi per parlare e per testimoniare la memoria della Grande Guerra, e anche un attimino una piccola incursione, diciamo, sul museo dedicato a chi. In queste specie di slogan: il museo nascosto, il museo fuori di sé e il museo condiviso. Il museo quest'anno, un attimo solo, se parto con la slide. Eccoci qui. Allora, il museo quest'anno compie 80 anni. Come succede a tanti musei che hanno un forte carattere anche identitario, nasce dalla passione e dall'interesse di un singolo. Per noi questo personaggio particolare si chiamava Luigi Marson. Era un ragazzo del 99 e un volontario partito all'insaputa dei suoi genitori per questa avventura. 20 anni dopo, in un'occasione particolare, in occasione del ventennale, deciderà di donare tutto al comune di Vittorio Veneto perché ne crei un museo a testimonianza di quello che è stato.
Ne fu addirittura lui stesso l'allestitore, lo seguì direttamente, ne fu direttore e dobbiamo ricordare che quella tradizione di seguire il museo è rimasta un po' legata alla famiglia Marson, perché dopo la morte del suo fondatore Luigi Marson, la direzione è passata al figlio e tuttora, e qui dobbiamo ringraziare Luigi Marson, il nipote, direttore onorario del museo, collabora ed è, come dire, anima ancora di questo museo. Era un museo chiaramente figlio del suo tempo. La data di istituzione è 2 novembre del 1938, lo dice. Figlio del suo tempo, nasce in epoca fascista e chiaramente, come figlio del suo tempo, racconta una sua storia ed è una storia che vuole soprattutto ricordare. Un caleidoscopio, dico, il museo era, un caleidoscopio di figure, di oggetti, di immagini, di storie riproposte proprio per ricordare a tutti quello che era successo. Ogni spazio era occupato, bacheche piene di documentazione, pareti ricche di materiali. Qualsiasi spazio, compresa questa aula che voi vedete oggi, era occupata da elementi espositivi e anche la loggia. Questo era il museo prima. Doveva assolutamente ricordare l'immane sacrificio, il grande sforzo fatto dai nostri soldati, dai nostri eroi. Figlio del suo tempo, riportava questa retorica, questo sentimento assolutamente di necessità commemorativa e celebrativa. E in tal senso è vissuto fino ai nostri giorni. Dobbiamo dire che gli anni 90 sono stati anni di intenso lavoro per quello che riguardava la catalogazione. Gli anni 2000 hanno costituito un ulteriore passo in avanti verso un'attività didattica che andasse a comunicare alle giovani generazioni e ai cittadini anche il contenuto di questo museo. Ma così è rimasto cristallizzato, a testimoniare la memoria come ricordo, proponendo soprattutto un percorso emotivo in ricordo di questo grande evento, di questo immane sacrificio nazionale che era stato compiuto. Fino al 2012, quando proprio in occasione del centenario della Grande Guerra e delle grandi opportunità che sono state date a questa città, c'è stata la possibilità di ripensarlo, di ridefinirlo e di riqualificarlo anche in un altro modo, dandogli sicuramente un logo che lo identificasse molto chiaramente, individuato nel tribolo, ma è soprattutto nella ricerca di rispondere alle nuove esigenze di una società completamente cambiata che si è operato tutto l'allestimento. Sicuramente nell'ambito dell'impianto museografico e della costruzione del museo, quindi con l'annessione di altri spazi di servizio, per andare incontro alle varie esigenze. Un avancorpo iniziale che raccoglie tutti i servizi sui vari piani. Una chiesetta del 1700, conosciuta in città come la chiesetta di San Paoletto, dove è stata ospitata e dove ospita la sezione multimediale e anche la sezione eventualmente espositiva per mostre temporanee e quant'altro, mentre invece l'apparato allestitivo è rimasto in quello che è sempre stato il museo, il palazzo della comunità di Ceneda, palazzo cinquecentesco, che conserva anche in questo nuovo allestimento tutta la parte espositiva e allestitiva. Con un piccolo cambiamento, la restituzione alle collettività degli spazi che originariamente erano destinati alla popolazione o comunque alla vita civile. Questa sala che voi vedete, che non è occupata da nessun elemento espositivo e che rimane ad utilizzo della comunità proprio come luogo di aggregazione, così come la loggia del museo, liberata dai cannoni, dai mortai che prima la rappresentavano. È soprattutto poi un cambio, come dire, di mentalità, di percorso,
dal punto di vista dell'allestimento. Bisognava rispondere ad una sensibilità completamente diversa. Il visitatore di oggi ha bisogno di altre informazioni, ha bisogno di altri percorsi di comunicazione per comprendere ciò che è successo, ciò che è stata la Grande Guerra. È stato fatto rispettando il percorso originale, che era su 3 piani, con dall'inferno della trincea un primo piano, quindi che ricorda la vita del soldato, un secondo più identitario, perché ci racconta l'anno dell'occupazione di Vittorio Veneto, e infine un ultimo spazio dove giustamente si è voluto riservare il ricordo, la memoria di quello che era stato l'allestimento originale, quindi con le bacheche, con la riproposizione delle bacheche e di ciò che aveva ideato e creato il primo fondatore, e quindi il collezionista Luigi Marson, chiaramente con una spiegazione sulla battaglia di Vittorio Veneto e sul mito e la propaganda che ne è seguita. Un museo assolutamente immersivo, un museo che tende a toccare, ad interessare tutti i sensi, un museo che essendo un museo moderno utilizza anche tutti i nuovi canali informativi, compresi anche il multimediale, per cui il museo è oggi arricchito anche da tutto un percorso di materiale didattico fatto di filmati d'epoca, fatto di ricostruzioni video, quant'altro, che accompagnano il lettore, oltre a tutto l'apparato informativo molto preciso, diciamo, e presente, anche con una parte di multimedialità. È chiaramente un salto dal museo come memoria, come ricordo, al museo che deve sì tramandare il passato, ma un museo che voglia raccontare soprattutto la storia attraverso alcuni elementi, ed è un museo che è stato in questo senso, uso un termine forte ma per farmi meglio capire, è stato scarnificato nella presentazione degli oggetti, perché gli oggetti hanno tutti un significato particolare, accompagnano il visitatore in questa visita dove sostanzialmente sembrano quasi richiamare l'utente, il visitatore, a soffermarsi sull'oggetto. L'oggetto ha la sua importanza in questo percorso, anche se poi non viene descritto nel dettaglio, ma è un oggetto che si inserisce all'interno di questo percorso. Lo dico subito, si tratta di un allestimento e come tutti gli allestimenti sono interpretazioni, è una proposta interpretativa. Ogni allestimento lo è, racconta e vuole raccontare qualcosa. Questa è l'interpretazione che è stata data con questo nuovo museo. È un museo quindi che, come vi dicevo prima, presenta pochi oggetti rispetto all'originale. Perché? Anche perché non è più un museo che ha la necessità di raccontare tutto all'interno della sua struttura. Un museo che guarda alla contemporaneità e quindi guarda anche ad una società completamente cambiata, deve per forza di cose guardare ad una società che si rapporta anche con documenti, con testi o quant'altro in modo diverso, che ha bisogno anche di strumenti diversi per incontrare, per informarsi e per documentarsi. Poco meno del 20% si trova oggi esposto al museo, tanto si trova nei nostri depositi, tanto sembra un museo, come dire, nascosto, che non è visibile. Dico sembra, perché in realtà così non è. Sono stati scelti percorsi espositivi diversi, racconti diversi, modalità di raccontare il museo in modo diverso. Lo abbiamo fatto ad esempio anche proponendo dei percorsi di approfondimento oggi disponibili su internet. Al museo sono esposti pochi diari dell'occupazione, eppure ne abbiamo parecchi. Tuttavia su internet oggi sono consultabili, un percorso chiaramente che stiamo portando avanti, alcuni di essi, e sono leggibili, proprio sfogliandoli in modo digitale, in tutto e per tutto, disponibili in ogni momento a chi vuole approfondire un percorso fatto al museo
o chi vuole conoscere. E la stessa operazione è stata fatta anche con altri materiali, con i giornali di trincea, rispetto al quale sono stati posti a confronto i giornali italiani con altri giornali, soprattutto austro-ungarici. Il materiale fotografico, la ricca collezione che noi possediamo, collezione Marzocchi ma non solo, anche foto locali e foto di un'altra collezione Lupi, rispetto alla quale è stato fatto un lavoro molto, molto attento, un lavoro che sta continuando e quindi ogni volta proponiamo questo lavoro in modo diverso. Ed è, dicevo, anche un museo che non è geloso delle proprie cose, le mette a disposizione. Oggi sul sito www.1418 del Ministero si trovano pubblicate, chiaramente in formato non riproducibile o quant'altro, gran parte di queste immagini del Fondo Marzocchi, all'incirca più di 2000 immagini, anche se il fondo poi è arricchito anche di altro materiale. Una biblioteca storica che prima era visibile e presente e solo magari visionabile dal visitatore, oggi è una biblioteca disponibile 24 ore su 24 per studiosi, per studenti, per chi è interessato. Tutto catalogato, tutto visibile sul catalogo nazionale, a disposizione di tutti. È un museo per di più anche che sa raccogliere gli stimoli, vuole raccogliere gli stimoli di tanti studiosi, di tante associazioni che sul territorio raccontano qualcosa, sperimentano qualcosa. Vorrebbe diventare un centro di documentazione che consente non solo di far vedere e di conoscere ciò che si ha, ma anche di costruire dei nuovi percorsi. Lo abbiamo fatto accogliendo lo stimolo in questo caso ad esempio di un privato, che ringrazio, anche il signor Franco Gobbato, con un progetto veramente interessante e che devo dire trova anche la commozione di tante persone che oggi visitano il museo, che è il Memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Nel 1968 è stato istituito questa onorificenza. Non esiste però un registro, un elenco in cui è possibile anche per i comuni o per chiunque rintracciare i nominativi, se non rivolgendosi al Ministero della Difesa oppure ai singoli privati che hanno testimonianza dei loro cari. Noi abbiamo intrapreso, lo dico con la collaborazione di questo studioso, questo percorso assolutamente importante, con l'aggiunta quindi di contenuti significativi. E lo stesso abbiamo fatto anche con un progetto, sempre portato avanti dallo stesso studioso, che tende a fare un focus su quello che è stata la battaglia di Vittorio Veneto, rispetto alla quale noi siamo sempre abituati a vedere due contrapposizioni, italiani da una parte, austro-ungarici o tedeschi dall'altra. E invece qui stiamo cercando di ricostruire anche i contributi più o meno significativi anche di altre regioni, di altre divisioni. In questo caso un progetto interamente in internet, Facing the Book, che ci racconta la testimonianza del reggimento americano che ha partecipato alla battaglia finale di Vittorio Veneto. Un museo quindi che ha tanto contenuto, ha tanto da raccontare e lo cerca di fare anche attraverso i nuovi canali. Un museo che per di più, come tutti i musei, cerca di non essere più un museo statico, cioè un museo che racconta tutto all'interno delle stanze del proprio museo. È un museo che cerca di interessare, di coinvolgere, di esserci anche in altri spazi significativi, che diventano anche luoghi di aggregazione. In questo devo ringraziare assolutamente l'associazione che sta seguendo questo museo in questo periodo, perché in questo anno soprattutto ha saputo proporre e condividere con l'amministrazione dei progetti veramente interessanti. Uno di questi è l'espansione del museo verso altri spazi, dove intercettare l'interesse di visitatori e dove raccontare ancora in altro modo la storia della Grande Guerra.
Lo abbiamo fatto occupando, ad esempio, essendo un appendice esterno, e andando ad occupare temporaneamente la loggia del museo, questa sotto, con un percorso in cui i confini dell'Esporre vengono ampliati. Sono luoghi di nuova esperienza e di nuova aggregazione, perché all'esterno abbiamo fatto un allestimento per cui in loop per tutta quest'estate, in tutto questo periodo, abbiamo mandato e stiamo mandando, e lo vedrete dopo durante la pausa di questo convegno, in loop le immagini. Sono immagini che parlano, che raccontano quando il visitatore lo vuole vedere, quando il cittadino passa attraverso Ceneda e si ferma nella loggia. È un modo nuovo anche di raccontarsi al di fuori, come dicevo, della struttura museale. Questo è l'esempio che poi andrete a vedere ed è un progetto presentato dall'Associazione A Regola d'Arte, di cui ringrazio la Presidente che ho visto tra il pubblico, Francesca Toninato. L'ha già detto prima anche l'assessore. È stato importante per noi anche portare fuori i nostri materiali in un modo diverso anche rispetto a quello che è stato fatto in passato o a quello che può essere come dire, la predisposizione di un museo che solitamente è chiamato a prestare una o più opere agli altri musei, essendo presente con il semplice prestito di un'opera. L'operazione che è stata condotta, ripeto, sempre grazie anche a tutte le opportunità che ci sono state date da Regione, dallo Stato, con contributi o quant'altro in occasione del centenario, è stata quella anche di essere presenti altrove, di comunicare altrove. Essere presenti con dei propri contenuti organizzando direttamente l'evento, quindi non essendo solo ospiti, ma organizzandolo direttamente. È successo con il Pentagono, dove abbiamo portato la mostra e dove insieme anche ad altre realtà abbiamo partecipato alla collaborazione di un catalogo War and Art. E anche recentemente con la presenza a Londra presso un club privato, dove proprio è stata organizzata una mostra sul tema della presenza, diciamo, sull'attività, insomma, della vita di trincea, della montagna, la guerra in montagna e quant'altro, dal nome Storming in the Sky, con la produzione anche qui di un catalogo. Sono tutte attività poi promozionali che comunicano, ma che comunque trasmettono anche dei contenuti importanti al visitatore che si trova all'estero. E dico qui con delle opportunità anche di ampliamento, di possibilità incredibili, perché qui voglio ricordare che l'amministrazione, anche se il museo non è stato assolutamente coinvolto, ma la possibilità di acquisire anche spazi cittadini che possono diventare ogni volta contenitori di nuovi racconti sulla Grande Guerra. Un po' il municipio lo è. In municipio esponiamo dei materiali che prima erano qui presso il Museo della Battaglia, alcuni dipinti, il registro anche dei caduti. Ma il centenario, dicevo, ha dato anche l'opportunità di lavorare sul territorio a delle associazioni, e qui voglio fare una parentesi ringraziando, diciamo, tutto quei gruppi che sul territorio operano, lavorano, rispetto ai quali sicuramente il museo dovrà in futuro, come è dovuto anche relazionarsi e trovare delle modalità di condivisione e di collaborazione. E voglio ricordarlo perché è un progetto bellissimo, anche questo ideato da un'altra associazione che sul territorio ha lavorato e sta lavorando, che è l'associazione, in questo caso Sintesi e Cultura, dove grazie alla collaborazione del Comune, in questo caso il museo non era interessato, ha fatto la mappatura di quello che oggi possiamo chiamare un museo diffuso in città, che non racconta chiaramente luoghi della guerra, ma luoghi dell'occupazione, di quell'anno dell'occupazione molto importante, che è la mappatura di 23 siti cittadini, oggi accompagnati da dei pannelli informativi,
siti che alcuni dei quali addirittura sono anche di proprietà del comune, rispetto ai quali in un futuro potranno essere pensate anche iniziative proprio di esposizioni e di percorsi tematici che potranno arricchire e aggiungere informazioni nuove al nostro territorio. Dicevo, adesso arrivo verso la conclusione del mio intervento, che un museo oggi deve sapersi rapportare con tutti, deve sapersi raccontare anche attraverso degli strumenti inimmaginabili fino a 20 anni fa, penso solo a internet o alla possibilità di rappresentarsi anche in altre realtà all'estero. Non è questo il tema, quindi non mi soffermo insomma sul museo per chi è dedicato. È ovvio che un museo è dedicato a tutti, deve relazionarsi con tutti e anche e soprattutto con l'associazione e le istituzioni del territorio. Ma voglio qui un attimino soffermarmi sull'importanza che un museo oggi parli soprattutto alle nuove generazioni. Lo è sempre stato una necessità dei musei, tramandare, comunicare qualcosa alle nuove generazioni. Lo è ancora di più per un museo storico, ecco, che deve aiutare soprattutto alla comprensione, alla riflessione sull'evento, non tanto a una conoscenza didascalica di ciò che è successo e di ciò che è avvenuto. E allora qui racconto solo un attimino l'esperienza con i giovani, sull'importanza che i giovani vengano coinvolti e vengono anche qui coinvolti su vari piani, su piani diversi. L'associazione A Regola d'Arte, che oggi gestisce il Museo della Battaglia, offre dei percorsi che dico non sono percorsi didattici e basta, didascalici, ma sono percorsi formativi vero e proprio, perché uno dei fini, uno dei ruoli sociali di un museo è quello chiaramente di formare la collettività, di formare i cittadini del futuro, di essere anche il luogo in cui si forma la coscienza civile di una città, di una comunità, o allargata o anche ristretta all'ambito locale. Percorsi educativi che certamente cercano di indirizzarsi a varie tipologie di utenti, con i più piccoli, con i ragazzi della scuola media, con i ragazzi della scuola superiore, ma aperto diciamo in linea generale a tutti i visitatori giovani, rispetto ai quali però non è sufficiente coinvolgerli come fruitori di un museo, ma è per noi importante anche coinvolgerli nella costruzione dell'identità del museo. Come dicevo, possiamo dire che il Museo Rinnovato è per noi oggi un museo giovane. Siamo aperti con questo allestimento dal 2014, è quindi un percorso che dobbiamo affrontare, ma lo dobbiamo affrontare anche insieme proprio ai giovani, alla parte più fresca della nostra comunità, che deve essere chiamata a costruire con noi l'identità del museo. Questo è un percorso che abbiamo iniziato a fare. Lo facciamo attraverso il coinvolgimento e lo dico perché è un impegno di un museo, un impegno anche in questione di tempo, di personale da dedicare, però è un'attività che merita di essere seguito con attenzione. Sono i progetti di alternanza scuola-lavoro che hanno visto la partecipazione di scolaresche e oggi sono felice che alcuni di loro siano qui a condividere questo, perché grazie a loro è stato possibile ed è possibile offrire delle visite, dei percorsi di visita che oggi si trovano all'interno del nostro sito. Sono stati loro a costruire questi percorsi, ad approfondire, ad aiutare poi la costruzione di contenuti che oggi sono d'aiuto anche al visitatore. Il percorso ad esempio in trincea è accompagnato anche dalla possibilità tramite lo scarico del QR code di conoscere dettagliatamente tutti gli oggetti che sono presenti, attraverso attività di stage e attraverso anche attività di servizio civile. Servizio civile che ad esempio in questi anni ci ha consentito di lavorare tanto su quella collezione fotografica di cui vi parlavo prima e che è per noi assolutamente un fiore all'occhiello perché è un contenuto assolutamente
innovativo, nuovo ed importantissimo, una collezione fatta di fotografie ma anche di stereoscopie, quindi la possibilità di vedere le foto in una modalità tridimensionale assolutamente coinvolgente ed importante. E poi finisco assolutamente con la necessità di coinvolgere attraverso tutte quelle attività che sono un po' un'attività, come dire, consolidate, cioè offrendogli delle occasioni per vivere il museo. E anche in questo caso la strada che abbiamo cercato di intraprendere è stata una strada che cerca di dialogare, di utilizzare il linguaggio soprattutto dei giovani. Quindi per i più piccoli esperienze di teatro, di musica e di arte, qui sempre con la collaborazione dell'associazione che oggi gestisce il Museo a Regola d'Arte. Una proposta assolutamente che ha trovato un ottimo riscontro e importantissima con la proposta del silent movie, e quindi incontrare i giovani anche attraverso, come dire, quelle modalità di coinvolgimento che sono poi di interesse dei giovani. I giovani amano la fotografia, i giovani amano i video, i giovani stanno tutto il giorno attaccati ad internet, sui social network, insomma il futuro è il futuro dei giovani digitali. Il museo deve saper interpretare questo ed essere anche questo, se vuole comunicare e utilizzare i giovani come risorsa importante. Oppure anche proposte particolari, tornei di giochi di guerra da tavolo, videogames. Abbiamo fatto un incontro bellissimo in cui i giovani sono stati coinvolti in questo percorso assolutamente nuovo. E non ultimo anche un'attività in cui i giovani sono chiamati a costruirsi un loro percorso identitario. Qui il progetto, anche qui, è a lato dell'attività del Museo della Battaglia, ed è un progetto del Servizi Sociali, il progetto Giovani, rispetto ai quali i giovani sono venuti al museo, hanno incontrato, hanno fatto un bellissimo incontro col direttore onorario che ha raccontato la storia di questo museo, e hanno ricreato uno spettacolo, in questo caso teatrale, dove hanno messo dentro tutto quello che è il mondo dei giovani oggi e che ci ha fatto effettivamente riflettere quando è stato proiettato. Un misto di musica, di immagini, di percorsi che ci fanno capire come i giovani hanno bisogno anche di questi strumenti per essere intercettati, per essere coinvolti in questo percorso di memoria rispetto al quale il museo ha la necessità chiaramente di, come dire, ha un impegno insomma fondamentale di essere sempre testimone, di essere sempre luogo di memoria. Memoria non solo come ricordo, ma memoria proprio come comunicazione di un passato, conoscenza profonda di un passato. Io vi lascio semplicemente parafrasando una frase, che è quella che dice si vis pacem para bellum, che dice se vuoi la pace prepara la guerra. Io penso che se vogliamo la pace dobbiamo soprattutto anche saper raccontare, saper narrare, non aver paura di dire che cos'è la guerra, perché solo in questo modo riusciremo a comunicare alle nuove generazioni delle conoscenze, a trasmettere delle conoscenze, ad armare i nostri giovani di conoscenza per creare questa nuova coscienza civile, perché rispetto al futuro sono loro i costruttori del mondo, e rispetto a questo chiaramente a loro spetta, diciamo, la possibilità di fare la differenza rispetto anche ad un'esistenza, ad un mondo fatto di pace piuttosto che di guerra. Grazie dell'attenzione. Allora ringraziamo la dottoressa Pizzol e adesso chiamo al tavolo dei relatori Michela Bassanelli, architetto e dottore di ricerca in architettura, autrice di pubblicazioni sulle memorie collettive. Buongiorno a tutti.
Vi ringrazio per avermi ospitato qui oggi, ringrazio tutti gli organizzatori, l'amministrazione e il Museo della Battaglia. Porto anche i ringraziamenti del professor Luca Basso Peressut che purtroppo oggi non è potuto essere qui, però insomma spero di essere così una degna sostituta. È da diversi anni che per motivi di ricerca diversi, a partire dal dottorato, poi in avanti con progetti di ricerca sia nazionali che europei, mi interrogo sulla trasmissione, sul racconto, sulla rappresentazione delle memorie difficili del Novecento, in particolare legate appunto a quelli che sono stati i traumi del Novecento, che anche nella critica internazionale poi sono stati definiti come difficult heritage, dissonant heritage, quindi un tema che ormai è indagato e raccontato, anche esposto da moltissimi studiosi. In particolare il XX secolo ha conosciuto questo lungo periodo di guerre che hanno anche avuto forme, estensioni e intensità diverse. Le due grandi guerre sono state ovviamente due dei segnali più forti, oltre ai conflitti locali, e ovviamente hanno anche avuto strategie, caratteristiche e portate diverse. I conflitti, ogni conflitto ha lasciato le sue eredità, quindi rovine, macerie, ma anche interi edifici, grandi infrastrutture che segnano ancora oggi i nostri territori. I conflitti, come dicevo prima, in particolare legati alla Prima Guerra Mondiale e alla Seconda Guerra Mondiale, hanno questo legame molto forte con il territorio, sia perché funge, e diciamo in particolare anche appunto per la Grande Guerra, da elemento di protezione, anche se vogliamo di riparo, ma anche per la presenza appunto di questi reperti che lo hanno segnato e modificato e che oggi restano. Quindi il paesaggio si presenta come una sorta di palinsesto, costituito da tutti questi strati che fanno riferimento a momenti e quindi significativi della sua storia, spesso traumatici. C'è una parte però molto importante legata anche al patrimonio immateriale, quindi oltre a quelli che sono i reperti, quindi la parte materiale, ciò che resta, c'è anche tutto questo altro sistema di storie e di ricordi legati alle persone che hanno vissuto questi eventi. Diciamo così, della presentazione di oggi mi concentrerò in particolare sul museo diffuso, quindi su una particolare tipologia di museo e perché proprio su questa. Per farlo farò una breve digressione affrontando anche sostanzialmente quello che è stato per i musei, in particolare i musei legati ai conflitti, quindi i musei di guerra, quello che è stato il cambiamento, se vogliamo, paradigmatico che alcune di queste situazioni e di queste istituzioni hanno affrontato. Guardando, e qui lo faccio allargando anche diciamo un po' la scala e spostandomi dall'Italia, quindi ai numerosi musei europei che si occupano della guerra e delle sue diverse manifestazioni, diciamo che da un lato si rilevano sostanzialmente due grosse risposte. Da un lato il perdurare di modelli rappresentativi tipici dei musei delle armi e quindi degli eserciti, della storia militare, fondati in particolare tra la seconda metà del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, e dall'altro dalla diffusione soprattutto negli ultimi decenni e anche, se vogliamo, in particolare su musei che hanno una scala più locale, a modelli in cui è cresciuto l'impegno a puntualizzare quanto l'Europa debba criticamente rileggere un passato di ostilità e di conflitti che ha appunto segnato il territorio sia in senso materiale e immateriale. Quindi per quanto riguarda i primi musei, quelli diciamo in cui permane questo modello molto forte di rappresentatività, ricordiamo
abbiamo appunto l'antica armeria delle armi a Graz, ma anche il Museo di Storia Militare di Vienna, il Museo dell'Esercito di Berlino, che è creato nel 1880 nella settecentesca armeria, oggi che è parte del Deutsch, del Museo Storico della città, al cui interno sono appunto conservati tutti questi oggetti di militaria provenienti appunto dal vecchio museo, ma anche il Museo dell'Armée di Parigi o il Museo dell'Arsenale Reale di Copenaghen, come si vede qui nelle immagini. Ovviamente, e in particolar modo il secondo conflitto mondiale, con le tematiche che sono emerse e, se vogliamo, anche la ridefinizione, messa in discussione, diciamo, dei caratteri e delle portate delle guerre, in particolar modo del secondo conflitto mondiale, hanno sostanzialmente scatenato e reso necessario un'interrogazione anche da parte di questi musei su come, cosa e attraverso quali modalità raccontare e rileggere il passato. E brevemente accenno al caso dell'Historial de la Grande Guerre di Perron, come caso, diciamo così, cerniera tra questi primi, diciamo così, musei della guerra e alcuni casi che andrò a presentare oggi appunto in Italia. L'Historial de Perron, quindi questo intervento di ampliamento del 1992, è il museo che offre forse per la prima volta una rappresentazione della guerra, e in questo caso appunto la prima guerra mondiale, come drammatica esperienza comune. Come appunto afferma Luca Basso Peressut, questa sorta di umanizzazione della guerra in realtà viene riletta anche da un punto di vista architettonico, dove l'ampliamento in questo caso dell'architetto Henri Siriani è posto in aderenza a quella che è la struttura militare del castello di Perron, da cui appunto si accede nel museo, e questa nuova, diciamo così, architettura è volutamente anche lo scarto linguistico è deciso, quindi si legge riprendendo i caratteri, se vogliamo, di un'architettura le corbusieriana, di un'architettura semplice, in un certo senso permeabile e anche serena. E questo, diciamo, questa differente interpretazione della guerra in realtà è ripresentata anche dal punto di vista dell'allestimento interno, perché appunto è un allestimento in cui sostanzialmente la lettura è basata su due piani narrativi. Un piano orizzontale che raccoglie, diciamo così, gli aspetti militari e viene ripresentato dalla creazione di questa sorta di fosse, queste bacheche poste a livello orizzontale ricavate dentro i pavimenti, dove sono in mostra armi e divise dei corpi dei combattenti, e una lettura invece verticale, quindi che circonda le pareti delle sale, che racconta invece le storie dei civili, della vita di chi fu coinvolto nella guerra senza essere un soldato. Bacheche che contengono un numero anche di oggetti e documenti della vita di individui, di famiglie. E l'Historial de Perron è appunto un caso emblematico di transizione, perché ci porta così ad arrivare anche a un'altra considerazione, che è quella che mi preme sottolineare oggi, che è quella dei Site-Based Museum, ovvero i musei che hanno questo legame molto forte con il territorio. I musei che si collocano sui luoghi in cui la storia è avvenuta, sono i lieux de mémoire di Pierre Nora. E la topografia, in particolare dei territori di guerra, estende quindi lo spazio museale, rendendo necessaria quindi una rilettura anche del territorio, attivando un'operazione di mappatura nella memoria dei visitatori, una mappatura fisica e cognitiva, e al contempo l'autenticità nella presenza di questi territori, anche di monumenti, memoriali, cimiteri, quindi di questi resti diffusi, rafforza questo senso di verità che è incorporato dagli oggetti esposti dentro al museo.
E all'interno quindi di questo passaggio paradigmatico il museo diffuso si presenta quale risposta, una delle possibili strategie, se vogliamo, di valorizzazione, di comunicazione di questo patrimonio e in grado di dare diciamo così, un ruolo importante di difesa per l'identità e la memoria di un luogo. Museo diffuso, tipologia che in realtà nasce nella metà degli anni '80, coniata da Freddy Drugman, e proprio l'intento, diciamo, la volontà di questo museo è quella di riunire in un unico sistema il luogo, le tracce, la comunità e la memoria. Quindi il museo diffuso si presenta come una vera azione progettuale che da un lato si occupa della conservazione di quella che è la memoria, ma dall'altro quindi obiettivo è quella della fruizione per la comunità. Quindi il progetto museografico non è più inteso solo come uno strumento di conoscenza, di comunicazione, di valorizzazione delle tracce, delle memorie diffuse nel paesaggio, ma come strumento capace di innescare processi di lettura attiva e di partecipazione. E in questo senso il museo diffuso quindi ben si presta a rispondere anche alle nuove esigenze di riforma di luoghi appunto e musei legati a questi ai conflitti. Vorrei passare quindi brevemente in rassegna alcuni casi abbastanza recenti, realizzati e non, che in Italia appunto si sono mossi in questa direzione. Questo progetto per il Carso Goriziano di questo museo all'aperto è un progetto promosso diciamo così dal distretto di Gorizia, in cui diciamo così l'idea già dal 2010-2012 proprio con l'obiettivo di creare un museo a cielo aperto dove elementi della storia e della memoria si integrassero all'ambiente naturale delle montagne del Carso, realizzando tutta una rete di percorsi e interventi per cercare appunto di creare un legame tra il territorio, i ricordi e le popolazioni. Molto diciamo interessante è stato un po' il processo iniziale che ha portato alla definizione di un bando e poi di un concorso che ha avuto appunto un vincitore, Studio Burgi. Ad oggi sono state realizzate solo alcune parti di questo progetto, non è diciamo così ancora presente nella sua fase conclusiva, però sicuramente ha dato il là a tutta una serie di interessanti iniziative, tanto è vero che per la predazione e diciamo così del bando e l'individuazione delle sue finalità, la provincia aveva costituito una sorta di diciamo così commissione interdisciplinare, da un lato con uno studio ambientale affidato a un paesaggista, Andrea Schipar. La raccolta di tutte le testimonianze culturali era stata curata dallo scrittore triestino Mauro Kovacic, che aveva appunto avuto il compito di individuare i principali temi narrativi, e infine poi tutta la parte di indagine e raccolta documentaria era stata effettuata dallo storico Enrico Cernigoi. E proprio lo scrittore Mauro Kovacic, approfondendo quella che era stata la dimensione antropologica del territorio carsico, aveva individuato in questa metafora del concetto di porosità appunto questa metafora per questo territorio, con l'idea appunto di aprire un lavoro di memorializzazione in una direzione più inclusiva più che esclusiva, quindi mettendo in atto un ripensamento di quelli che erano appunto i luoghi di questo territorio, non più e solo come sacrario di martiri ed eroi, ma come percorsi di riconciliazioni, di incontro tra popoli e culture diverse che appunto nel Carso da sempre sono stati abitanti e anche custodi di questi luoghi. Il progetto appunto prevedeva la ridefinizione in realtà di 3 aree principali: un museo nella zona del San Michele con appunto la ristrutturazione e definizione anche di un nuovo polo museale, una costruzione
una costruzione di un punto panoramico che è diciamo nel secondo ambito nell'area del lago di Doberdò a Castellazzo, e poi la definizione di una nuova area vicino al memoriale di Re di Puglia, appunto uno dei monumenti diciamo più importanti della prima guerra mondiale, dell'architetto Greppi con lo scultore Castiglioni. Il progetto mostra diciamo, il suo interesse soprattutto perché usa in un certo senso e riattiva il paesaggio di questo territorio con i reperti, quindi anche le trincee, come elementi narrativi. Quindi le persone sono spinte a conoscere il passato, a comprenderlo, a rielaborarlo attraverso un'esperienza diretta. Questo progetto quindi rappresenta ha tra la sua volontà, anche se diciamo così in parte ora realizzato, un modo per riscoprire quello che è il patrimonio di un territorio, e in questa direzione quindi è necessario, diciamo così, dobbiamo ripensare al ruolo che i musei possono avere nell'area locale. Sicuramente fondamentale è stata anche la scelta di ricorrere a una narrazione su più livelli, a più fuochi, quindi non solo legata a una memoria di guerra, ma anche del paesaggio stesso della natura. Un secondo progetto che racconto brevemente si chiama Topografie della memoria, museo diffuso della città, di questa associazione culturale 4704 che adotta una strategia anche qui interattiva e partecipativa per la trasmissione della memoria. Il nucleo del progetto è stato appunto la raccolta di tutta una serie di storie orali dei cittadini di Gorizia e Nova Gorica che hanno vissuto in questa zona, diciamo così, di confine nella prima metà del XX secolo. Partendo da queste storie, il progetto poi dei designer è stato quello di riattivare 10 luoghi sensibili in termini di memoria pubblica e memoria privata, con l'installazione di questi totem che presentano appunto dei codici QR code che consentono poi di accedere istantaneamente a tutta una gamma di contenuti molto più vasti, quindi multimediali e audiovisivi, che raccolgono interviste, film di famiglia, immagini, quindi che vanno sostanzialmente, aiutano il visitatore a rileggere e anche comprendere tutti gli strati storici che hanno caratterizzato quel luogo. Anche nella città, quindi paesaggio, ma anche paesaggio urbano, quindi si sta affermando questa, come in realtà abbiamo visto prima anche per il Museo della Battaglia, con questa volontà di realizzare, cercare dei percorsi che vadano appunto fuori dal museo, si sta affermando l'esigenza di creare sistemi complessi che riuniscano il patrimonio diffuso in un'unica rete. A Torino da alcuni anni appunto è stato fondato il Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei diritti e della libertà, intervento appunto di allestimento di questo studio N03 che ha diciamo così realizzato un territorio diciamo così narrativo attraverso un percorso multimediale che conduce il visitatore a una rilettura diciamo così, un viaggio nella città di Torino nel periodo che va dal 1938 fino alla riconquista dei diritti con la Costituzione repubblicana. Quindi il percorso si snota attraverso alcune tematiche fondamentali fino ad arrivare a questo grosso tavolo sostanzialmente interattivo che approfondisce tutti gli eventi della guerra, dalla discriminazione razziale all'occupazione, alla resistenza. È poi possibile accedere all'interno di un rifugio antiaereo trovato durante i restauri dell'edificio, dove appunto rivivere le sensazioni di smarrimento, anche di paura causate dai bombardamenti nella città. Un altro caso di museo antecedente a questo che si muove in un certo senso in questa direzione, creando e mettendo in rete tutta una serie di luoghi che hanno rappresentato e quindi sono stati il fulcro appunto della resistenza del secondo conflitto mondiale, il Museo Audiovisivo della Resistenza a Fos di Novo, progettato da Studio Azzurro, che è un po' il primo caso legato appunto a questo lavoro molto importante con le tracce
tracce immateriali legate a, diciamo così, ad un territorio legato alla resistenza italiana. La soluzione progettuale anche qui era quella di creare un museo del patrimonio immateriale, quindi trasformare un territorio fisico, un territorio di luoghi, in un territorio narrato. Anche qui dal punto di vista, diciamo così, espositivo, la scelta è stata quella di adottare questo grande tavolo centrale che racconta, sostanzialmente diviso poi in 6 tematiche che sono il calendario, il libro degli agricoltori, l'album fotografico dei partigiani, i massacri, il registro dei deportati e il libro delle donne, e toccando, diciamo, questi libri partono tutta questa serie di interviste fatte a questi testimoni, quindi che raccontano la memoria dei luoghi. Quindi il museo diventa un luogo dove memoria e conoscenza sono attive e incoraggia la partecipazione, quindi è possibile condividere un'esperienza. Questo per dire appunto che il museo diffuso diventa un dispositivo in grado di risvegliare prima di tutto le dimensioni in un certo senso affettive, emozionali legate ai luoghi, quindi situazioni e ambienti in cui creare forme di conoscenza vitali, capaci non di produrre degli oggetti ma di fornire risorse di senso, di darci motivazioni ed energia. Quindi possiamo, diciamo, dire che la finalità culturale, sociale e politica della comunicazione museale richiede una continua interrogazione su quello che è il senso dell'eredità dei conflitti del XX secolo. In questa continua negoziazione tra passato e presente, tra memoria individuale e collettiva e ricerca storica. I musei, quindi dedicati alla storia dei conflitti europei, partecipano o dovrebbero partecipare con i loro modi, i loro dispositivi di rappresentazione alla costruzione di questa consapevolezza attraverso una politica della memoria che deve vedere coinvolte tutte le istituzioni culturali. Questo perché, come ha espresso molto bene anche prima, mano a mano che i testimoni scompaiono, gli eventi sono solamente sempre più intrecciati con le rappresentazioni storiche, e quindi il ruolo dei musei della guerra è quello di porsi a ponte fra le generazioni, tra quelli che le guerre le hanno vissute o ne hanno avuto una percezione tramite testimonianze dirette e quelle che le avvertono come fatti storici lontani. Quindi alla domanda come si può rappresentare la guerra nei musei deve essere ovviamente portata al pubblico dei visitatori in maniera tale che possa, diciamo così, essa sia di questa rappresentazione un soggetto attivo e quindi performante. Non si tratta solo di esporre degli oggetti, ma di mettersi al servizio di una storia o di un proposito teorico in un contesto ovviamente critico di trasversalità dei saperi e un coinvolgimento sempre più ampio per la elaborazione dei temi. Grazie all'architetto Michela Bassanelli per l'interessante relazione e chiamiamo adesso il dottor Camillo Zadra, direttore del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parlerò e parliamo anche oggi di pubblico e di pubblici diversi. Oggi il pubblico presente a questo nostro incontro credo sia abbastanza rappresentativo della varietà dei pubblici che si interessano dei musei. Purtroppo o inevitabilmente i linguaggi che si usano spesso sono tarati su pubblici particolari, e quindi è probabile che oggi una parte dei presenti si senta un po' forse poco coinvolto da alcune delle cose che si stanno dicendo, perché ragionare sui musei naturalmente è un'operazione culturale abbastanza impegnativa,
presuppone ad esempio una conoscenza abbastanza diffusa di realtà museali, una riflessione sulla loro storia, cosa che non sempre è diffusa. Mentre tante volte le persone che si interessano ai musei sono interessate a ciò che i musei raccontano, ai loro contenuti. Ed è questa anche la grande sfida di cui oggi parliamo. Tutto sommato le relazioni di oggi parlano proprio di questa problematica, di come far sì che i musei, che sono realtà che hanno una vita lunga ormai, no? Che esistono da tanto tempo, possano riuscire a diventare luoghi di incontro, di comprensione, luoghi interessanti, luoghi in cui, a cui ci si rivolge per soddisfare delle esigenze, dei bisogni, che non sono necessariamente dei bisogni seriosi, ma possono essere anche il desiderio di capire, di conoscere più un luogo, di conoscere una vicenda. E abbiamo già sentito usare questa mattina una serie di parole che potremmo definire parole chiave, no? Che si ripetono e si ripeteranno per tutta la giornata. Esperienza, ad esempio. Visitare un museo per fare un'esperienza. Già la frase, come dire, stimola un po' la curiosità, perché l'idea che abbiamo di esperienza è quella di un coinvolgimento, di una partecipazione, e questa è una seconda parola che è stata usata: partecipazione, coinvolgimento e attività dentro un museo. Oppure il concetto di inclusione, che fa pensare al museo come non semplicemente come a un luogo in cui entrare, ma come un luogo in cui si verificano dei processi, in cui noi stessi, entrando e muovendoci nelle diverse sale, realizziamo ciò per cui il museo è stato creato. Naturalmente tutto questo poi ha anche una cornice, abbiamo sentito parlare di territorio, di luoghi, di museo diffuso. Insomma, il tema dei musei diventa sempre più un tema complesso, insomma, no? Un tempo si sarebbe parlato soprattutto di collezioni, di allestimenti, di ordinamenti, di catalogazioni. Oggi invece questi aspetti, questi temi, che sono comunque fondamentali in un museo, ne costituiscono solo una parte, interessano una parte del museo, anche se poi espandono la loro aura, la loro influenza su tutta la realtà museale. E io ho un titolo che dovrei sviluppare: Musei della guerra e musei della battaglia. Come cambia il paradigma della rappresentazione? Il titolo è un po' ermetico, vuol dire come cambia il modo per rappresentare la storia dentro i musei, quando si parla di musei della guerra e quando si parla di musei della battaglia. Noi qui siamo in un museo della battaglia, io invece sono il direttore di un museo addirittura della guerra, non della prima guerra mondiale o della seconda o di una guerra napoleonica, della guerra. Capite che impegno si è preso chi ha fondato il museo, naturalmente. Ora, questo titolo, io seguirò una traccia e cercherò di essere un po' il meno possibile, come dire, pedante, ma insomma sappiate che è un testo che sto leggendo, quindi quando alzo gli occhi è perché faccio finta di conversare, ma in realtà seguo. Questo titolo, appunto, ruota attorno ai concetti di museo e di rappresentazione museale. Però, se ci si pensa, può ammettere due diverse letture. Cioè può invitare a parlare della rappresentazione differente che si può fare in un museo della battaglia e in un museo della guerra, oppure di una seconda lettura di cui parlerò tra un attimo. Quindi questa prima lettura concerne il diverso modo che i musei della guerra o della grande guerra, e oggi parleremo di questi in particolare, i musei della battaglia, possono adottare nel loro modo di rappresentare l'oggetto di cui si occupano. E quindi la domanda in questo caso, qual è la differenza, si pone sul tema delle definizioni. Cos'è la guerra? Cos'è la battaglia? Qui la risposta sembra abbastanza semplice, cioè che la battaglia è il segmento di una guerra
che si può identificare temporalmente, spazialmente, dunque la parte di un evento più ampio, che è appunto la guerra. E la casistica è veramente ampia e vasta, estendendosi su un arco di tempo millenario. E stando a questa distinzione, quindi il museo dedicato a una battaglia dovrebbe avere un tema più circoscritto rispetto a un museo dedicato ad una guerra, che avrà invece un orizzonte, un perimetro meno circoscrivibile, più articolato. Ma questa chiave di lettura di questo tema, qual è la differenza, per quanto legittima, temo però sia poco feconda, poco significativa. E il perché è presto detto: le guerre sono conflitti tra entità statali o parastatali, quindi rimaniamo sul termine nell'ambito delle definizioni, basati questi conflitti sull'uso dello strumento militare, nel quale hanno un ruolo decisivo anche le risorse economiche e tecnologiche, il coinvolgimento della società, le risorse sociali e culturali, giù fino al livello delle esperienze delle singole persone. E ogni battaglia, per converso, e in particolare di una guerra contemporanea, può essere letta anche come lo spaccato di un'intera guerra in quel particolare momento, per cui non è possibile parlarne della battaglia senza far riferimento all'insieme del conflitto. E allo stesso modo sarebbe impossibile parlare di una guerra senza entrare nel merito delle battaglie che la scandirono, delle forme di combattimento, delle esperienze dei combattenti, delle relazioni fra quell'evento e l'insieme del quadro storico. Prova ne è che, se parliamo della Prima Guerra Mondiale e andiamo a vedere più da vicino la realtà di molti musei, scopriamo che non pochi tra essi sono in realtà musei dedicati o a una battaglia o a combattimenti che hanno avuto luogo in un determinato territorio o in un particolare momento, ambiente e contesto. Quindi, per estendere il concetto, musei dedicati alla guerra, usciamo dall'ambito tradizionale della trincea, sui mari o nell'aria, o ad aspetti particolari del conflitto, le comunicazioni, i trasporti, per non parlare del coinvolgimento dei civili, non possono prescindere dalla cornice in cui la guerra ha luogo, dalle sue motivazioni, dal quadro generale in cui accade. Perché, in poche parole, e questo forse è un primo concetto che dobbiamo avere tutti presente, la guerra non è un evento solo militare o solo di tecnologie o di strategie. È un evento complessivo e questo l'abbiamo imparato soprattutto nel Novecento, ma io credo che potremmo seguirlo anche, verificarlo anche in tempi precedenti. È un evento complessivo nelle premesse, nello svolgimento, nelle conseguenze, riguarda combattenti e non combattenti, civili, uomini, donne, bambini, organizzazioni, intellettuali, artisti, imprenditori. Di tutto questo insieme solo un numero relativamente basso è coinvolto direttamente nei combattimenti, mentre tutti gli altri creano le condizioni e subiscono molte conseguenze di ciò che accade. Quindi vorrei dire che la differenza fra un museo della Grande Guerra e un museo di una battaglia possono essere sì numerose sul piano allestitivo, sul piano delle collezioni, sul piano della documentazione, ma il loro oggetto tende ad avvicinarsi e in parte a sovrapporsi. Quindi, come dire, siamo tutti nella stessa barca. Abbiamo musei dedicati a battaglie della Grande Guerra, ma anche a battaglie napoleoniche. Penso al Museo di Marengo, ma non è l'unico, o alla Seconda Guerra Mondiale, penso al Museo del Segno, ai musei della linea gotica, il Museo di Monte Cassino. Prima abbiamo sentito parlare di musei della Resistenza nell'area dell'Alta Toscana, degli Appennini. Mentre curiosamente non abbiamo, è anche un paradosso, musei in Italia, sto dicendo, musei della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo musei di segmenti, di pezzetti della Resistenza. Ma tutti questi musei
hanno bisogno comunque di parlare anche di aspetti che non sono specifici del luogo a cui sono dedicati. Del resto, non si può negare che molti degli aspetti che caratterizzano le guerre mondiali sono riscontrabili in tutti i luoghi in cui esse sono state combattute. Prendiamo la Prima Guerra Mondiale, la guerra di trincea, l'immobilità del fronte, le condizioni di vita dei combattenti, le forme dell'assalto, l'incidenza delle perdite, il funzionamento dei servizi, le manifestazioni della disciplina, della giustizia di guerra, sono aspetti comuni a tutte le latitudini del conflitto, che non possono essere certo accantonati quando si parla dell'una o dell'altra battaglia, per quanto diverse, in altre parole, per quanto diverse, molte rappresentazioni del primo conflitto mondiale trattano gli stessi temi e variano solo nella dimensione evenimenziale, oltre che talvolta nelle modalità allestitive. C'è anche una seconda chiave di lettura di questo titolo, come cambia il paradigma della rappresentazione, che affronta invece una questione più ampia che interessa entrambe le tipologie di museo della guerra e della battaglia e forse riguardano ogni museo, senz'altro quelli riconducibili alla categoria dei musei storici, e ha a che fare con il presente e soprattutto con il loro futuro, che si può così riassumere. I musei sono organismi che hanno una loro evoluzione, una storia, una vita che li vede invecchiare e che li vede anche morire e che li pone di fronte alla necessità di rivedere e di rinnovare le proprie forme e le proprie forme della rappresentazione e della messa in scena del loro specifico oggetto di interesse. E quando parlo di rinnovamento non mi riferisco principalmente o solamente all'aspetto tecnologico degli allestimenti, quanto al rapporto dei musei con la società in cui operano e con i propri pubblici. È forse quindi più importante, soprattutto se guardiamo al futuro delle nostre istituzioni, interrogarci su perché il paradigma della rappresentazione dei musei storici nel corso del tempo sia cambiato e cambi. Se parliamo di musei storici, sono tre fondamentalmente i soggetti in campo, i principali. Uno è dato dai portatori di interesse, come li chiamiamo oggi, e sono coloro che sono interessati a una determinata, interessati in senso nobile, in primo luogo, a una determinata rappresentazione della guerra. C'è stata un'epoca in cui della Prima Guerra Mondiale non si poteva parlare se non come affermazione militare e di potenza della nazione. Ogni altro discorso era escluso. Come fucina del sentimento nazionale unitario, per esempio, per l'Italia, come è stato fino agli inizi degli anni 60. Oppure qui si va su un altro versante, chi invece propone un'altra lettura della guerra, e non sono solamente i curatori museali a fare questo, ma è anche uno strato sociale a cui appartiene ad esempio coloro che si occupano di formazione, di istruzione, di intellettuali, ma spesso anche una parte significativa del ceto politico o anche del ceto amministrativo che svolge funzioni nella società. Ed è l'idea della guerra come tragedia politica e umana. C'è una bella differenza fra parlare della Prima Guerra Mondiale come grande vittoria, parlo dell'Italia, militare, grande affermazione dello Stato unitario, grande occasione per la costruzione di un sentimento nazionale unitario, o parlare della Prima Guerra Mondiale come grande tragedia politica, culturale e umana. Un secondo soggetto è quello di curatori museali, non solamente coloro che curano le collezioni, ma con questo termine intendo tutti coloro che guidano i musei, ne determinano le scelte espositive, ne elaborano l'immagine e la missione. Il terzo soggetto
contesto è dato dai fruitori delle esposizioni museali, il cosiddetto pubblico, i visitatori. Oggi si dice i pubblici perché si identificano tante tipologie di visitatori che affluiscono al museo. Si parla anche del non pubblico, di coloro che invece non si avvicinano nemmeno ai musei, che si considerano estranei all'area così di interesse, a quei luoghi, a ciò che essi significano. Il pubblico è sempre stata una realtà proteiforme, mutevole, che si estende o si restringe con il dilatarsi dell'area sensibile alle proposte museali, che è costituito da quanti frequentano i musei o potrebbero decidere di farlo. Ecco, se guardiamo da vicino questi tre soggetti, cominciando dal secondo, cioè quello dei curatori museali, prendiamo atto che questo soggetto, coloro che si occupano dei musei, si accorge sempre con un certo ritardo dei cambiamenti, dei paradigmi interpretativi delle vicende storiche della società. Arriva sempre un pochino dopo. Naturalmente ci vogliono strumenti per comprendere il mutare della sensibilità e delle domande del pubblico e della disposizione che i visitatori hanno nel visitare i musei. Ci vogliono indagini sui comportamenti, ci vuole attenzione agli ambiti vicini ai musei, ad esempio ciò che accade nella scuola. Bisogna avere un orecchio attento al discorso pubblico sulla storia. Bisogna osservare il ruolo della stampa, come si muove, della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, oltre naturalmente al dibattito storiografico, che è e dovrebbe essere il primo referente di chi si occupa dall'interno dei musei. Come tutte le istituzioni, però, anche i musei sono dei soggetti conservatori. D'altro canto le loro esposizioni si definiscono permanenti, con una ambizione che naturalmente solo dall'interno si può comprendere. E tendono, in quanto conservatori, a protrarre nel tempo le forme standardizzate della rappresentazione, anche quando queste non sono più in grado di interagire con il sentire pubblico. La qualifica di polveroso, fra virgolette, attribuita spesso ai musei non si riferisce all'incuria in cui versano, o perlomeno non necessariamente. Spesso i musei sono luoghi lindi e ben conservati. Quanto a quella sensazione di obsolescenza e di afasia, di incapacità di parlare che i musei esprimono e che talvolta dall'interno viene vissuto anche con un certo snobismo autoreferenziale. In fin dei conti, se gli altri non ci capiscono, è colpa loro, insomma. In realtà questa difficoltà di comunicazione è un fatto più serio, costituisce, cioè, è data dalla perdita della capacità che il museo deve avere, deve puntare ad avere, che è quella di meravigliare e di sorprendere. La visita di un museo, dobbiamo partire da questo presupposto, la visita ad un museo deve essere sempre qualcosa che sorprende e che viene vissuta come un po' come straordinaria, come un momento particolare, non come un momento di routine. In un museo si va nella speranza di vedere qualcosa che lasci un segno dentro di noi, quindi c'è una domanda del pubblico, un'attesa. E se il museo non riesce a dare questa risposta, se non riesce a trasmettere meraviglia, no? Se non riesce a suscitare stupore e quindi a confermare il bisogno di vivere un'esperienza straordinaria, perde la sua capacità di comunicare. È facile dirlo, naturalmente, se pensiamo a un museo d'arte, a un museo dove sappiamo di poter trovare qualche capolavoro, di
di fronte al quale poi rimaniamo appunto volentieri, ci sentiamo appagati della soddisfazione di aver visto qualcosa che è unico. E anche i musei di storia devono riuscire a trasmettere questa, come dire, questa sensazione. Naturalmente fondata, deve essere fondata. Ecco, quindi il museo deve saper sia confermare che cogliere di sorpresa i propri visitatori e quelli che potrebbero diventarlo. Deve rompere alcuni schemi mentali e contemporaneamente però proporre delle chiavi di lettura nuove, capaci di includere il visitatore, riportando il proprio discorso verso il cuore della comunità. Il museo deve ridiscutere e mettere in discussione i punti di vista stereotipati, ma senza lasciare disorientamento. Non può limitarsi da una parte a seguire il mainstream, ma deve pensare che ha un ruolo di orientamento. E per far questo ha bisogno di una buona base scientifica data da competenze interne, ma anche da un terreno fertile di risorse intellettuali tutto attorno alle quali attingere. Perché al contrario i portatori di interessi e i pubblici ai quali si rivolge il museo rappresentano la contemporaneità che preme con le sue aspettative, le sue domande e i suoi bisogni, una contemporaneità con cui il museo deve dialogare e misurarsi partendo proprio dalla propria realtà storica. Per riprendere uno schema proposto da Daniele Jallà, che è uno dei più importanti studiosi della realtà museale in Italia, si possono cogliere 3 tempi nella vita dei musei storici. E cerco brevemente di calare questo schema nel quadro dei musei della Grande Guerra, ma si potrebbe senz'altro estenderlo ad altri musei. Il primo tempo è il tempo della nascita del museo. I musei nascono quasi sempre dal basso, i musei storici intendo, dal basso, in tempi molto vicini agli eventi di cui si occupano. Siamo abituati a pensare che i musei storici parlino di un passato lontano, in realtà nascono quasi sempre contemporaneamente agli eventi di cui si occupano. Il Museo della Guerra di Rovereto è nato nel 1921, anzi è stato inaugurato nel 21, ma è stato lanciato come idea nel 19 e istituito nel 20, dentro un castello che era bombardato, che era ancora squarciato dalle bombe che l'avevano colpito. Questo vale per tanti altri musei, per il Museo di Gorizia. A Vittorio Veneto sappiamo che il museo è nato concretamente nel 1938, ma la collezione in vista di un'esposizione è nata molto prima. D'altro canto era quello il momento in cui si trovavano i materiali, gli oggetti con cui sono costituite le collezioni. Quindi nato in tempi molto vicini agli eventi di cui si occupa, come museo di cimeli, di testimonianze considerati rilevanti, come luogo che ricorda e celebra una vicenda, come luogo di memoria, come si dice. Nella fase costitutiva dei musei essi condividono con i protagonisti degli eventi e con il pubblico che li frequenta molte delle informazioni relative alle vicende di cui si occupano. Le esposizioni sono eloquenti di per sé, spesso non ci sono didascalie, spesso non ci sono pannelli descrittivi, perché tutti coloro che visitano il museo condividono gran parte di queste conoscenze. E le esposizioni hanno al loro centro i materiali, i documenti materiali, quasi come oggetti che devono essere venerati per il carico di significato che ne ha decretato la conservazione. D'altro canto sono materiali spesso relativi a caduti, a vicende drammatiche, sono testimonianze rese disponibili dalle famiglie, dai reduci, e queste testimonianze ambiscono a diventare altrettante attestazioni di una storia costruita su valori condivisi. È una storia assertiva quella che viene rappresentata. E il coinvolgimento dei visitatori in questo caso si alimenta ad una empatia originata dalla comunanza condivisa con una parte dei contenuti espressi.
Quindi si potrebbe anche chiedere, ma perché allora, se già sanno tutto, vanno a visitare un museo? Questa è la domanda apparentemente paradossale, ma forse più corretta, perché cercano da una parte conferme, da una parte un grado di comprensione nuovo, qualche cosa che renda più esplicito, più chiaro, che sintetizzi, che esemplifichi ciò che magari è conosciuto solamente in modo confuso. Viene poi il tempo, e questa è la seconda tappa, in cui i protagonisti scompaiono. I visitatori abituali riducono le loro visite, il museo come luogo di memoria perde con loro e con la loro testimonianza un tramite fondamentale con il pubblico. Con la morte dei primi protagonisti del museo, anche il museo è esposto a scomparire, a meno che non accetti la sfida dei nuovi pubblici che si presentano senza più legami diretti e a volte anche legami indiretti con gli eventi, che si collocano dentro un quadro di conoscenze storiche meno forte e strutturato di quanto non fosse in precedenza. Il nuovo pubblico tende a emanciparsi dai paradigmi interpretativi consolidati ed esprime un cambio di valori e di paradigmi interpretativi. Se ciò avviene, si apre la stagione del museo racconto, che propone ai suoi visitatori una narrazione organica, più ricca di testi e di spiegazioni, meno basata sulla condivisione delle conoscenze, spesso manifestando una finalità educativa esplicita, non di rado apertamente pedagogica. Non voglio solo trasmetterti conoscenze, ma anche valori, ma anche significati morali. E la connotazione didattica non si riferisce solo al pubblico scolastico, ma anche a quello adulto, che peraltro a sua volta tende anche a differenziarsi, ad assumere un ruolo attivo con il crescere dei livelli di istruzione, anche se continuano ad affiorare, quasi come un eco della precedente stagione, i sedimenti di memoria familiare che alimentano la curiosità. È il tempo in cui, spentasi l'enfasi nazionalista che ha a lungo caratterizzato nel nostro paese la memoria pubblica della Grande Guerra dagli anni '20 in poi, la Prima Guerra Mondiale mostra di aver perso nell'immaginario diffuso il carattere, alcuni dei suoi tratti politico-militari più specifici. Si parla meno della guerra combattuta in termini di battaglie e invece acquista il carattere di un evento drammatico e luttuoso in cui soldati e civili, uomini e donne, nella loro esperienza individuale e collettiva, rivestono i panni delle vittime. E per una forma di contrappasso la guerra sembra aver perso molti dei suoi connotati politici, per rivestire invece i tratti del mito fondativo e della tragedia. Le esposizioni museali in questa seconda stagione si fanno più distaccate, più ordinate secondo criteri cronologici e logici, ricalcati sul modello del racconto sequenziale dei libri di storia. Oggetti e cimeli in questo contesto sono destinati a confermare ciò che sta scritto nei testi, più che a costituire il centro dell'esposizione museale. O comunque, se sono il centro dell'esposizione museale, servono quasi a conferma di ciò che sta scritto nei testi che li accompagnano. L'assunto di base che presiede questo tipo di esposizione è che il pubblico sempre meno dispone di un quadro di riferimenti storici condiviso che nemmeno la scuola sa più garantire. Un percorso didattico sembra allora il dispositivo più adatto a trasmettere conoscenza e a suscitare empatia, sostituendo una memoria condivisa con una narrazione argomentata e accessibile. Ma anche questa fase, che nei musei della Grande Guerra si manifesta in forma compiuta a partire dagli anni '80, sta ora andando incontro a forme di obsolescenza o all'esigenza di un rinnovamento. Accanto, e ne abbiamo già sentito parlare questa mattina, fin dal primo intervento, accanto al museo racconto si affacciano modalità di visita che propongono occasioni più coinvolgenti per il visitatore, assegnando al museo un carattere inclusivo, quindi non semplicemente quello di essere una vetrina, ma di essere un luogo che assorbe, che circonda il visitatore.
e che presenta la visita come esperienza, vedete che ritorna questa parola, e non solo come opportunità di apprendimento. Si diversificano le occasioni e i fattori di coinvolgimento, dall'uso di suoni e di immagini alle ambientazioni attraverso l'uso di materiali video, di strumenti interattivi, alla possibilità di toccare e manipolare i cimeli. L'abituale cartello non toccare, insomma, a volte viene sostituito dall'invito anche a prendere in mano l'oggetto, a soppesarlo, a manipolarlo, ad osservarlo da vicino, a indossarlo in qualche caso. Oltre che naturalmente all'abbinamento tra visita al museo e i siti storici sul territorio. Non che nei decenni precedenti non fosse stato possibile imbattersi nei ruderi delle fortificazioni campali o permanenti così diffusi sul territorio dell'antico fronte. Il fatto è che da un lato i numerosi lavori di ripristino realizzati in questi anni, in qualche caso anche da 2 decenni, con il contributo di enti pubblici, istituzioni culturali e di volontari, hanno accresciuto sensibilmente le opportunità di visita ai luoghi storici, spesso dotati di sistemi informativi esaurienti. Dall'altro si sono intensificate le iniziative culturali tese a rappresentare dentro e fuori il museo la vita e l'esperienza dei soldati attraverso forme di rappresentazione che non sono più fredde e immobili come le vetrine, ma che pongono l'accento sul carattere soggettivo dell'esperienza, attraverso ad esempio rappresentazioni teatrali, recital, spettacoli, concerti. Favorito tutto questo dal riaffiorare di lettere e diari di soldati e civili che hanno collaborato, che hanno favorito così il peso, l'attribuzione di peso alla dimensione dell'esperienza. In questo caso, sul piano espositivo, la rappresentazione museale tende a integrare la struttura del racconto con momenti di immersione in contesti che puntano a sollecitare la facoltà immaginativa del visitatore attraverso una percezione emotiva dell'esperienza della guerra. Rimane il problema di come parlare di guerre e di battaglie in musei che si riferiscono a vicende di un secolo fa, rivolgendosi a un pubblico che quotidianamente vede immagini di guerra attraverso la televisione, i giornali, i social, e che ogni giorno è sollecitato a considerare anche le conseguenze della guerra. Fuori di metafora, parliamo di immigrazione dovuta alle guerre che sconvolgono alcune regioni del nostro pianeta. Potremmo addirittura pensare che il museo possa soffrire di una caduta di interesse per effetto della saturazione della capacità di assorbimento da parte del suo pubblico. Credo invece che la strada che i nostri musei dovrebbero perseguire sia quella tracciata dalla loro storia. Un primo punto è che i musei hanno tante storie da raccontare, non una storia sola, custodite nei loro archivi e nelle loro collezioni. Se deve essere esperienza, che sia l'esperienza delle persone ad essere narrata. Devono solo riscoprire o comunque rimettere al centro la potenza oltre che la fragilità dei cimeli presenti nelle loro collezioni. La capacità che essi hanno di suggestionare, oltre naturalmente che la loro naturale afasia. Gli oggetti non parlano, non raccontano le vicende di cui sono stati protagonisti. Si tratta di riscoprire la forza degli oggetti, intesi come documenti storici, e il fatto che essa può continuamente rigenerarsi, come pure il loro carattere, scusate la parola, polisemico, cioè che rimanda a una pluralità di significati, rispetto al quale la libertà di approccio del visitatore è la leva su cui contare. Noi non abbiamo solo pubblici diversi, ma abbiamo tanti visitatori diversi che interagiscono con i materiali che noi esponiamo nelle nostre vetrine, con i documenti che presentiamo.
e a ciascuno di questi visitatori un documento o un oggetto può suscitare sensazioni, percezioni, memorie e riflessioni differenti. Un secondo punto da considerare è che i musei sono tra i pochi luoghi dove riscoprire la rilevanza dei documenti materiali, non solo per le informazioni che contengono, ma per la loro stessa materialità, per la risonanza di cui si fanno portatori, per l'oggettiva natura di connettori temporali con il passato. Questo passato che è una dimensione temporale che non sta dietro di noi, ma vive con noi. L'immagine che abbiamo del passato è di qualche cosa che si allontana, ma troppo spesso dimentichiamo che sono 1000 i fili che continuano a trattenerci collegato a questo tempo, o a trattenere questo tempo collegato a noi, e che danno forma alla nostra esistenza. Ora, è vero che noi non possiamo nel nostro quotidiano vivere scandagliando continuamente ogni oggetto che incontriamo, ogni parola che pronunciamo, che ascoltiamo, ma proprio per questo esistono i musei, perché possiamo guardare in faccia almeno saltuariamente la dimensione temporale di ciò che ci circonda e prendere atto del percorso compiuto da oggetti, da parole, da istituzioni, da modi di pensare. E perché possiamo imparare che dietro un oggetto più o meno familiare si rivela un mostro che sembra, ma non è uguale al nostro. Un terzo aspetto è che non dobbiamo sottovalutare il nesso tra virtualità e realtà, che costituisce uno dei nodi problematici del processo formativo del nostro tempo. In un contesto in cui oggetti e documenti sono allestiti in una rappresentazione museale che è comunque artificiale, simbolica, astratta, gli oggetti vengono posti su un piedestallo che ne esalta la materialità, la concretezza, la fragilità, il limite, la caducità, la durata, il valore testimoniale. Tutti aspetti di grande rilevanza per chi è abituato a pensare alla storia come a qualcosa di libresco. Un quarto e ultimo punto è questo. C'è forse bisogno di ripetere quanto bisogna ci sia oggi di luoghi che aiutano a dare valore alla storia? Si susseguono le indagini sulla scarsa conoscenza storica del pubblico adulto. Pubblico adulto, non tiro in campo gli studenti naturalmente. Anche se altamente scolarizzato. Il museo da questo punto di vista può essere un luogo magico che accompagna attraverso storie inedite all'incontro con uomini e donne talvolta, come si dice, comuni, talvolta straordinari, che non ci sono più ma che continuano a vivere nei documenti, nelle fotografie, nei cimeli e che ci raccontano delle vite diverse. Le vite degli altri non sono solamente le vite di chi ci sta accanto, ma di chi anche è vissuto prima di noi. E anche noi abbiamo visto più di una volta la meraviglia e l'interesse negli occhi di studenti che hanno partecipato ad attività didattiche o che hanno messo piede in archivio nel corso di progetti di alternanza scuola-lavoro o che hanno partecipato a piccoli progetti di catalogazione. Sarà sempre tardi quando la scuola si renderà conto e chi regge la scuola si renderà conto di avere nel museo un alleato insostituibile. Certo, non si può pensare alla visita al museo con le stesse modalità in cui accadeva qualche tempo fa. Ancora una volta, qui non parlo di innovazioni tecnologiche, penso ad esempio come può misurarsi il museo con i nuovi cittadini che approdano nel nostro paese spinti da processi di portata continentale, per i quali i nostri musei spesso sono incomprensibili, oltre che per la lingua, per l'assenza di riferimenti a storie altre, o perché il nostro punto di vista pare rovesciato rispetto a quello di chi lo visita. È una sfida non da poco riuscire a riplasmare il museo tenendo conto del fatto che a un certo punto della sua vita i suoi visitatori possono apparire marziani gli uni agli altri. Ma si può rovesciare il disorientamento pensando che proprio un museo di storia può consentire di tracciare dei percorsi assieme alla scuola
nei quali estendere le prospettive interpretative già consolidate. La funzione dei musei, in altri termini, si arricchisce e mi sembra che ci siano elementi sufficienti per far pensare che in un tempo così confuso come quello in cui viviamo, raccontare le storie che il museo custodisce con i suoi limiti e le sue potenzialità possa aiutarci a vivere non solo di tweet o di messaggi sui social, ma anche della nostra capacità di pensare e di ascoltarci. Vi ringrazio. Allora ringraziamo il dottor Camillo Zadra. Adesso sospendiamo per una decina di minuti per un coffee break che vi offriamo al piano di sotto nella loggia. Diamo inizio alla seconda parte di questa mattinata. Passo la parola all'assessore Uliana per l'introduzione. Al direttore dell'Istituto della Resistenza di Ravenna, Giuseppe Masetti. Grazie. No, a Stefano Basset, direttore del Museo Storico delle Truppe Alpine. Anche perché vengo da Fontanelle come famiglia, quindi almeno gioco in casa quasi. Buongiorno a tutti, io sono il generale di brigata del ruolo d'onore Stefano Basset e sono il direttore del Museo Nazionale Storico degli Alpini che si trova a Trento. Ho ricevuto l'incarico dall'ufficio storico di fare una breve relazione sui musei della Forza Armata, anche perché riporterò delle cose che alcune sono nuove, alcune sono risapute, ma cercherò di offrire un quadro anche dello sviluppo recente di alcuni musei. Soprattutto, naturalmente, avrò un punto di forza sul museo che dirigo. Sono stato scelto perché sono il più anziano dei direttori di museo militare, sia per il grado che per permanenza, in quanto dirigo il museo dal 2006. Bene, i musei di Forza Armata si caratterizzano per la loro originaria natura di istituzioni culturali pensati per la trasmissione della memoria della storia e l'evoluzione delle forze armate, delle varie armi e specialità. Questa caratteristica di enti culturali emerge dall'analisi dei vari statuti e regolamenti interni, dove in genere si contempla la loro struttura complessa e articolata, che prevedeva, oltre alla parte prettamente espositiva, anche la presenza di una biblioteca e di un archivio storico per i quali non si escludeva l'accesso da parte di un'utenza esterna. Nati con una marcata finalità didattica, esaltazione dello spirito di corpo e di quello patriottico, custodia delle tradizioni, testimonianza delle imprese belliche, glorificazione dei reparti, eccetera, col passare del tempo e il progressivo venir meno delle assegnazioni finanziarie, i musei militari sono trasformati essenzialmente in contenitori di memoria, dove la funzione conservativa delle fonti meteriche ha prevalso sulle funzioni di centro propulsivo di ricerche e di divulgazione della storia militare. Questo ben testimoniato dalla situazione odierna di alcuni enti, talvolta chiusi o solo parzialmente aperti, dove invece permane una concezione museografica ottocentesca e dove la fruizione di archivi storici e biblioteche è nella maggior parte dei casi resa difficile o addirittura impossibile per l'assenza di strumenti di ricerca e della scarsità di personale preposto al contatto con gli studiosi. Attualmente i musei militari costituiscono allo stato attuale delle raccolte chiuse per molti musei e poco dinamiche, a causa soprattutto della loro impostazione originaria, che doveva essere non tanto documentaria quanto educativa. Tuttavia, malgrado ristrettezze finanziarie e di risorse umane, carenza numerica e mancanza di formazione specifica del personale, i musei militari dell'esercito hanno dimostrato una forte volontà di miglioramento ultimamente ed un dinamismo che ha trasformato alcune realtà culturali in musei, mentre alcuni musei già esistenti hanno iniziato una riqualificazione che ha coinvolto sia le infrastrutture che gli allestimenti. Comincio quindi una breve disamina dei musei dell'esercito. Ecco, qui abbiamo una panoramica delle varie regioni dove sono presenti questi musei, con i due ultimi, diciamo che sono adesso diventati a livello museale, che sono il Museo Storico della Cartografia Italiana a Firenze presso l'Istituto Geografico Militare e il Museo Storico dell'Accademia Militare.
Nella regione del Piemonte ci sono due musei, il Museo Nazionale dell'Artiglieria di Torino è uno dei più antichi musei militari italiani, essendo stato costituito nel 1842, anche se una prima raccolta era precedente nel 1731, fatta dal re di Sardegna Carlo Emanuele III. Ma malgrado le depredazioni di Napoleone, il Museo Risorse conserva oggi oltre 8.000 reperti, comprendenti armi di tutti i tipi, dall'età della pietra alle moderne artiglierie, raccoglie una delle più ricche collezioni di armi portatili e di pezzi di artiglieria del mondo. Afflitto da problemi legati all'agibilità delle sale espositive, in attesa della ristrutturazione del mastro della città che l'ha ospitato per decenni, attualmente è ospitato temporaneamente presso la caserma Carlo Amione. Poi a Pinerolo, nella regione Piemonte, abbiamo il Museo Nazionale dell'Arma di Cavalleria, che è di recente costituzione, recente 1961, e vanta una delle collezioni più ricche e prestigiose, soprattutto in campo uniformologico. Il museo, che è molto ben inventariato ed organizzato, possiede anche una piccola collezione di mezzi corazzati. Qui è il museo che io dirigo in Trentino Alto Adige, ma di cui parlerò più diffusamente in maniera successiva. Abbiamo il Veneto, dove esiste il Museo della Terza Armata, poi il Museo Storico di Palmanova a Palmanova, di cui anche questi due musei hanno degli sviluppi di cui parlerò più tardi. Poi abbiamo il Museo Storico invece in Sardegna della Brigata Sassari, realizzato nel 1992 con il supporto scientifico di Brigaglia di Foix dell'Università di Sassari, è ubicato al piano terreno della caserma La Marmora. È una struttura sorta alla fine del secolo scorso, una struttura storica, che è proprio all'interno del castello aragonese cittadino. Esso è stato realizzato per ricordare le gloriose tradizioni della Brigata Sassari, un'unità costituita nel 1915 e alimentata con reclutamento interamente su base regionale. L'esposizione, articolata in 5 sali, si sviluppa con notizie generali in una sala documentazione fotografica, nella terza una ricostruzione di una trincea, la quarta sala è dedicata alla vita al fronte e nella quinta sala esiste un'esposizione della Brigata Sassari dopo la Prima Guerra Mondiale e fino a oggi, con documenti che riguardano anche le recenti missioni all'estero. Nel Lazio c'è la maggiore concentrazione di musei militari. Abbiamo il Museo Storico della Fanteria di Roma, che è sorto nel 1959 e che è sottoposto da un paio d'anni a un originale ripensamento del museo come polo espositivo dell'esercito, in quanto si intendeva sottolineare anche l'apporto alle missioni di pace e quindi è al momento momentaneamente chiuso e alcune collezioni sono dentro i magazzini proprio perché questo museo sarà ricondizionato e rinnovato completamente. Poi abbiamo l'Istituto Storico di Cultura dell'Arma del Genio di Roma, che trae origine dal Museo dell'Ingegneria Militare Italiana, è stato inaugurato nel 1906 in Castel Sant'Angelo. Abbreviato in ISCAG, è l'esempio di un'istituzione museale alquanto articolata, infatti comprende due musei, Museo Storico dell'Architettura e Museo Storico dell'Arma del Genio, una grande biblioteca, un archivio fotografico e storico documentale, quest'ultimo di grande rilevanza e si riferisce soprattutto alle vicende belliche delle due guerre mondiali. Molto ben fornito e catalogato è anche l'archivio delle planimetrie delle infrastrutture di interesse militare. Poi abbiamo anche il Museo della Motorizzazione Militare, con sede a Roma, è il più vasto museo dell'esercito. Grazie ai suoi ampi spazi sono stati raccolti materiali quali aeroplani, elicotteri, lanciamissili, mezzi corazzati, mezzi ruotati ed altri sistemi d'arma non strettamente attinenti al servizio automobilistico. Pregevoli sono le collezioni di auto d'epoca, anche di modello civile, e quelle di autocarri. Provvisoriamente accoglie anche la prestigiosa collezione di carrozze del Quirinale. Poi abbiamo il Museo dei Granatieri, il Museo Storico dei Granatieri di Sardegna, è la più antica specialità dell'esercito italiano, risale al 1659. Il museo è stato iniziato nel 1903 grazie all'opera di alcuni ufficiali benemeriti. I reperti raccolti
furono all'inizio nella caserma Ferdinando di Savoia di Roma e sono attualmente trasferiti nell'attuale sede di Santa Croce in Gerusalemme, che è divenuta museo nel 1921. Grazie alle diverse donazioni di personaggi che hanno militato nella specialità, il Museo dei Granatieri costituisce oggi una delle più belle e ricche collezioni di cimeli storico-militari d'Italia, comprendente anche una pregevole biblioteca. Recentemente sono state anche proposte e fatte delle mostre al Museo dei Granatieri che hanno suscitato notevole interesse. Attualmente, se qualcuno di voi capitasse, c'è una mostra che riguarda proprio il maresciallo Diaz e il duca della Vittoria, che è stata fatta con cimeli di diversi musei e si trova aperta al pubblico. C'è da chiedersi una cosa: come mai tutti gli altri paesi hanno un museo unico di forze armate e un museo interforze e noi in Italia non ce l'abbiamo? Il progetto non è nuovo. Già nel 1937 vi fu un tentativo promosso dal generale Francesco Saverio Grazioli di realizzare un grande museo storico militare italiano. Doveva essere inaugurato infatti in occasione dell'Esposizione Universale di Roma del 1942. Gli eventi bellici non hanno permesso, malgrado l'approvazione e la volontà di costruirlo. Nel 1925 era stato istituito presso Castel Sant'Angelo il Museo Nazionale dell'Esercito, che ora è passato completamente in gestione al Ministero dei Beni Culturali. Sono state intraprese alcune iniziative per migliorare l'attuale situazione di frammentarietà. Già nel 2000 la costituzione di un gruppo di progetto Musei Militari dell'Esercito, a cui è subentrato un gruppo di lavoro Promozione Musei Militari, e diverse iniziative con anche proposta di un luogo dove raccogliere tutte o gran parte delle raccolte dei vari musei dispersi sul territorio nazionale. Purtroppo non ebbe seguito perché il progetto che doveva vedere nella caserma Guido Reni, ex stabilimento di strumenti ottici eccetera del Regio Esercito, non ebbe luogo a causa dei tagli subiti al bilancio della difesa ed inoltre la volontà espressa dal Ministero dei Beni Culturali di costituzione presso il Vittoriano del Museo della Patria e della Civiltà Italiana. Purtroppo quindi i musei rimangono costituiti nelle diverse regioni. Il quadro normativo di riferimento sono essenzialmente per noi la nostra Bibbia, diciamo così, è un'istituzione che noi chiamiamo ILE, e sono istituzioni concernenti l'introduzione, la conservazione, la gestione e la movimentazione dei beni museali della Forza Armata. È fatta dall'Ispettorato Logistico dell'Esercito e dal Dipartimento di Amministrazione e Commissariato. Questa perché rientra una tipologia di beni museali, beni mobili e immobili, che per il loro riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura, in genere rivestono un interesse particolarmente importante per la Forza Armata. I beni possono essere acquisiti al patrimonio dei musei della Forza Armata a titolo gratuito o anche in circostanze che, scusate qui, il manuale definisce rare, ma io in 10 anni non ho mai visto un fondo per poter comprare un reperto, per cui praticamente le ristrettezze sono tali che noi acquisiamo praticamente solamente per donazioni. In ogni caso tutte le donazioni, così come la movimentazione in occasione di mostre, eccetera, del materiale storico, devono essere approvate sempre dal capo ufficio storico dello Stato Maggiore Esercito. Quindi una volta ricevuta la donazione noi mandiamo la documentazione a Roma per poter essere avvallata. Il materiale della donazione entra poi a far parte nel nostro sistema di gestione chiamato SIGE, a cui viene riferito con dei valori ed è un numero categorico dei beni inalienabili dello Stato. Comunque i musei militari entrano a pieno titolo negli itinerari culturali del nostro Paese. Il 7 luglio 2016 il Ministro della Difesa Roberta Pinotti e il Ministro dei Beni e Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini hanno firmato presso l'Istituto Storico di Cultura dell'Arma del Genio un accordo per la valorizzazione e la promozione turistica del patrimonio museale militare italiano. I musei militari italiani, infatti, sono ben praticamente 15 quelli considerati in questo accordo
e in 8 città italiane. E infatti questo documento voleva stabilire che è necessario accrescere la conoscenza, la valorizzazione e la promozione turistica del patrimonio museale militare italiano. Le strutture hanno un enorme potenziale per i cittadini, sia sotto il profilo turistico sia scientifico. In questo momento abbiamo una fase, come dicevo, anche di rinnovamento dei musei. Ho già citato il polo espositivo dell'Esercito presso il Museo di Fanteria. Questo Museo della Cartografia a Firenze è nuovo nel senso che è stato elevato a livello di museo recentemente, le raccolte sono molto antiche. Abbiamo il Museo dell'Accademia Militare a Modena, abbiamo in atto una riqualificazione del Museo di Palmanova e anche del Museo Storico della Terza Armata, quello che si trova a Padova. Per quanto riguarda il Museo degli Alpini, invece a Trento, quello che dirigo, è in atto una completa ristrutturazione e riqualificazione di tutto il museo. Scusate. Ecco, queste sono alcune immagini del Museo Storico, spero di portare così qualche area di novità o di maggiore conoscenza del mondo dei musei militari, anche presso gli studiosi. Il Museo Storico della Cartografia Italiana è collocato nella sede storica dell'Istituto Geografico Militare a Firenze. Custodisce nella biblioteca 120.000 opere librarie a prevalente carattere scientifico, oltre a una collezione di atlanti geografici di tutto il mondo, circa 700. La cartoteca si compone di 130.000 elementi cartografici moderni e 8.000 antichi. Il museo custodisce anche una ricca collezione di strumenti di geodesia, astronomia, topografia e fisica. Il numero dei reperti ammonta a oltre 500.000 unità. Il nucleo iniziale della raccolta nacque dalla riunione della strumentazione esistente già prima del 1861 presso gli enti cartografici dei vari stati preunitari, in particolare quelli del Regno delle Due Sicilie e del Regno di Sardegna. Si tratta soprattutto di strumenti francesi, inglesi e tedeschi legati ai nomi dei più famosi costruttori attivi già dalla metà del XVIII secolo. Ancora oggi il museo si arricchisce di tutta la strumentistica dei settori di interesse, ma man mano che la stessa diventa tecnologicamente superata. La raccolta comprende strumenti, campioni di misura di lunghezza, strumenti comparatori, apparati per la misura di basi geodetiche, strumenti per la misura di angoli, teodoliti, tachiometri, strumenti ausiliari, apparati per la determinazione della gravità relativa, rilievi magnetici, strumenti meteorologici vari, strumenti per la determinazione del tempo, per la livellazione e per la fotogrammetria terrestre e aerea, camere da presa ed apparati di restituzione, cannocchiali. Accessori per il disegno e il calcolo, camere lucide, compasse e calcolatori. Passiamo al Museo Storico dell'Accademia Militare di Modena. E innanzitutto devo dire, come potete anche vedere, che l'ambiente è un ambiente decisamente eccezionale. L'Accademia Militare di Modena è nel Palazzo Ducale dei Duchi di Modena e tutte queste belle sale quando ero allievo non le ho mai viste perché noi dovevamo solo sgobbare per diventare sottotenenti, però le ho potute vedere dopo da ufficiale. Vedo che qui c'è il mio collega che si ricorda bene che a noi era proibito andare in queste sale. Comunque l'ambiente svolgeva la funzione originariamente proprio di posto di guardia dei reali trabanti, dal Boemo Drabani, il fante d'ordinanza, l'attendente, un corpo nato nel 1824 che era costituito da speciali guardie di palazzo reclutate tra i giovani delle famiglie residenti nel Ducato e particolarmente distintesi nella difesa della proprietà della Casa d'Este, allora regnante. Sulle pareti vi sono 4 lapidi. La prima a destra ricorda che il museo è dedicato agli ufficiali e ex allievi caduti per la patria e la seconda riporta le parole scritte dal drammaturgo modenese Domenico Tumiati in occasione del cinquantenario della storia della scuola militare, di cui generazioni di allievi ricordano le parole conclusive. Divorare le lacrime in silenzio, donare sangue e vita, questa è la nostra legge e in questa legge Dio. Nella parete di sinistra la prima lapide ricorda il tributo di sangue dato dall'Accademia Militari dal 1816 ai tempi nostri, mentre la seconda evidenzia il contributo dato alla vita del paese dai frequentatori dell'Accademia di Modena e Torino, indicandone i nomi più illustri. Lungo il percorso sono esposti i galeardetti dei corsi accademici. Ora, ampliato e ristrutturato, si presenta nella sua fisionomia definitiva.
Ci sono diverse sale, come potete vedere, che ho cercato di illustrare. Ce ne sono la bellezza di 12 in questo ambiente storico molto interessante e coinvolgente. E abbiamo la sala delle guardie nobili, la sala da ballo, una seconda sala da ballo, un ambiente che prende il nome dal pittore modenese Francesco Stringa del 600, tutto affrescato, abbiamo delle raccolte di busti, un'antica terrazza e tutte queste sale sono utilizzate per esporre il materiale militare storico che è legato alla storia dell'istituto soprattutto e naturalmente alla storia degli ex allievi che hanno poi continuato la carriera o meno e che hanno reso, hanno reso celebre l'istituto, che è molto importante. Abbiamo anche una sala che è dedicata alle missioni all'estero, perché noi non abbiamo come Musei dell'Esercito solamente, sappiamo qual è il nostro inizio, ma la storia della Forza Armata continua e quindi dobbiamo anche tenerci aggiornati su quelli che sono gli ultimi sviluppi delle missioni, eccetera, nelle quali poi siamo coinvolti. Uno dei musei che citavo prima, di cui qui abbiamo anche il direttore Maggiore Tersigni, è il Museo della Grande Guerra della Fortezza di Palmanova. È dislocato nella città fortezza di Palmanova. Il museo ha il compito di conservare la memoria storica del passato e la storia della città. Attualmente il museo si articola su 2 sedi espositive, precisamente l'ex caserma Isonzo, sito in Piazza Grande, con il Palazzo del Governatore alle Armi, e che ospita gli uffici anche della direzione, delle sale museali e della biblioteca, e Porta Cividale, che è del 1605, uno dei 3 accessi storici monumentali alla città e che al primo piano ospita il museo del dongione di Porta Cividale, che è aperto stabilmente al pubblico. Il museo comprende inoltre un'area esterna di circa 36 ettari con opere fortificate venete e napoleoniche riconosciute già nel 2017 come patrimonio dell'UNESCO e costituisce una parte dei bastioni della cinta muraria sulla quale sorgono il complesso monumentale appunto denominato Porta Cividale, il baluardo, il numero 3, denominato Dal Monte, la loggia e la loggia con galleria ubicate sul detto baluardo, il rivellino, la lunetta napoleonica con 2 gallerie di collegamento al fossato. Nel quadro del piano strategico Grandi progetti di beni culturali 2017 e 2018, con i fondi messi a disposizione al MIBACT, questi verranno utilizzati per valorizzare gli spazi presenti al primo piano del Palazzo del Governatore. In media il museo è visitato annualmente da circa 15-20 mila visitatori. La potenzialità offerta da questo museo e l'unicità architettonica della città di Palmanova rappresentano un'occasione per lo Stato di valorizzare e conservare l'immenso patrimonio presente. Il Museo Storico della Terza Armata ha sede a Palazzo Camerini a Padova, praticamente vicino, attaccato all'Università di Padova. Il museo è stato costituito per iniziativa del generale Alberto Aliberti, è stato inaugurato il 30 agosto 1956. L'esposizione, che riguarda appunto la Terza Armata, è concernente soprattutto la prima guerra mondiale. Infatti in questo conflitto la Terza Armata era impegnata nella zona del Carso e del Basso Piave, per cui tutta la documentazione riguarda la Terza Armata e il suo comandante Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, che era cugino del re Vittorio Emanuele III. Il patrimonio museale viene costituito inizialmente con le donazioni delle famiglie Savoia e Villasanta e successivi lasciti. Armi, divise e cimeli ed una documentazione cartografica di grande importanza. Carte in scala 1 a 100.000 disegnate a mano con tutte le correzioni del fronte ed aggiornate per il comandante della Terza Armata. Inoltre il museo possiede numerose fotografie eseguite tutte nel corso del primo conflitto, tutte fatte da fotooperatori, quindi professionisti,
dello Stato Maggiore italiano austro-ungarico, così come gli scatti anche cito il capitano Natale Palli, uno dei famosi piloti che volò su Vienna insieme a Gabriele D'Annunzio, e una straordinaria raccolta di piccole lastre stereoscopiche con profondità tridimensionale. La biblioteca possiede la rivista La Tradotta, che è la giornata di trincea della Terza Armata, le cartoline che negli anni di conflitto incitarono a sottoscrivere il prestito nazionale, che sono tutte consultabili in formato digitale o cartaceo, così come altri moltissimi documenti. Questa è la sala d'ingresso, ovviamente della Terza Armata, che vedete. Abbiamo inoltre una raccolta di circa 60.000 firme di reduci o parenti degli ex combattenti della Terza Armata, donata al Duca d'Aosta a Torino nel 1926. Il palazzo ha tutta una storia, venne acquistato da Pietro Bembo nel 1527 e a seguito dal Duca Silvestro Camerini, dal quale prende nome. Però dagli anni 40 al Novecento l'edificio ha ospitato alti comandi militari, tra i quali, nel dopoguerra, il comando designato della Terza Armata, fino al 72, e successivamente il comando Brigata Artiglieria Contraeri, fino al 2009. Liberando il resto dell'edificio dai comandi militari, è sorta quindi questa grande opportunità. Quindi sempre nell'ambito del piano strategico dei grandi progetti e beni culturali, anche il Museo della Terza Armata fruirà di alcuni fondi messi a disposizione proprio dal MIBACT, che verranno utilizzati per una riorganizzazione funzionale degli spazi presenti, con miglioramenti e interventi infrastrutturali e una migliore sistemazione delle opere dei cimeli presenti, nonché creeranno questi nuovi spazi da destinare con funzioni multimediali nei piani superiori che fino al 2009 non erano purtroppo destinati a museo. Il museo riceve annualmente circa 25.000 visitatori. Oh, che caso, il Museo Nazionale Storico degli Alpini. Bene, è il museo che dirigo e da quando lo dirigo ho capito che il museo era nato come un museo sacrario, ma aveva più le caratteristiche del sacrario che di un museo, non viveva come museo. E ho sempre cercato di portare il museo a quello che ritenevo almeno degli standard normali. E nel corso degli anni siamo riusciti a coinvolgere l'Associazione Nazionale Alpini a rendersi conto che o portavamo il museo a diventare un museo, o altrimenti, io l'ho detto chiaro e tondo, conveniva chiuderlo, perché avere un museo così piccolo non serviva proprio a niente. Questo era l'ingresso del museo così come si trovava all'epoca. Questa è una foto di un affresco dipinto da Paolo Caccia Dominioni, che è stato oltre un anno nel nostro museo e l'ha molto frequentato al termine del suo intervento in Africa settentrionale per la costruzione del Sacrario di quota 33. Quindi siamo riusciti a portare l'attenzione anche delle autorità e proprio recentemente, quest'anno, abbiamo iniziato una rivalutazione e riqualificazione radicale del museo, che ha conservato solamente il palazzo centrale. Questo è, visto in pianta, vedete, visto dall'alto, il museo futuro, quindi la conservazione sia delle lapidi intorno che dell'edificio centrale, ma con un'ottima coniugazione di spazi. Questa è l'ortofoto, è stato PRG. Questo qui era lo stato di fatto all'epoca. Quindi potete vedere, il museo era decisamente molto piccolo. Questo era l'interno, in basso a destra vedete il Museo del Mulo, l'interno, una piccola biblioteca, una sala uniformi, ma il corpo del museo. Questo era lo stato di fatto fino a poco fa. Gli edifici che vedete, il muro di cinta, sono già stati abbattuti. Siamo ormai in attesa di iniziare lo scavo delle fondamenta. Questa è la pianta del piano terra, così come si svilupperà. L'ingresso visitatori, una superficie connettiva accoglienza dove probabilmente realizzeremo anche il bookshop,
guardaroba, servizi igienici, un collegamento coperto al corpo storico del museo, un'aula, l'abbiamo chiamata aula storica perché era quella, diciamo, che poi lasceremo, il sacrario delle medaglie d'oro, sul muro abbiamo le lapidi di marmo con i nomi di tutte le nostre medaglie d'oro. Da lì si accede attraverso alle nuove aree espositive, che sono quelle evidenziate con questo colore azzurro, il posto di guardia, un archivio dei libri storici e la sala lettura. Adesso abbiamo circa 13.000 libri dedicati a diverse fotografie, numerose fotografie, migliaia di fotografie e documenti, e quindi intendevamo costruire anche un posto dove gli studiosi potessero andare a consultare queste cose che stiamo classificando in forma elettronica. Questo è il passaggio pedonale, qui avremo un locale tecnico e un magazzino. Questo è il percorso museale, che è un percorso solamente di massima. Il nostro intendimento come Associazione Nazionale Alpini ed Esercito sarà quello di affidare dei bandi, ma siccome chi costruisce lo sa, deve anche dare delle indicazioni. Abbiamo dato delle indicazioni che sono veramente di massima. Comunque questo è l'ingresso del museo, vedete, un possibile percorso esterno, dove potrebbe essere magari dei reperti a livello artiglierie. Poi abbiamo l'interno con, diciamo, un'esposizione sulla storia degli alpini. Qui avremo la zona dove ricostruiremo la trincea, il Museo del Mulo. Abbiamo chiamato l'Alpino in Movimento perché raffigura appunto diverse modalità, quindi ci sarà per forza il mulo, ma anche automezzi, eccetera. E avremo diverse possibilità di ambienti dove costruire degli aspetti della vita degli alpini. Per esempio, nella parte cosiddetta delle caserme avremo un totem dove verranno inserite la storia delle caserme, dei reparti che hanno fatto le caserme, ma verrà anche inserita la possibilità dei vari commilitoni di inserire le proprie fotografie in modo da avere uno strumento interattivo, sfruttando questo, diciamo, alto senso del cameratismo di noi alpini, per potersi rivedere anche all'interno della caserma con i commilitoni. Per chi legge l'Alpino mi riferisco a quelle 2 pagine che ci sono sempre di gente che cerca il commilitone, ed è secondo noi una possibilità in più che offre di rendere il museo un museo anche di tutti gli alpini e anche per la popolazione. Questa è la pianta della copertura, faccio molto veloce, anche perché mi hanno detto che se supero il quarto d'ora sta già caricando la pistola l'assessore, quindi no, scherzo. Pavimenti porfido, così, zona infiorita, ecco, è stato il progetto, sezione longitudinale. Vado molto veloce, scusate. Aspetta, no. Questo è lo stato attuale, questo è lo stato di progetto. Il muro esterno è grigio perché al momento l'idea sarebbe quella di costruire un muro tipo The Wall a Washington con i nomi dei caduti nelle missioni all'estero. Per il momento comunque sarà di colore cemento, lo realizzeremo così col cemento. Questo è lo stato attuale, foto che avevo già fatto vedere prima, e questo è lo stato del progetto approvato. Devo dire che ringrazio anche la provincia autonoma di Trento perché ha incontrato, diciamo, il favore questo progetto che vi ho illustrato, perché abbiamo avuto un finanziamento che copre tutte, insomma, gran parte delle spese del progetto. Questo è lo stato attuale e questo sarà lo stato di progetto, così col confronto si capisce meglio. Questa è la vista complessiva futura con tutte le pareti di vetro intorno. In attesa del nuovo museo i lavori vanno per le lunghe, ma comunque noi già alla presentazione del progetto abbiamo prospettato di poter utilizzare questi spazi che ci sono stati concessi, una torre medievale, e siamo presso la prestigiosa Torre Vanga a Trento. Però in questa location cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di fare una rappresentazione della storia del corpo degli alpini in attesa di poter restituire alla cittadinanza il polo culturale del Dos Trento, e quindi abbiamo fatto un'esposizione
con solo, diciamo, delle pillole della nostra storia, dovendo condensare in uno spazio decisamente ristretto. Abbiamo enfatizzato con il ferro e il vetro la coerenza tra le varie sezioni e l'allestimento si sviluppa usando un numero molto limitato di materiali e colori di modalità espositive. Per enfatizzare l'aspetto marziale della mostra, i pannelli che costituiscono l'architettura dell'esposizione sono moduli di lamiera di ferro grezzo. Per i piani espositivi orizzontali utilizziamo anche il vetro stampato su retro trasparente. La struttura, grazie ai sistemi di retroilluminazione, risulta particolarmente efficace anche sul piano emotivo. Volevamo dare delle emozioni, infatti anche alla trincea, la nostra trincea, io la chiamo una metatrincea perché è stata realizzata alla base del mastro di Torre Vanga e ci sono due pareti di ferro altamente 2,40 metri, leggermente inclinate che osteggiano il percorso. Attraverso alcune feritoie intagliate nelle pareti il visitatore può osservare su piccoli monitor spezzoni di film oppure delle fotografie animate che rappresentano le scene di guerra in trincea. Sulle pareti alla fine del percorso sono presenti testi di approfondimento e sulla volta della sala sono proiettati sci di proiettili e lampi di esplosioni. All'uscita abbiamo la guerra bianca con anche dei pezzi di artiglieria da montagna. Nella piccola corte abbiamo voluto ricordare come legame alla città il bombardamento della Portela e al piano di sopra abbiamo la prima e la seconda guerra mondiale, come ho già spiegato. Per quanto riguarda il museo, noi abbiamo fatto una scelta ancora anni fa. Il nostro è un museo diffuso, se vogliamo, nel senso che noi andiamo spesso in giro a realizzare delle mostre itineranti e molto spesso con la Fondazione Museo Storico del Trentino, e queste mostre itineranti garantiscono un maggiore flusso di accesso, promuovono la conoscenza e la diffusione della storia, dei valori delle tradizioni alpine. Il museo ha realizzato veramente numerose mostre con testi, immagini, oggetti e exhibit multimediali. Io credo che sia dal punto di vista concettuale che espositivo i contenuti e i componenti si possano combinare a seconda delle esigenze di disponibilità tecniche e di spazi a disposizione delle sedi ospitanti. E quindi noi in tutto il nord Italia, ma siamo stati anche all'Aquila, abbiamo realizzato mostre itineranti che riguardavano ovviamente il corpo degli alpini. Nominate un posto, non dico ci siamo stati, ma se non ci siamo stati ci andremo. Anche recentemente siamo impegnati anche a novembre con una mostra a Olgiate Olona, siamo stati a Varese, in quella zona, andremo a Milano e continuiamo quindi ad avere questa, malgrado la ristrettezza di spazi di Torre Vanga, questa volontà di andare in giro per diffondere attraverso i nostri reperti, i nostri testi, eccetera, eccetera, i nostri valori. Infatti vedete qui altre esposizioni e questo è il sogno di ognuno che dirige un museo storico. Guardate l'affluenza media, questa è la dunata di Pordenone. Noi ogni adunata abbiamo decine di migliaia di visitatori perché gli alpini sono legati alla loro storia, vengono a visitare, quasi ogni anno presentiamo un tema diverso, anche se molto successo ha avuto una mostra sulla Prima Guerra Mondiale che ci hanno chiesto in tanti e quindi ogni anno raggiungiamo con le mostre esterne un numero elevatissimo per noi di visitatori che potremmo sognarci. Questo qui è stato il dato dell'anno scorso, quest'anno sarà sicuramente al fine del 18 faremo il bilancio, sarà inferiore perché è chiaro che la chiusura del museo sopra ci ha levato diversi numeri, ma ritengo che questa sia la via da seguire proprio per mantenere quel legame tipico di noi alpini e questa diffusione della cultura sia sicuramente una cosa che promuoveremo anche negli anni a venire. Io ho concluso, spero di essere stato interessante. Qualcuno le domande sono dopo, se qualcuno ha domande? Dopo, bene. Vi ringrazio. Allora ringraziamo il generale Basset e adesso diamo la parola a Gauthier Marseille, rappresentante del Musée de la Somme francese.
Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité ici, chez vous. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato qui da voi. Alors donc je me présente, je m'appelle Gauthier Marseille, je suis guide sur les champs de bataille de la Somme, dans le nord de la France. Mi presento, sono Gauthier Marseille, faccio la guida sui campi di battaglia della Somme, cioè nel nord della Francia. Le musée Somme 1916 est donc installé à Albert, qui est une petite ville entre Paris et Lille. Quindi il nostro museo, fondato nel 1916, si trova nella città di Albert, una città che è situata tra Parigi e Lille. Alors, la bataille de la Somme, en fait, s'inscrit dans tout un contexte lié à la Première Guerre mondiale. Toutes ces offensives qui ont été faites pour essayer absolument de pouvoir rompre les positions allemandes et donc de traverser. Dunque la battaglia della Somme si iscrive nel contesto della Prima Guerra Mondiale, naturalmente, e di tutte le offensive che sono state fatte per cercare di bloccare l'avanzata delle posizioni tedesche. Alors, la Somme, c'est un contexte un petit peu particulier parce qu'on est au niveau de la jonction entre les armées britanniques et l'armée française. Et la bataille de la Somme, qui est décidée dès 1915, va être un petit peu perturbée par la bataille de Verdun. Bataille de Verdun qui a lieu à partir du 21 février 1916. Dunque la Somme, le battaglie della Somme si trovano in un contesto particolare, nel senso che sono situate tra l'esercito britannico e l'esercito francese. E questa battaglia è stata decisa fin dal 1915, ma l'andamento è stato un po' modificato dai fatti di Verdun, dalla battaglia di Verdun che ha avuto luogo il 21 febbraio 1916. Donc la bataille de Verdun vient bouleverser tous les plans prévus pour la bataille de la Somme. L'armée française doit maintenir Verdun à tout prix et c'est donc l'armée britannique qui va gérer au maximum l'offensive dans la Somme. Dunque tutti i piani che erano stati fatti per la battaglia di Verdun, scusate, ha sconvolto tutti i piani che erano stati stabiliti per la battaglia della Somme e siccome l'esercito francese deve ora assolutamente mantenere la città di Verdun, sarà l'esercito britannico a reggere la situazione, a occuparsi di tutta la situazione. Alors, la bataille, elle est préparée donc par l'armée britannique. Les Britanniques ont à peu près 30 km de front à gérer. Et à partir du 24 juin 1916, ils ont décidé de bombarder tout le secteur allemand. Alors, il y a un canon britannique tous les 18 mètres. Dunque la battaglia viene preparata dall'esercito britannico che deve controllare 30 km di fronte. La battaglia viene dunque organizzata fin dal 24 giugno del 1916 e decide di bombardare assolutamente tutte le posizioni tedesche. Donc pendant ces 6 jours et 5 nuits, c'est à peu près 2 millions d'obus qui vont tomber sur les Allemands. Et le bombardement va reprendre le matin du 1er juillet à partir de 6h30 et pendant 1 heure, c'est 250 000 obus supplémentaires qui vont tomber. Et ça, c'est le bombardement le plus puissant de l'histoire. C'est un bombardement qui est très fort et qui est entendu à 400 km de là. Dunque la battaglia avrà luogo per 6 giorni e 5 notti consecutivi. In questo lasso di tempo cadono più di 2 milioni di bombe sui tedeschi e nella giornata del 1 luglio vengono aggiunti 250.000 bombe supplementari. È ovviamente il bombardamento più importante et plus tragique de la storia della guerra. Et pour être sûr qu'il n'y ait plus d'Allemands dans le secteur, les Britanniques, en plus du bombardement, ont eu l'idée le matin du 1er juillet de faire exploser des mines, donc des charges d'explosifs qui avaient été mises sous terre.
Et on voit d'ailleurs ici sur cette image l'explosion d'une des mines qui a été filmée. La bataille de la Somme, ça a été la première fois où on a filmé la guerre. Per essere sicuri che non ci fossero assolutamente più soldati nemici, i britannici hanno fatto esplodere nella giornata del 1° luglio tantissime mine, come lo dimostrano queste immagini, ed è la prima volta che la guerra viene filmata, viene ripresa. Donc l'assaut est donné le matin à 7h30. Et en fait, ce 1er juillet 1916, c'est la journée la plus meurtrière de toute l'histoire militaire britannique, toute guerre confondue. En fait, sur l'ensemble de la journée, c'est 100 000 soldats britanniques qui vont sortir des tranchées. Le soir, il y en a 60 000 à terre. Et si je compte que le nombre de morts, on arrive à 20 000 morts en une seule journée. Dunque l'assalto è dato alle 7:30 del 1° luglio 1916 ed è certamente la giornata più tragica per l'esercito britannico. La sera si contavano già 20.000 morti. Alors, la bataille de la Somme, hormis cette journée qui est vraiment tragique, va durer 4 mois et demi. Et on a énormément de pertes. Pour faire un petit bilan très rapide, en fait, 141 jours de combat. On a 1 200 000 pertes, ça se décompose en 450 000 Britanniques, 450 000 Allemands et 300 000 Français. Et si on compte que le nombre de morts, on arrive à 550 000 morts en 141 jours. Ça fait 4 000 morts par jour. Et la bataille de la Somme, c'est bien la bataille la plus meurtrière qui a eu lieu sur tout le front de l'Ouest. Quindi la battaglia della Somme è certamente una delle battaglie più tragiche della storia. Queste battaglie si sono protratte per 4 mesi e mezzo, ci sono state enormemente perdite, un grandissimo numero di perdite, in 141 giorni di combattimenti. Per darvi un po' di numeri, 1.200.000 vite perse, di cui 450.000 britannici, 450.000 tedeschi, 3.000 francesi. Quindi un bilancio assolutamente terrificante. Dunque 550.000 morti in 4 mesi e mezzo. Alors sinon, donc moi, rattaché au musée Somme 1916, on a un musée qui est installé en fait dans un souterrain qui date du XIIIe siècle. Et le musée nous n'a ouvert seulement qu'en 1992. Apparemment, la différence avec vous en Italie, où vous avez ouvert vos musées très tôt, nous on a attendu assez longtemps pour ouvrir les musées. On est un musée privé et en fait on a une grande collection d'objets, des familles britanniques notamment qui viennent nous apporter des objets. Et puis on a aussi toute une partie reconstitution pour bien comprendre la vie dans les tranchées, mais qu'on soit côté allemand, côté français ou côté britannique. Dunque il Museo 1916 è stato adibito in sotterranei che datano dal XIII secolo, ma il museo è stato aperto in realtà solo nel 1992, contrariamente dunque all'esperienza italiana in cui avete aperto subito dopo i fatti i musei. In Francia non è successo nello stesso modo. Questo museo è un museo privato, tutto il suo patrimonio è costituito da grandissime collezioni donate dalle famiglie e in particolare dalle famiglie britanniche. E questo museo cerca pure di ricostruire la vita nelle trincee. Alors, en prévision du centenaire, on a énormément de visiteurs britanniques. Les Britanniques ont un devoir de mémoire qui est très développé par rapport aux Français. Donc, on avait dû aménager la sortie du musée pour faire des salles et au moins des sanitaires. Et ensuite, pour le centenaire en lui-même, on avait mis en place plusieurs projets. Donc, un premier projet qui a très très bien marché, et qui me tient à cœur parce que c'est moi qui l'ai mis en place, c'est le projet Destin de soldat. Le projet de Destin de soldat. Destin de soldat.
Allora, per commemorare il centenario dunque della Prima Guerra Mondiale abbiamo dovuto un po' riorganizzare il museo. Era importantissimo farlo perché abbiamo tantissime visite e in particolare visite di famiglie britanniche, perché i britannici vivono molto intensamente il dovere di memoria. Quindi abbiamo dovuto un po' ristrutturare il museo e per questo sono stati elaborati moltissimi progetti, tra i quali un primo progetto che ha avuto molto successo e di cui vado molto fiero perché sono stato io l'organizzatore di questo progetto. Questo progetto si chiama Destino di soldati. Alors, l'idée de ce projet, l'idée est toute simple en fait. J'étais allé voir l'exposition sur le Titanic à Paris. Et à cette exposition, en entrant, on avait le billet d'entrée de l'exposition. En fait, c'était le ticket d'embarquement d'un passager. Donc on faisait l'exposition comme ça, avec ce billet d'embarquement. Et à la sortie de l'exposition, on se retrouvait devant ce grand panneau qui avait été installé à l'époque à New York, avec la liste des morts et des disparus. Et donc voilà, j'ai transposé ça avec la Première Guerre mondiale. Et donc là, en fait, à chaque visiteur qui entre dans le musée, on a fait des facsimilés des cartes de mobilisation. Allora, come è nato questo mio progetto? È nato dopo la mia visita alla mostra a Parigi sul Titanic, dove avevo notato che nel biglietto d'ingresso, il biglietto d'ingresso riproduceva il biglietto d'imbarco per le persone che avevano viaggiato sul Titanic e all'uscita della mostra si vedeva il muro di New York con tutta la lista dei morti e delle persone scomparse. Quindi quest'idea mi ha colpita e ho cercato di adattarla alla Prima Guerra Mondiale e al nostro progetto. Quindi davamo all'ingresso un facsimile della carta di mobilitazione dei soldati. Donc le but, en fait, c'était vraiment de sensibiliser le visiteur, qui ne vienne pas juste visiter le musée pour voir des objets, mais il fallait vraiment qu'il y ait un lien avec ces soldats. Enfin, en fait, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment une affinité avec ces hommes qui sont venus du monde entier dans notre secteur. Et donc là, chaque visiteur donc, a sa carte de mobilisation, de soldat allemand, de soldat français ou de soldat britannique. Ils suivent la visite du musée tranquillement. Et puis à la fin, en fait, ils se retrouvent avec un panneau. Ils doivent retrouver le nom de leur soldat et voir un peu ce qui lui est arrivé à l'issue de la bataille de la Somme. Quindi l'obiettivo di questa mostra non era semplicemente di venire a vedere oggetti e cimeli, ma di sensibilizzare i visitatori e di far crescere tra loro e i soldati un legame e delle affinità con tutti questi uomini venuti da tutto il mondo per combattere in Francia. Quindi ogni visitatore riceveva questo biglietto con la carta di mobilitazione di un soldato tedesco, francese o britannico e alla fine della visita i visitatori dovevano ritrovare il nome del soldato che era iscritto nella loro carta di mobilitazione. Alors, ce projet a eu un gros succès parce qu'il était prévu seulement pour l'année 2016 et au final, on l'a continué et on le terminera cette année seulement. Allora, questo progetto ha riscosso un grandissimo successo, era previsto in realtà solo per l'anno 2016, ma si protrae e finirà solo con quest'anno 2018. Et puis, ce projet a été labellisé un centenaire. Vous avez donc le logo qui est ici à côté de la photo. Et en fait, il y a eu la mission centenaire qui a été créée en France et qui a créé aussi ce label, un label centenaire. Et en fait, c'était des crédits qui étaient alloués pour des projets en lien avec le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc là, ce projet a fait partie donc des projets retenus en France pour la promotion du centenaire. Quindi questo progetto ha ricevuto il label centenario, di cui vedete qui la foto del logo, ha ricevuto anche naturalmente sovvenzioni
e fa parte è uno dei progetti che è stato accettato nell'ambito di tutti i progetti che sono stati concepiti e stabiliti per il centenario della Prima Guerra mondiale. Et en plus de ce projet, on avait fait les 3 jours pour la paix, donc aux alentours du 1er juillet 2016, où on avait tout était centré notamment autour de la basilique, avec la messe et puis surtout les défilés des régiments britanniques. Vous voyez d'ailleurs sur la photo les régiments écossais en kilt. Voilà. On avait donc ça qui avait été mis en place. Ça permettait de toucher toute la population. Il y a des gens qui ne vont pas dans les musées, qui ne vont pas forcément sur les champs de bataille, mais qui sont venus malgré tout pour voir donc ces régiments armés dans la ville. Al momento dei 3 giorni per la pace, intorno al 1 luglio 2016, abbiamo organizzato questi eventi che erano naturalmente completamente centrati intorno a questa questione. C'è stata una messa nella basilica, ci sono state sfilate degli eserciti britannici e scozzesi, come potete vederlo sulla foto, perché il nostro obiettivo era naturalmente toccare tutta la popolazione, perché non tutti vanno necessariamente a visitare musei o campi di battaglia. Con questo progetto, visto che le persone venivano a vedere le sfilate, siamo riusciti a toccare una popolazione molto più numerosa. Et puis, la basilique, c'est vraiment le symbole de la bataille de la Somme et le symbole de la Première Guerre mondiale, en général dans notre secteur, parce qu'en fait, le clocher s'est pris un obus allemand en janvier 1915, qui a fait incliner, vous l'avez vu sur les photos juste avant, qui a fait incliner la statue de la Vierge à l'Enfant, qui s'est donc retrouvée suspendue dans le vide au-dessus de la place. Et puis de là, il est né une petite légende qui disait que le jour où la Vierge penchée d'Albert tomberait, la guerre finirait. Et en fait, elle est tombée le 16 avril 1918. Donc la légende disait vrai, puisque la guerre se termine quelque temps après. La basilica è naturalmente il simbolo della battaglia della Somme. Devo raccontarvi ora un piccolo aneddoto. Il campanile della chiesa è stato bombardato nel 1915 e ha fatto sì che la statua della Vergine col bambino si è inclinata ed era sospesa nel vuoto. E le persone hanno cominciato a dire che il giorno in cui questa statua cadrebbe sarebbe la fine della guerra. E in realtà la statua è caduta proprio il 16 aprile del 1918, quindi la leggenda diceva praticamente la verità, perché la guerra è finita poco dopo. Donc la basilique, elle va être reconstruite à l'identique dans les années 20. Un mélange d'architecture qu'on retrouve autour du bassin méditerranéen, c'est du style néo-byzantin. Allora, la basilica è stata ricostruita verso gli anni 1920, così com'era, come si usa dire a Venezia, ed è un misto di stili néo-byzantini. Alors, on a bien noté un... J'ai une erreur sur le... J'ai pas ça. Bon. Visiblement, le graphique s'est mal enregistré. On a bien noté donc un effet centenaire. On n'avait qu'en 2013 56 000 visiteurs. On est passé 2014 a été vraiment une très très grosse année avec 90 000 visiteurs. C'est le maximum qu'on peut accueillir dans le musée. Parce qu'on est une petite structure, on est dans une galerie qui n'est pas très très large, donc on ne peut pas faire plus. C'è un piccolo errore sul grafico. Comunque, per le manifestazioni del centenario sono state registrate nel 2013, sono stati registrati 56.000 visitatori, l'anno successivo, nel 2014, 90.000 e questo numero rappresenta il massimo, la massima accoglienza possibile rispetto alle dimensioni del luogo, perché è una piccola struttura. Quindi nel 2014 hanno accolto il massimo di visitatori possibili. En 2015, on savait que la fréquentation aurait baissé un petit peu. 2016, on pensait avoir plus de monde, mais
On avait eu les attentats de Paris en novembre 2015, et puis les attentats à Bruxelles aussi. Et donc c'est vrai que voilà, on a quand même eu du monde, mais pas autant que prévu. 2017 a été, je vais dire, beaucoup plus calme. Par contre, cette année, on est bien parti pour avoir une très grande fréquentation. Et Allora, nel 2015 si è registrata una piccola perdita di visitatori. Nel 2016 si aspettavano tantissimi visitatori, ma i numeri sono stati più deboli del previsto, perché ricordiamo che ci sono stati gli attentati di Parigi nel novembre dell'anno precedente, gli attentati di Bruxelles, per cui questo ha molto inciso sull'affluenza dei visitatori. L'anno 2017 è stato un anno un po' più calmo, invece quest'anno 2018 ha attratto moltissimi visitatori. Et puis là, sur cet autre graphique, on voit que c'est à peu près cohérent au niveau des chiffres avec l'ensemble des champs de bataille, tous les sites. Ça a la même tendance, une très grosse année en 2014 et un petit peu plus calme ensuite. Allora, gli altri grafici dimostrano una certa coerenza con i numeri che abbiamo appena dato, cioè i numeri dei visitatori nei campi di battaglia in realtà riflettono i numeri dei visitatori del museo. Si delinea la stessa tendenza. Alors pour parler un petit peu plus généralement maintenant, il est vrai que depuis la fin de la guerre, même si on n'avait pas les monuments, les musées, pardon, mais les monuments et les sites étaient présents. Donc les vestiges vraiment de la guerre, notamment les tranchées que vous voyez ici sur la photo et le cratère de la Boisselle. Allora, per parlare adesso in modo più generico, dunque dopo la fine della guerra sono stati costruiti naturalmente moltissimi monumenti, ci sono anche tantissimi siti presenti e tante vestigia, in particolare le trincee come lo vedete sulla photo. Donc on a donc ces monuments sur la photo. On a les monuments qui ont été construits donc, dans les années 20, les années 30. Le premier, qui est la tour que vous avez complètement à droite, en 1921. Et puis le plus grand mémorial militaire britannique, c'est le monument de Thiepval en forme d'arc de triomphe, qui date de 1932. Allora, la maggior parte dei monumenti sono stati costruiti intorno agli anni 1920 e 30. Il primo è stato la torre a destra che vedete, che è stato eretta nel 1921, e l'arco di trionfo nel 1932, che è uno dei monumenti britannici più importanti. Et puis vous avez évidemment la présence de ces très nombreux cimetières, des trois nationalités, britanniques, français et allemands. Les cimetières britanniques sont en très grand nombre autour d'Albert, il y en a une centaine. Ça regroupe 128 000 tombes, 128 000 soldats, tout simplement parce que les familles britanniques n'ont pas le droit de récupérer les corps. Donc un soldat mort au champ d'honneur doit être enterré au champ d'honneur. Esistono naturalmente anche tantissimi cimiteri militari, sia britannici, sia tedeschi, sia francesi. Per dare un ordine d'idea, ci sono praticamente un centinaio di cimiteri britannici con 120.000 soldati. E perché questa presenza molto numerosa? Perché in realtà le famiglie non possono recuperare i corpi. Il corpo deve rimanere e essere seppellito là dove è caduto. Alors pour mettre en lien tous ces sites, il y a un circuit qu'on appelle circuit du souvenir, qui fait 90 km, qui a été mis en place très tôt à l'après-guerre. Il faut savoir que c'est Thomas Cook, l'agence de voyage, qui a été la première à faire visiter les champs de bataille de la Somme dès les années 20. Et puis notamment chez les Français, Michelin. Voilà. Donc il y avait des grandes affiches, notamment dans les gares. Venez visiter Amiens et ses champs de bataille. Donc voilà, ce circuit voiture qui met en lien donc, tous les sites les plus emblématiques de la bataille de la Somme.
Dunque tutti questi siti sono stati collegati tra di loro e costituiscono un circuito chiamato circuito del ricordo che consta 90 chilometri, quindi molto molto ampio. Questi siti sono stati costruiti subito dopo la Prima Guerra Mondiale e l'agenzia Thomas Cook è stata la prima a fare visitare i campi di battaglia. Anche l'agenzia Michelin, per esempio, all'epoca si vedevano le stazioni manifesti dicendo venite a visitare i campi di battaglia. Et puis là, maintenant, depuis quelques années, on a la véloroute de la mémoire qui a été créée, donc un circuit vélo, pareil, qui traverse tous les champs de bataille, mais qui relie la ville d'Amiens, dans le département de la Somme, à la ville d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Donc pareil, hein, 2 villes symboles de la Première Guerre mondiale. Poi esiste da qualche anno un circuito di bicicletta che si chiama Circuito della Memoria, che collega la città di Amiens nella Somme alla città di Arras, situata nella provincia del Pas-de-Calais. Amiens e Arras sono naturalmente 2 città assolutamente simboliche collegate alla Prima Guerra mondiale. Alors, on avait d'autres musées hein, qui étaient aussi présents sur le territoire, notamment l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, qui a ouvert en 1992, et le musée australien à Villers-Bretonneux. Alors en France, hein, je vous disais, on a attendu assez tard pour commencer à ouvrir des musées sur la guerre. Je pense que c'était le temps nécessaire à la société française pour oublier les 3 conflits avec l'Allemagne, hein, 1870, 1914 et 1940. Et puis, surtout en France, on a tout misé sur Verdun. On a basé toute la Première Guerre, on va dire, sur Verdun, en oubliant tout le reste. C'est un peu se comprendre parce qu'il fallait un endroit qui puisse galvaniser toute la nation. Et Verdun, c'était simple à choisir, c'était connu comme ville. Et puis, c'est les Allemands qui nous attaquaient à cet endroit-là. Et donc, on se défendait héroïquement a ce niveau. Allora, esistono naturalmente altri musei della guerra, come l'Istoriale della Prima Guerra Mondiale nel 1992, il Museo Australiano, eccetera. Mentre in Francia queste iniziative si sono svolte molto molto tardi. Perché? Molto probabilmente perché questo era la tempistica necessaria per la società francese per dimenticare questi 3 conflitti, perché ci sono stati 3 conflitti in pochissimi anni con la Germania, cioè nel 1870, 1914 e 1940, quindi la situazione era molto, molto densa, molto intensa, quindi forse così si può spiegare il fatto che i primi musei siano apparsi così tardi in Francia. Era il tempo necessario per metabolizzare tutto quanto. L'altra cosa da notare è che in Francia tutta la memoria è stata concentrata sulla città di Verdun, mentre ci sono state altre battaglie tragiche altrove, ma tutta la memoria si è concentrata su questa città, probabilmente perché era una città conosciuta, un nome facile da ricordare, e perché la società francese aveva bisogno forse di concentrare la sua memoria in questo modo un po' unico. E questa città permetteva anche di galvanizzare, di incentivare tutti i ricordi della risposta eroica dei francesi contro le battaglie tedesche, che appunto hanno avuto luogo a Verdun, in questa città. Alors ce problème de Verdun, c'est assez problématique, dans le sens où il y a beaucoup de familles qui viennent pour essayer de faire des recherches sur leurs soldats en disant oui, mon grand-père par exemple a fait Verdun, et on se rend compte qu'il n'a jamais mis un pied à Verdun. Et puis par exemple, les soldats français qui ont fait la bataille de la Somme ont eu le droit à une médaille après la bataille sur laquelle c'est marqué Verdun, c'est même pas marqué la Somme. En fait, la bataille de la Somme, côté français, ça n'existe pas. Quindi l'altro aspetto problematico legato alla città di Verdun è il fatto che per esempio molte famiglie fanno ricerche per ritrovare i membri
deceduti della loro famiglia. Sono convinti, per esempio, che il nonno sia morto a Verdun e non è assolutamente vero. Probabilmente ha partecipato alla battaglia della Somme, per esempio. E succede perfino che su alcune medaglie che vengono date a certi soldati c'è scritto Verdun, mentre per esempio queste persone molto probabilmente hanno partecipato alla battaglia della Somme. Quindi questo per dire l'importanza che è stata cristallizzata sulla città di Verdun, mentre la battaglia della Somme è sparita dalla memoria francese. Allora, mentre è molto viva per esempio dal canto britannico, ma dal canto francese è la città di Verdun qui prédomine. Alors pour le centenaire, il y a des nouveaux musées qui ont été créés, ouverts. À Thiepval, on a un musée, celui-ci, avec notamment une fresque, donc une bande dessinée en fait, qui évoque la bataille de la Somme. On a le centre Monash qui a ouvert à Villers-Bretonneux, un centre australien. Alors l'Australie dépense des millions dans notre secteur pour pouvoir accueillir leurs visiteurs. Le centre Monash, par exemple, a coûté 100 millions de dollars australiens. Allora, naturalmente in occasione del centenario sono stati costruiti e aperti nuovi musei, come quello che avete visto prima sulla slide, con un affresco o per meglio dire con un fumetto che racconta la battaglia della Somme. È stato aperto anche un museo a Monash e un centro australiano e bisogna dire che gli australiani spendono somme ingenti per poter accogliere i loro visitatori. Et puis on a dû aménager les sites avec notamment des nouvelles infrastructures au niveau des routes, faire des parkings et puis faire toute une signalétique, notamment en anglais. On a tellement de visiteurs britanniques qu'on est obligé de traduire nos panneaux, hein, et donc voilà, notamment des panneaux de garder la droite, voilà, pour éviter les problèmes sur les routes. Allora, sono stati anche riorganizzati tantissimi siti con la necessità naturalmente di fare nuove infrastrutture come strade per esempio, parcheggi eccetera e si è dovuto anche rivedere tutta la segnaletica stradale che è stata tradotta naturalmente in inglese perché la maggior parte dei visitatori sono inglesi e in particolare il pannello dicendo guidate a destra. Et puis donc évidemment ces 4 années de centenaire ont été marquées par les commémorations officielles, donc qui étaient des moments de recueillement hein, en présence des élus et puis des représentants des différents pays, et notamment la cérémonie à Thiepval en 2016 où on voit la photo avec le président Hollande, David Cameron, Premier ministre britannique, et puis les membres de la famille royale. Quindi naturalmente durante il centenario sono state celebrate moltissime cerimonie ufficiali con naturalmente gli eletti ma anche i rappresentanti di paesi stranieri. Per esempio vedete la foto che è stata scattata nel 2016 con il presidente Hollande, che era presidente dell'epoca, e con il primo ministro britannico et la famiglia reale. Et puis là, dernièrement, il y a tout juste un mois, donc le 8 août, hein, c'était les cérémonies de la bataille d'Amiens, pareil, en présence notamment du prince William. Donc la bataille d'Amiens hein, qui marque vraiment la fin de l'avancée allemande sur le front de l'Ouest. Et puis le 8 août est considéré comme le jour de deuil de l'armée allemande. Dunque, anche ultimamente ha avuto luogo una commemorazione l'8 di agosto, quindi abbastanza recentemente, che ha commemorato la battaglia di Amiens in presenza del principe William. Questa data dell'8 agosto è molto importante perché segna veramente la fine dell'avanzata tedesca sul fronte dell'Est ed è considerata anche una grande giornata di lutto invece per i tedeschi.
Alors pour terminer, donc, les Britanniques ont vraiment un devoir de mémoire qui est très très important et très différent de nous Français. J'ai l'exemple, hein, le mois dernier, on a 2 sœurs australiennes qui sont arrivées au musée. Ils venaient directement de l'aéroport de Paris. Ils allaient mettre des fleurs sur la tombe de leur grand-oncle dans un cimetière dans le secteur. Et le taxi les ramenait directement à l'aéroport. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'aller-retour d'Australie pour venir mettre des fleurs. 2 sœurs? 2 sœurs. Allora, per concludere, direi che i britannici coltivano un dovere di memoria molto molto profondo e molto diverso dal dovere di memoria concepito dai francesi. Vi racconto un fatto che lo dimostra. Per esempio, ultimamente 2 sorelle, 2 signore australiane, sono venute dall'Australia per portare dei fiori sulla tomba del prozio, e sono venute dunque dall'aeroporto di Parigi e sono ripartite immediatamente all'aeroporto di Parigi. Quindi significa che hanno fatto questo lunghissimo viaggio solo per questo gesto simbolico. Alors, nous dans la Somme, on est donc tributaires des Britanniques. Et d'ailleurs, si ils n'avaient pas commencé à venir dans les années 20, on n'aurait pas eu ces monuments, on n'aurait pas eu les musées à l'heure actuelle. Parce que côté français, je vous rappelle, on a tout misé sur Verdun. Nous, à Albert, on a un musée qui est mémoriel, qui touche vraiment la mémoire grâce aux nombreux dons des familles. Et puis, on a aussi dans notre secteur 3 axes importants, hein. La mémoire, évidemment, avec les sites, il ne faut pas oublier, les cimetières. Il y a tout le volet éducatif avec les musées. Et puis, il y a tout ce qui est, je vais appeler mémoire vivante, avec les spectacles, les sons et lumières qui sont faits aux alentours et les cérémonies qui permettent vraiment de vivre l'histoire différemment. Dunque devo dire che nella provincia della Somme dipendiamo moltissimo dai britannici. Senza di loro non avremmo mai avuto tutti questi musei, perché come l'ho spiegato prima tutto è stato concentrato sulla battaglia di Verdun. Naturalmente il nostro museo è un museo di memoria che contiene e conserva donazioni delle famiglie ed è organizzato su 3, si articola su 3 punti principali: la memoria del museo e dei cimiteri, la dimensione didattica, e anche puntiamo molto sulla memoria viva, cioè facciamo cerimonie ma cerchiamo anche di fare vivere la storia attraverso spettacoli, teatri, eccetera. Quindi dare una dimensione viva a questo ricordo. Donc le but, hein, de toute façon, c'est la même chose chez vous, hein, c'est de continuer à faire vivre donc cette mémoire, hein, essayer de faire passer le message de paix par tous les moyens. Et puis nous, en plus, ce qu'on aimerait bien dans le nord de la France, c'est donc de pouvoir synchroniser tous les sites qu'on a, hein, avec le Nord, le Pas-de-Calais, et puis avec l'Euro-région, hein, on est limitrophe avec la Belgique, et notamment hein, avec tous les sites autour de Ypres. Autour de Ypres. Naturalmente il nostro obiettivo è esattamente quello che coltivate anche voi, cioè che consiste a continuare a fare vivere questa memoria, a trasmettere questi messaggi importantissimi con tutti i mezzi di cui possiamo disporre. E un altro nostro progetto consiste a sincronizzare, a integrare tutta una rete di questi siti nel nord della Francia, ma anche collegati appunto con tutti i paesi limitrofi, come per esempio il Belgio e in particolare la città di Ypres. Okay. Vi prego di accomodarvi perché diamo inizio alla seconda parte della sessione di questa giornata di incontro, di questo convegno nazionale. Un attimo ancora di pazienza, vediamo che tutti si siano posizionati, anche la cinepresa. Ecco, lascio la parola all'assessore Uliana per introdurre la seconda parte. Buon ascolto.
per chiamare al tavolo dei relatori il dottor Giuseppe Masetti, direttore Istituto della Resistenza di Ravenna. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie dell'invito agli amministratori di Vittorio Veneto, agli organizzatori del convegno per aver considerato utile in questo contesto così qualificato un caso di studio piccolo e marginale come è la nostra piccola realtà. E per sciogliere un po' il sottotitolo affidato, potrei dire che identità, territorio e didattica sta tutto nella sintesi, dall'analisi della battaglia all'attenzione al territorio. Come si diceva questa mattina, è un percorso che ognuno si costruisce spesso in base al patrimonio da cui parte, identitario e materiale, e nel tempo in cui viene costruito il sito museale. Il nome vero del museo, per esteso, di cui mi sono occupato in passato, è il Museo della Battaglia del Senio di Alfonsine, in provincia di Ravenna, che è uno dei numerosi siti memoriali della linea gotica. Dicevo, uno dei tanti piccoli musei della linea gotica occidentale, quella più prossima al versante adriatico, teatro di grandi, sofferte, lentissime manovre militari e di prolungati scontri fra l'autunno del 44 e la primavera del 45, per esattamente 6 mesi di guerra che arrivano alla fine di aprile, a pochi giorni dalla fine del conflitto. La sua mission sarebbe quella di raccontare la cosiddetta spallata finale della campagna d'Italia e, diciamo, semplificando banalmente, sarebbe un po' l'analogo di Vittorio Veneto nel conflitto successivo, ma già questo ambito è un quadro che risulta essere una vicenda molto complessa e affollata per essere rappresentata da un piccolo museo di storia locale. Perciò il rapporto fra un evento circoscritto ad un territorio men che regionale, il bacino di un fiume lungo 90 chilometri, e il grande dispiegamento di eserciti che risalgono la penisola decidendone le sorti, nel museo ha dovuto drasticamente selezionare solo pochi nuclei tematici, figli conseguenti del periodo e del dibattito che lo hanno generato, come accade un po' per tutti i musei di storia, semplificando in 2 sezioni il proprio percorso di visita: la guerra dei grandi eserciti e la presenza degli alleati in Romagna e il movimento di liberazione che si sviluppa in quei luoghi. Così ai 3 ambiti tematici, identità, territorio e didattica, che il convegno di oggi ci chiede di indagare, mi sentirei di aggiungere, per una più completa rappresentazione, anche il contesto politico e l'ambiente umano, diciamo pure l'universo mentale che ha prodotto quella memoria collettiva da elaborare e da portare in scena nel museo, cosa che nel finale del secondo conflitto mondiale si complica maledettamente a causa della lotta tra fascismo e antifascismo. Il Museo della Battaglia del Senio risale infatti agli inizi degli anni '80, con un imprinting fortemente segnato da un fatto d'armi, ma affidato poi a sensibilità più complesse come i nuovi concetti di territorio, matrice culturale, e ha via via sviluppato una propria narrazione sul versante ambientale e civile, stimolando suggestioni interdisciplinari più che documentazioni esaustive sugli aspetti militari che lo avevano generato.
Più che di una battaglia in senso tradizionale, quella lungo il Senio fu la ripresa dell'offensiva alleata su larga scala, pressoché in tutta l'Emilia-Romagna, fino al Po, ma però con tempi e modalità diversi a seconda dei luoghi. La battaglia vera si risolse in un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi mai visti prima, con un immenso potenziale distruttivo che ha azzerato interi paesi ancora abitati, fino a comprendere l'uso sperimentale del napalm, sapete, il gel incendiario al fosforo, ma in realtà la base narrativa che scegliemmo per lo sviluppo del museo, che non disponeva al momento della nascita di un proprio patrimonio, è data dalla lunga confidenza di questi territori con la guerra, da un prima e da un dopo che hanno profondamente cambiato queste comunità culturalmente ed economicamente. Queste sono le scene di una battaglia lungo il fiume e questo è l'impatto devastante, taglio degli argini, ponti costruiti rapidamente, grandi mezzi, presenza anche di truppe italiane dall'altra parte. Questo è il cappellano militare del battaglione Lupo della 10ª MAS che passò 3 mesi sugli argini del Senio. La memoria sul campo era ben più complessa di quegli ultimi fotogrammi di guerra e, come ebbe a dire Massimo Legnani, accanto allo scontro degli eserciti c'era la rievocazione orgogliosa di un'originalità regionale imperniata sulla compenetrazione di guerriglia e di mobilitazione sociale. C'era la guerra e c'era la guerriglia e c'era la gente dei piccoli paesi che non voleva sfollare e rimaneva sul territorio anche durante le operazioni. Questi erano i 3 livelli da ricomporre per giungere veramente ad una narrazione completa, esaustiva, nella quale la comunità, a distanza di 40 anni, da quegli eventi si potesse ancora riconoscere. E descrivere quel tempo raccogliendo reperti, ascoltando storie minimali, prestando attenzione alla cultura materiale di quegli ambienti, è stato a lungo il campo di lavoro di questo piccolo museo, sorto in un piccolo paese agricolo, del tutto privo di tradizioni e di istituzioni culturali. Poi c'è anche un motivo più fondamentale per cui le battaglie più significative si collocano in particolari contesti fisici, e nel nostro caso gli storici dell'ambiente qui possono parlare di battaglia dei fiumi padani, cioè di quei brevi corsi d'acqua che scendono dal tratto argilloso dell'Appennino e scorrono a fatica verso nord per confluire ogni 10 km nel Grande Po. I nostri sono spesso fiumi pensili, cioè con l'alveo più alto rispetto al piano di campagna. I bolognesi, guardando a questi territori, dicevano sono le terre dove gli uccelli volano più bassi dei pesci, per dare l'idea della particolarità di questa zona in cui i corsi d'acqua vengono sopraelevati sul piano di campagna. Questa rete di fiumi dal corso parallelo costituiva però una naturale cerniera fra la collina appenninica e le valli di Comacchio, che all'epoca avevano un'estensione più che doppia rispetto all'attuale. L'esercito alleato che risaliva verso nord e si preparava a dilagare nella pianura padana diretto a Bologna si imbatteva perpendicolarmente contro questi modesti corsi d'acqua, contenuti però all'interno di argini alti fino a 10-12 metri, e i punti di intersezione tra i fiumi e le grandi arterie stradali, la via Emilia, l'Adriatica, la San Vitale, si trasformarono per forza in luoghi di scontro ove l'abbondanza di bombe doveva restringere il numero delle perdite umane. In realtà le vite risparmiate tra i soldati furono ampiamente surrogate dalle vittime civili conseguenti a questi assalti, e la provincia di Ravenna, con oltre 5.300 caduti fra i civili, rimase teatro di operazioni per un tempo troppo lungo. È una guerra che libera e distrugge al tempo stesso, dove i liberatori sono attesi a lungo, poco festeggiati e più spesso criticati all'arrivo dalle popolazioni locali,
con cui instaurano rapporti a volte tesi, a volte di gratitudine, a seconda delle varie nazionalità rappresentate. Perché in fondo nella memoria soggettiva l'immagine conservata della guerra è quella dell'ultimo soldato che ti è passato per casa. A fianco di questa grande storia ve n'era dunque un'altra parallela, legata al diffuso movimento di resistenza cresciuto in quei luoghi, teoricamente impossibili per la guerriglia in pianura, ma resi utili dall'adesione popolare al movimento partigiano. Sono scene di militari, di partigiani e di civili che sfollano. Una pagina illuminante del romanzo storico di Renata Viganò ambientato da queste parti descrive la presa d'atto dei partigiani al momento del proclama di Alexander, il 13 novembre 1944, che li abbandonava al proprio destino invernale, rinviando tutte le operazioni alla primavera successiva. E mentre il capo partigiano del luogo impreca contro quella che considera una sorta di ingrato tradimento, Agnese, la popolana staffetta, commentava: «Com'è che si chiama questo generale inglese? Alexander? Non sapevo nemmeno che esistesse, tanto per quello che ci ha aiutato fino ad ora». Come dire, capite questa distanza, queste due visioni del mondo molto difficili da conciliare. Alfonsine credo sia forse l'unico paese in Italia con una doppia decorazione, una medaglia d'argento al valor militare e una seconda medaglia d'argento al merito civile. Quando il Museo del Segno nacque nel 1981 si trovò di fronte non tanto a una memoria divisa, ma a una difficile ricomposizione di memorie parziali, quella partigiana popolare con una forte connotazione politica e quella relativa ai vari reparti dell'8ª Armata britannica, composta da soldati provenienti da 5 continenti diversi, che pure avevano lasciato sul campo migliaia di caduti. Ognuno di questi corpi di spedizione aveva lasciato un ricordo diverso nei paesini lungo il Segno, che erano stati raggiunti e liberati di volta in volta da soldati britannici, indiani, Gurkha, polacchi, neozelandesi, canadesi. Ho conosciuto una signora di Maori dall'altra parte del mondo che si chiamava Senio di nome perché suo fratello era stato ferito lungo il Segno e nella tradizione Maori, che sostituisce la memorialistica, la tradizione orale passa attraverso l'uso assegnato ai nomi e quindi chiamarsi Senio in Nuova Zelanda è un titolo che ci rende ancora orgogliosi oggi. A metà degli anni 70, quando a sinistra nacque l'idea di democratizzare l'esercito, fra tutti questo contesto multietnico, Alfonsine aveva avuto il privilegio di essere stata liberata da soldati italiani, quella della divisione Cremona, zeppa di ex partigiani toscani e umbri, smobilitati dopo la liberazione delle loro città dell'Italia centrale, e arruolatisi volontariamente fra le truppe regolari per un appello lanciato dal Partito Comunista di allora. Però, insieme ai soldati di complemento e agli ufficiali sabaudi, è pur vero che quella divisione aveva portato ai maggiori successi campali del nuovo esercito italiano nella guerra che fu detta di liberazione. A metà degli anni 70, quando a sinistra nacque l'idea di democratizzare l'esercito italiano, recuperare e celebrare quell'epopea del Cremona che aveva combattuto fianco a fianco coi partigiani e con molti di loro al proprio interno, parve ai più un'idea vincente da promuovere proprio a pochi chilometri dal sacrario del Cremona, nel comune di Ravenna, ove lo stesso generale Primieri, deceduto poche settimane prima dell'inaugurazione del museo, aveva predisposto la propria sepoltura. Così il Museo del Segno nasceva da Alfonsine con risorse prevalentemente locali, sotto gli auspici dei 9 comuni, un contributo della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito.
Ma se la guerra degli alleati poteva essere mostrata da una puntuale cartografia, tramite una ricca memorialistica e una buona saggistica, da un'ampia copertura di immagini filmiche e fotografiche, la guerriglia clandestina dei partigiani era una memoria diffusa quanto difficile da rappresentare nel museo. Il rischio di impastare gli intenti celebrativi con il ricordo retorico di una generazione di ventenni volontari affidato ad armi, uniforme, medaglie, era presente in tutti noi, in tutto il gruppo di lavoro, e cercammo di guardare altrove. Per i primi tempi si trattò di ascoltare la gente comune che si affacciava, di raccogliere storie significative, di carpire da loro dei quadri illuminanti per descrivere i mesi della guerra vissuta in prima linea, ma mentre il racconto dei soldati era più lineare e prevedibile, invece la paura, l'indigenza, l'isolamento, la precarietà quotidiana del tempo di guerra veniva fuori, così come gli espedienti per sopravvivere e nascondersi tra i racconti degli anziani, spesso inconsapevoli testimoni della più difficile delle rappresentazioni. Roberto Battaglia ha scritto che il partigiano è colui che combatte nei luoghi dove è nato e cresciuto. L'ambiente naturale umano diventava la sua difesa. I ripostigli dove sa nascondere le armi e la stampa clandestina, i rifugi scavati sottoterra in aperta campagna per sfuggire ai rastrellamenti, i piccoli messaggi nascosti all'interno dei gomitili di lana e portati dalle staffette in bicicletta, così come i chiodi a 3 punte per fermare i convogli tedeschi in transito lungo l'Adriatica, erano le armi povere di quella battaglia. I saperi contadini, le astuzie dei bracconieri e dei vallaroli erano parte di un racconto altrettanto importante, anche perché i civili rimanevano quasi sempre esclusi o ai margini di quella narrazione. Invece la guerra era passata per tutte le loro case, aveva fatto vittime a tutti i crocicchi di campagna, aveva lasciato senza tetto migliaia di abitanti e infine aveva disseminato con migliaia di mine i loro campi, causando vittime innocenti fino a metà degli anni 50. Il museo, che racconta per immagini e oggetti, ha messo allora di fronte i poveri manufatti di legno con gli imponenti accatastamenti di munizioni alleate, gli abiti e le buffetterie riciclate nel dopoguerra, con le tante uniformi ammassate e dismesse, come risultarono spesso in quegli ultimi mesi di guerra. Per di più in campagna non si butta mai via niente e fortunatamente molti reperti avevano intrapreso sulle aie e nei magazzini la seconda vita delle cose. Quando una famiglia contadina vede esposto al museo un oggetto che ha sempre utilizzato come oggetto da lavoro, il rapporto di identità si salda e si impreziosisce naturalmente. A completare i segni di quel tempo, fortunatamente la guerra lasciava anche tante dotazioni metalliche riutilizzabili intorno a casa, laddove la patria si era presa i cancelli e le pentole di rame per far fronte alle inique sanzioni del 1936. Terminati gli scontri, rimasero qui sui campi le grelle traforate antifango per nuove recinzioni, dei cingolati ancora funzionanti da impiegare come trattori nei campi, le baracche in legno per i senza tetto, ma anche le scatolette del cibo a lunga conservazione, i nuovi medicinali, gli indumenti dei soldati, le loro sigarette, i dischi di jazz, ad accompagnare il desiderio di rinnovamento e di uscire dal coprifuoco. Il Museo della Battaglia divenne così molto attento ai fenomeni di civilizzazione prodotti dall'incontro prolungato con soldati di culture, di consuetudini, lingue e religioni diverse, e alla lettura dei segni lasciati dalla guerra in un territorio devastato ma velocemente ricostruito, che non lascia più intravedere alcuna traccia di quei giorni, se non i bunker sulla costa e i cimiteri militari alleati italiane o qualche vecchio muro sbrecciato dall'esplosione delle granate che tante vittime hanno mietuto fra civili e sfollati.
Gli obiettivi didattici che ne conseguono rientrano dunque in una lettura molto più ampia e più laica della vicenda bellica, che non consacra più solo armi, uniforme ed elmetti, ma li rende visioni di quel tempo, spiegandone tuttavia gli usi fatti, la possibile fruizione di riuso e la modernità di alcune soluzioni tecniche. L'ampia copertura iconografica lasciata dagli alleati e dai fotoamatori che nell'immediato dopoguerra coprirono bene lo stato di devastazione nel quale erano ridotti molti dei nostri paesi lungo il Segno, dove si discusse a lungo se era il caso di ricostruirli o di abbandonarli per sempre tra le rovine, dopo che le operazioni belliche li avevano blasted off the map, come chiamò un giornale inglese, cancellati dalla carta geografica. Oggi molto è stato affidato alla cartografia storica, che conferma e localizza gli eventi come massimo antidoto contro la retorica delle narrazioni, secondo la definizione della scuola di Erodoto. L'identità visiva di queste collezioni, cresciute nel tempo e ospitate in un edificio moderno, poco funzionale all'allestimento ideale, è affidata nel prato antistante al museo a un troncone di Ponte Bailey, usato dai britannici in numerosi casi di attraversamento dei fiumi romagnoli, come simbolo del rapporto forte fra guerra e territorio, fra natura e tecnologia militare, rimasto in uso fino ad oggi per la semplicità di montaggio e la resistente portata di carico. Il museo, nato nel 1981 in epoca pre-digitale, ha subito recentemente un profondo restyling con postazioni multimediali, messaggi sonori, arricchito da una stanza immersiva che riproduce le sensazioni del rifugio antiaereo e tenta di dare corpo alla paura che dominò in quei giorni. Per una sorta di damnatio memorie è rimasta ancora fuori una terza sezione necessaria da dedicare all'occupazione tedesca e al tempo della Repubblica Sociale. Oggi credo che i tempi siano maturi anche per affrontare tali argomenti fuori da schemi preconcetti e di ripulsi ideologica, per essere veramente attori di pace. La guerra del Novecento, dunque, come categoria, come forza distruttiva, ma anche come potenti acceleratori di tecnologie e culture che dialogano e raccontano il territorio e la sua storia. In fondo, la cifra di modernità dei conflitti resta pur sempre il coinvolgimento e la vulnerabilità delle popolazioni civili, delle cui condizioni, in caso di guerra, occorrerebbe rendersi conto molto bene, pienamente, prima di vederle come invasori o clandestini. Grazie. Allora, ringraziamo il dottor Giuseppe Masetti e adesso chiamiamo la dottoressa Anna Pisetti, conservatore per i servizi educativi del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto. Bene, buongiorno. Come avete sentito dalla presentazione, all'interno del museo mi occupo principalmente dei servizi educativi. Oggi però non vi parlerò delle attività del museo, ma di un progetto sul quale il museo è impegnato ormai da 9 anni e come vedete dal titolo è un progetto di rete, la Rete Trentino Grande Guerra, ed è uno dei progetti sui quali il museo ha lavorato maggiormente negli ultimi anni e spero di potervi dare alcuni elementi che stimolino una riflessione anche su qual è oggi il ruolo dei musei storici. Penso ne riparlerà forse anche dopo Mauro Passarino, o comunque ne abbiamo già sentito parlare questa mattina,
Inoltre, con l'avvicinarsi della conclusione del centenario, la tentazione mia un po' era anche quella di farne una sorta di bilancio. Oggi alla fine la relazione giustamente ha preso un'altra piega. Il mio obiettivo è quello di illustrarvi un po' come è nata questa rete, qual è il contesto e quali sono le motivazioni, ma anche come abbiamo lavorato in questi anni e soprattutto presentarvi alcuni progetti. Quindi senza l'ambizione di trarre delle conclusioni o delle considerazioni definitive, però tenendo presente che, lo dicevamo anche prima confrontandoci mentre pranzavamo insieme, ci troviamo di fronte comunque a una scadenza che è quella della conclusione degli anniversari della Prima Guerra Mondiale ed inevitabilmente dovremo anche riflettere su cosa è stato prodotto e cosa rimarrà di questi anni di grande attività. E il contesto nel quale nasce la rete è un contesto per certi aspetti molto simile a quello nel quale siamo noi oggi. Il Trentino è un territorio che è stato profondamente segnato dalla Prima Guerra Mondiale, in cui la memoria collettiva ha sempre concentrato una particolare attenzione su questa vicenda, quindi diciamo che è una sicuramente delle vicende che maggiormente vengono ricordate e in vario modo, ma è viva non solo nella memoria collettiva, è viva anche nel paesaggio. Parliamo di un patrimonio estremamente vasto. Il fronte italo-austriaco ha attraversato il Trentino in maniera ininterrotta dal 15 al 18, il nostro territorio dallo Stelvio alla Marmolada, attraversando le montagne ma anche le vallate, lasciando dietro di sé segni oggi ancora molto visibili, trincee, forti, quindi tutto un sistema di manufatti militari ma anche cimiteri, luoghi della memoria, monumenti e sacrari. Sulla base di questa grande ricchezza di testimonianze sono nati molti musei, dei quali poi parlerò, ma anche archivi privati, familiari, una ricca serie di documenti fotografici, autobiografici che chiaramente nel corso degli anni hanno permesso di sviluppare molte iniziative come ricerche, mostre e quindi tutto un grande fermento di iniziative che soprattutto a partire, diciamo, possiamo dire dalla fine degli anni 90, primi anni 2000, si è intensificato in maniera sempre più evidente. Non è solo cresciuto diciamo, il clima o il numero delle iniziative, degli eventi, delle mostre, ma parallelamente si è anche registrato un aumento notevole degli interventi di restauro o di pulizia, sia da parte dell'ente pubblico, la provincia in primis, le amministrazioni locali, ma anche i volontari. A novembre, ne parlavamo prima, come museo organizzeremo proprio un convegno che focalizzerà l'attenzione sul ruolo dei volontari all'interno dei lavori di ripristino dei siti storici, anche qui volutamente in un'ottica però non di bilancio ma di rilancio, quindi cosa succederà dopo il 18. Ecco, in questo clima di grande, come capite, animazione, nel 2009 ci siamo chiesti se non valesse la pena provare ad organizzare una sorta di sistema che riunisse un po' tutte queste iniziative. Quindi nel 2009 il Museo della Guerra, con il sostegno della provincia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento Rovereto, ha dato il via a questo progetto che si presenta come un sistema territoriale. Noi usiamo il termine rete, ma lo ripeterò più volte, parliamo di una rete informale, non ci siamo mai dotati di un sistema formalizzato di adesione, proprio perché soprattutto nella prima fase, ecco, noi non avevamo usato o in maniera un po' così interna l'idea di processo partecipativo, ma l'idea era quella, quindi di lasciare una libertà di adesione. L'obiettivo era unire soggetti molto diversi fra loro, associazioni, musei, istituzioni pubbliche e private, quindi capite che creare un sistema in cui entri la soprintendenza, così come l'associazione alpini di paese, richiedeva uno sforzo e anche un'ambizione forse anche un po' sfrontata, ma l'obiettivo era unire questi soggetti
partendo dal fatto che tutti questi soggetti si occupavano di, a titolo diverso, studio, tutela, valorizzazione del patrimonio della Prima Guerra Mondiale. L'obiettivo dichiarato, come vedete, era quello di potenziare l'offerta culturale, migliorare la visibilità. Molti di questi soggetti, come potete capire, nell'ottica quindi di lavorare insieme, crescere insieme, quindi lavorando sui progetti, cercando di conservare l'autonomia di ognuno senza voler snaturare l'identità dei soggetti, quindi senza la pretesa di cambiare gli altri, ma nei limiti del possibile esaltare le specificità di ognuno. All'interno appunto della rete dei musei della Grande Guerra in Trentino, poi ragioneremo un po' sulle risorse, il museo ha mantenuto un ruolo di coordinamento, di segreteria, cosa che, come già potete intuire, ha implicato anche un notevole impegno umano, prima ancora che economico, su una struttura piuttosto piccola come la nostra. E vi dicevo, abbiamo lavorato per progetti divisi più o meno diciamo in questi 4 ambiti: mostre, ricerche, comunicazione, formazione e attività rivolte alle scuole e alle famiglie. Per quanto riguarda il primo ambito, il progetto più impegnativo è stato sicuramente il progetto Paesaggi di Guerra. Diciamo, è stato il primo grande progetto e quello nel quale siamo riusciti a coinvolgere un numero maggiore di soggetti. Poi, e ci arrivo subito, in realtà abbiamo capito che il nucleo sul quale conveniva lavorare in maniera un po' più precisa era quello dei musei della rete. Questo primo progetto però ha coinvolto amministrazioni locali, biblioteche, singoli ricercatori, enti locali, ha portato alla realizzazione di 13 mostre fotografiche che sono state più volte replicate in 28 sedi, un catalogo, un filmato, mostre fotografiche che testimoniavano il paesaggio del Trentino al termine della guerra. Era un tema che interessava tutti, che riusciva a coinvolgere soggetti appunto diversi, ma anche territori diversi. 13 mostre fotografiche perché ogni singola mostra era dedicata a un territorio, la Valle di Sole, l'Alto Garda, la Vallagarina e così via. È una mostra che siamo riusciti a realizzare grazie ad un finanziamento della Cassa di risparmio di Trento Rovereto, ma qui abbiamo subito introdotto un principio su cui poi tornerò, vale a dire la ricerca di finanziamenti in sede locale. Quindi ogni territorio ha cercato nel proprio ambito delle risorse che servivano a rendere sostenibile l'iniziativa, oltre poi a mettere a disposizione forza intellettuale, quindi ricercatori, le ricerche svolte negli anni precedenti, quindi in qualche modo si è riuscito anche a dare visibilità magari a lavori e a ricerche che erano già state svolte in passato ma che non avevano avuto un dovuto riconoscimento. Nell'ambito delle mostre e ricerche cito velocemente gli altri progetti. All'interno della rete si è avviata una ricerca di documenti relativi ai profughi che poi ha avuto uno sviluppo autonomo. Abbiamo realizzato alcune video interviste ad alcuni recuperanti e poi appunto il progetto sui volontari ai quali accennavo prima che ci vedrà impegnati a novembre, ma già in questi mesi stiamo raccogliendo questionari, stiamo cercando di fare un censimento, delle interviste e così via. Nell'ambito della comunicazione il progetto più importante è stato quello del sito Trentino Grande Guerra. Sono passati 9 anni, molte cose sono cambiate all'interno della rete, compreso il sito. Il sito era nato con il primo obiettivo, diciamo, era quello di restituire i lavori, rendere più conosciuti, diciamo, i lavori svolti dalla soprintendenza allora ai beni architettonici, quindi l'ambito era quello del restauro dei forti. Nasce quindi come un sito di informazione, ma poi nel corso di questi anni subisce una metamorfosi. Nel 2014 Trentino Marketing, che è l'ente provinciale per il turismo, ha identificato in questo il sito che avrebbe potuto corrispondere anche alle esigenze turistiche. Quindi si è conservata la parte storica e con anche qui, in questo caso, il sostegno economico di Trentino Marketing, che
fortunatamente, anziché fare un nuovo sito, ha deciso di tenere questo. Abbiamo fatto un restyling, un cambio di layout grafico, abbiamo aggiunto una sezione turistica, ma siamo riusciti a mantenere quello che avevamo fatto fino a quel momento. Nel campo della comunicazione, appunto, abbiamo avviato collaborazioni con le APT d'ambito, con Trentino Sviluppo. Il fatto di muoversi come sistema ci ha permesso anche di arrivare appunto a organismi come Trentino Marketing, che difficilmente è disposto o ha la possibilità di interagire con il singolo museo di valle. Abbiamo prodotto materiali dei quali poi vi parlerò. Abbiamo operato alcuni interventi nell'ambito della formazione sia all'interno dei musei ma anche sul personale turistico, momenti di incontro, di formazione con il personale degli uffici turistici, ma anche con guide alpine, accompagnatori territorio, perché è chiaro, sul nostro territorio turismo e grande guerra si traducono principalmente in escursioni sui luoghi, escursioni in montagna. Dell'ultima, diciamo, l'ultima sezione, quella delle proposte per scuole e famiglie, dirò qualcosa di più dopo. Quali sono le risorse e le modalità con le quali abbiamo lavorato? Allora vi dicevo, il coordinamento è del museo, il quale ha messo a disposizione quasi 2 persone in maniera non esclusiva, perché ripeto, nel mio caso per esempio io ho continuato ad occuparmi delle proposte educative, ma chiaramente in questi anni ho dedicato molto del mio tempo anche a questo progetto, però c'è stato un coinvolgimento di tutta la struttura, a partire dal direttore ai conservatori. Sul piano economico, come vedete, quella frase responsabilità di ciascuno nella ricerca delle risorse è un elemento che abbiamo introdotto anche nella carta di impegni che i musei della rete hanno firmato, in parte perché quando siamo partiti di per sé non avevamo un budget, non avevamo delle risorse. La Fondazione Caritor, vi dicevo, ha finanziato più di un progetto, ma sempre i singoli progetti. Alcune iniziative hanno avuto puntuali sostegni del Dipartimento della Cultura, Servizio Attività Culturali o l'Ufficio Stampa della provincia, e in alcuni progetti, soprattutto quelli più semplici, c'è stato un vero e proprio autofinanziamento dei vari soggetti. Per le risorse umane, appunto, vi ho già citato quelle messe a disposizione dal museo, ma ci sono anche quelle messe a disposizione dai singoli musei. Come vi dicevo, appunto, oggi vorrei cercare un po' di illustrarvi in modo particolare uno dei progetti, che è quello della creazione di una rete dei musei trentini, e poi illustrarvi alcuni dei progetti che abbiamo creato come rete. La rete dei musei nasce proprio contestualmente, sostanzialmente nel primo anno di attività della rete Trentino Grande Guerra. Attualmente i musei che ne fanno parte sono 18. Tra il 2011 e il 2014 abbiamo realizzato un'indagine conoscitiva, perché il primo punto era conoscerci meglio, capire anche come affrontare questo percorso, tenendo presente che all'interno della rete ci sono musei di valle e musei che quindi hanno, diciamo, un riferimento molto locale nella loro attività, e altri invece musei nazionali. Abbiamo prima sentito il Museo degli Alpini, musei che hanno una tradizione molto lunga come il Museo di Trento, il Museo di Rovereto, musei invece più piccoli, più recenti, musei con collezioni importanti. Ci differenzia la natura giuridica, fra noi ci sono musei pubblici, privati, fondazioni, associazioni, cioè di tutto, un museo militare, un museo comunale, quindi avevamo anche il problema poi operativamente di far collaborare soggetti così diversi. Non tutti sono dedicati in maniera esclusiva alla Prima Guerra Mondiale, ma tutti a titolo diverso se ne occupano. E come vedete dalla cartina, grosso modo sono distribuiti lungo quella che era la linea del fronte, quindi sui territori che maggiormente sono stati segnati dalla guerra, e nella città di Trento, dove, come il Museo degli Alpini, si concentrano alcune istituzioni importanti.
Negli anni questa rete è un po' cambiata, alcuni musei sono usciti, altri sono entrati, ma alcuni musei sono cambiati al loro interno, è cambiata la loro natura giuridica, sono cambiati gli allestimenti, sono cambiate le persone, quindi diciamo è stato un processo continuo. Le motivazioni che hanno spinto i musei a partecipare, anche quelle sono diverse. Non tutti i musei hanno aderito con lo stesso obiettivo, però abbiamo riscontrato che alcune cose erano condivise. Per esempio tutti, dal più piccolo al più grande, registravamo una carenza di strumenti comunicativi adeguati, tutti avevamo delle difficoltà sul piano degli standard espositivi, un problema fondamentale era quello delle competenze dei volontari che molto spesso lavorano in questi musei e quindi quello che abbiamo cercato di fare è provare a individuare queste differenze per però provare a differenziare anche la nostra offerta, evitare di appiattire tutti su un'unica idea di museo, caratterizzando il racconto che ogni museo fa, aiutando in questo anche i curatori dei singoli musei a diventare consapevoli della specificità del loro museo. Non ci siamo mai posti con l'idea di arrivare e spiegare al singolo curatore come avrebbe dovuto cambiare e l'idea era anche quella di crescere nella consapevolezza di far parte di un sistema culturale. L'obiettivo quindi era quello di evitare di stravolgere le identità di ciascuno e qui arrivo ad un punto delicatissimo, superando però non pochi ostacoli, per esempio superando l'idea di una competizione fra di noi, sostituendola laddove possibile invece con una visione di cooperazione. Ecco, devo dire che su questo l'esperienza che noi come museo abbiamo portato è l'esperienza del tavolo dei musei di Rovereto, dove per certi aspetti le cose erano più semplici, musei diversi. MART, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, un museo modernissimo nato nel 2001 con grandi ambizioni internazionali, un museo civico con una storia centenaria, il Museo della Guerra, la Campana dei Caduti. Ecco lì la competizione casomai era di altro tipo, raccontiamo storie diverse e come abbiamo fatto a cominciare a lavorare insieme, identificando anche lì un progetto. Lì siamo partiti dalle attività didattiche, ci siamo messi intorno ad un tavolo già agli inizi degli anni 2000, abbiamo detto bene, la maggior parte di noi ha una percentuale molto alta di pubblico scolastico, proviamo a lavorare per sviluppare un progetto di turismo scolastico. Quindi come Museo della Guerra siamo partiti da quell'esperienza e abbiamo provato a riportare alcuni spunti all'interno della rete dei musei. Velocemente passo in rassegna alcuni dei progetti che abbiamo realizzato sul piano della comunicazione, oltre al sito che per esempio ha dato la possibilità a molti di questi piccoli musei di avere una pagina internet. Molti di loro non avevano nessun sito, ma neanche uno spazio all'interno di altri siti, quindi qui hanno almeno avuto la loro pagina con gli orari di apertura e i contatti. Un altro dei primi prodotti è stato un depliant unico, ne trovate alcuni in fondo alla sala, poi ne ho altri in borsa. Anche qui operazione apparentemente banale, ma che ha richiesto un certo impegno, un unico depliant che racconta, che dà le informazioni base su tutti i 18 musei, con anche un piccolo stimolo per cui se uno va a visitare un museo poi ha un piccolo sconto sulla visita del museo successivo, in un'ottica appunto non di concorrenza ma di pubblicità reciproca. Ognuno di noi fa pubblicità ad altri 17 musei e ci sono 17 musei trentino che fanno pubblicità a noi. Uno dei grossi problemi era quello, per esempio, delle lingue straniere. Il singolo museo non avrebbe, ma neanche noi non avremmo mai potuto permetterci le traduzioni in tedesco e in inglese di tutti questi materiali. Dividendo la spesa siamo riusciti a fare prodotti anche in più lingue. Nel 2011 abbiamo realizzato una guida ai musei, un piccolo opuscolo, ma che anche qui permetteva di dare visibilità a musei che magari non avevano una pubblicazione che raccontasse la loro storia e, come vedete nella cartina in basso, qui abbiamo cercato di spingere su quello che per noi è uno dei focus, cioè l'idea che il museo non è un'isola ma è
un luogo inserito in un territorio. L'abbiamo appena sentito, il Museo di Alfonsine, il legame stretto che ha col territorio, la stessa cosa vale con noi, ed è uno dei temi sui quali abbiamo cercato di insistere. La specificità del Museo di Peio rispetto a quello di Caoria sta nel fatto che sono inseriti in due territori che, pur avendo vissuto una storia simile, ha una propria specificità. Nel 2014, con un nuovo progetto, abbiamo cercato di produrre, abbiamo continuato a produrre il Dépliant unico, ma anche qui lavorando con i musei che ne avevano bisogno, quindi non tutti, ma di volta in volta aggregando chi era interessato, quei musei che non avevano un proprio Dépliant l'hanno realizzato insieme a noi. Noi abbiamo dato una consulenza grafica, per cui tutti con la stessa linea, ma anche in alcuni casi un aiuto che poteva andare dal diamo una mano a stendere i testi, a selezionare la foto che funziona meglio e così via. E nello stesso anno abbiamo con alcuni di loro lavorato anche sugli strumenti informativi interni al museo. Molti di questi musei nascono da collezioni private e presentano una ricca serie di materiali, spesso privi di corredi informativi. Ecco, con alcuni di loro abbiamo realizzato pochi materiali, un pannello, 2, quindi piccole cose che però permettessero al visitatore di capire dove si trovava, qual era la storia di quel museo e la specificità. L'anno successivo abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti realizzando delle clip, quindi dei piccoli video da usare sui social, YouTube, si cominciavano ad avere i canali social, quindi potevamo cominciare ad utilizzarli ed era il risultato di un lavoro che avevamo avviato qualche anno prima, nel 2011, con una televisione locale. Lì è stata fondamentale l'ufficio stampa della provincia, il quale ha messo a disposizione energie e forze interne per realizzare una serie di puntate televisive, ogni puntata dedicata a un museo, ma anche alla storia del territorio, quindi la visita alle collezioni e un'escursione sempre in quest'ottica di museo e territorio. Per quanto riguarda invece le attività per famiglie, abbiamo cominciato abbastanza presto, anche partendo dalla constatazione che la maggior parte dei musei non aveva nessun servizio o materiale pensato per i più piccoli, salvo alcuni musei che avevano una propria sezione educativa, delle attività nel fine settimana, la maggior parte non aveva materiali. Abbiamo allora realizzato questo opuscolo, ne ho anche chi volesse, poi ne ho alcune copie che vi consegno volentieri, sulle tracce della Grande Guerra in Trentino, un opuscolo di una ventina di pagine con delle illustrazioni, qua ne avete alcuni esempi, e a partire da queste illustrazioni l'anno successivo abbiamo realizzato anche una breve animazione. Tutti questi materiali si trovano, sono consultabili sul sito Trentino Grande Guerra, quindi io mi ero portata anche il video, ma non ve lo mostro adesso perché è già tardi. E qui chiaramente si è trattato di introdurre un linguaggio adeguato ai bambini, linguaggio visivo, ma anche l'uso di un lessico, l'uso di immagini, di temi, che l'anno successivo si sono trasformate anche in alcune schede illustrate che i bambini trovano dentro ai musei. Ogni museo, ed è un'attività che continuiamo a fare, ogni anno a primavera, come dire, raccogliamo le prenotazioni, ogni museo paga le proprie copie, chiaramente stampandone migliaia di copie riusciamo ad avere dei prezzi modesti. E sono 2 schede, una racconta l'esperienza dei soldati in trincea, l'altro il tema della guerra bianca, la guerra in montagna. Sul fronte ci sono alcune brevi spiegazioni relative ad alcuni oggetti. Abbiamo scelto oggetti che sapevamo esserci in tutti i musei, le collezioni più o meno, come potete immaginare, si assomigliano. E sul retro c'è una breve spiegazione di cosa è stata la guerra in montagna, ma anche di cos'è la rete Trentino Grande Guerra, perché per noi è importante che anche i più piccoli capiscano la valenza di lavorare insieme, di condividere un percorso comune.
In questo caso la collaborazione è con un altro soggetto ancora, l'Accademia della Montagna del Trentino, la quale aveva nel 2012 manifestato l'interesse di creare una collana di libretti per bambini che stimolassero i bambini a camminare, a fare delle escursioni. Ci si avvicinava al centenario, l'idea che è emersa è stata quella di creare una decina di libretti, uno anche qui per ogni valle, nei quali presentare 4 itinerari a misura famiglia, quindi itinerari semplici, accessibili, con delle descrizioni, con delle brevi schede storiche, ma sempre anche qui con un richiamo al museo, sempre appunto in questa dinamica del museo come chiave di interpretazione per il territorio e di territorio come luogo che ti invita poi ad andare al museo come luogo nel quale comprendere ciò che si è visto. L'ultimo progetto, diciamo di quelli impegnativi che abbiamo realizzato, è un progetto che per la verità molti musei avevano sollecitato fin dall'inizio, ma è anche stato forse uno di quelli più faticosi, più impegnativi anche per noi, è stato il progetto di catalogazione del patrimonio dei musei. È un progetto che ha preso avvio nel 2015, sostenuto dalla provincia, con quindi una chiara collaborazione fra il Museo della Guerra, che ha messo a disposizione le competenze dei propri conservatori, la soprintendenza che ha vagliato il progetto, condiviso con noi le schede che sono state utilizzate. Parliamo di schede chiaramente semplificate rispetto alle schede proposte dai canoni dell'Istituto Centrale, però ecco, siamo partiti da quella scheda cercando di semplificarla in modo tale che anche i nostri musei potessero completarla e rispondeva, diciamo, oltre all'esigenza di conoscere il nostro patrimonio, quello di ognuno di noi, anche assolvere degli adempimenti amministrativi fondamentali, quali quelli relativi alla catalogazione delle armi. Poi eventualmente per chi volesse avere maggiori dettagli su questi progetti rimando o al sito o direttamente a noi. Mi avvio a chiudere facendo però un paio di considerazioni finali. Ho detto che non avrei fatto un bilancio, però forse alcuni, devo dire, ne parlavamo anche questa mattina venendo qui con Zadra. Fa un po' impressione vederli in fila, perché insomma 9 anni sono tanti, i progetti sono stati molti, è evidente che la rete si è trasformata, lo stesso Museo della Guerra è molto cambiato in questi anni, sicuramente siamo riusciti, diciamo, per quanto riguarda le luci di questo progetto, sicuramente siamo riusciti a ottenere dei risultati che da soli non avremmo mai ottenuto. Abbiamo oggi, rispetto a 9 anni fa, abbiamo più strumenti, sicuramente abbiamo fatto un piccolo passo avanti per quanto riguarda gli standard di qualità, ma soprattutto è aumentata la conoscenza reciproca e la consapevolezza del nostro ruolo. Alcune cose sono andate diversamente da come ci aspettavamo, alcune delle priorità magari sono slittate temporalmente in avanti perché le risorse non hanno permesso o perché invece delle occasioni ci hanno spinto a fare altre cose prima. Per quanto riguarda gli aspetti critici, perché appunto non nascondiamo che un processo così complesso ha comportato anche elementi di difficoltà, un primo elemento è il peso che all'interno del museo chiaramente questo processo ha rovesciato, nel senso che la nostra struttura in questi anni ha dedicato molte energie su questo progetto. E dall'altra parte il fatto di non aver creato una rete formale ci ha dato molta libertà d'azione, ci siamo sempre mossi con estrema flessibilità, però come abbiamo sentito prima ci ha costretto e ci costringe tuttora ogni volta a rinegoziare tutto all'interno e verso l'esterno, per cui ogni volta dobbiamo rilanciare nuovi progetti, motivare i volontari, motivare i curatori, trovare ogni volta delle risorse nuove. Allora è chiaro che in questo momento
quali possono essere le prospettive. Siamo alla fine del centenario, quindi alla fine di un momento di grande esposizione ma anche di grande impegno, a cui potrebbe seguire anche una fase di stanchezza, per alcuni la voglia magari di passare a fare altro, per alcuni volontari una stanchezza anche personale, quindi la voglia di passare la mano. Per quanto riguarda il Trentino siamo anche a fine legislatura, quindi in qualche modo si aprono una serie di incognite. Quello che sicuramente dicevamo anche prima, quello di cui siamo molto convinti è che abbiamo un patrimonio di esperienze e anche di investimenti che nessuno di noi è disposto a cedere, perché per quanto stanchi, per quanto probabilmente anche in certi casi schiacciati dalla burocrazia, dai vincoli, se non tutti, molti dei soggetti che fanno parte di questa rete sono consapevoli che tutto quello che abbiamo ottenuto deve proseguire, e questo ci spinge naturalmente a, dicevamo prima, rilanciare, quindi pensare nuovi progetti, nuove iniziative sulle quali appunto stiamo ragionando, pur in un orizzonte che chiaramente è diverso rispetto a 9 anni fa. E qui mi fermo. Grazie alla dottoressa Pisetti, e ora l'ultimo intervento di Mauro Passarin, direttore del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza. Grazie. Grazie. Allora, io invece qualche bilancio ho cominciato a farlo, ve ne parlavo proprio prima. Un po' perché, come ha detto adesso la collega Anna, soprattutto in questi ultimi mesi noi operatori che da anni, io forse qualche anno di più, in maniera così assidua ci siamo occupati della valorizzazione della memoria della Grande Guerra, siamo colti da una sorta di sindrome, da uno stato d'animo che aveva colto i soldati in trincea 100 anni fa. Cioè, non vedemo ora che finisse, ve lo dico in questo centenario. Almeno per me, insomma, è stato veramente, veramente impegnativo. A introdurre, mi ha dato uno spunto, a introdurre il mio, spero breve, ho promesso l'assessore intervento, mi ha dato uno spunto Anna, che è quello della rete, anche noi abbiamo fatto una rete importante, che in questi ultimi tempi ha avuto così un po' anche, in questo caso un po' di rilassamento, forse per la stanchezza degli operatori. Ecco, in molti casi si sono tentati progetti di rete e devo dire che in altrettanti, molti casi, sono mancati i pescatori, nel senso che gli interlocutori, quelli che dovevano tirare la rete, non c'erano o si sono dileguati perché evidentemente non avevano capacità e competenze tali per poter manovrare questa rete. Il bilancio che ho cominciato a fare è un bilancio per buona parte negativo e per una parte, però non meno importante, positivo. L'opportunità, ringrazio veramente l'assessore per aver organizzato questo incontro di confronto, di riflessione sui musei storici. Vi dicevo, la parte positiva è data proprio dal ruolo che hanno svolto i musei in questi anni. Anni in cui il gorgo del centenario della Grande Guerra ha inghiottito soprattutto nelle regioni del nord-est, quindi il Trentino, il Veneto e il Friuli,
ha inghiottito un'enorme quantità di iniziative che raccontavano di voler celebrare quella tragedia e che invece sono servite per lo più a celebrare se stesse. Oltre alle centinaia, veramente centinaia di mostre allestite in maniera devastante, un insulto alla guerra, fittizie ricostruzioni di battaglie, marce non competitive sui luoghi della Grande Guerra. Adesso guardate, proprio oggi è il caso, vi mostrerò un esempio, agriturismi in prima linea, lo ski tour dei forti, i weekend dei recuperanti, i motoraduni sui campi di battaglia, fino a una cosa terribile che ho visto un paio d'anni fa, e non vi dico dove, azioni di marketing della nostalgia. Ecco, sono stati anni dove decine di progetti vanamente enunciati sono ancora nel cassetto, fortunatamente aggiungo io, e lì probabilmente vi rimarranno per sempre, trasformati, mi è uscita questa cosa, in una sorta di caporetto delle buone intenzioni. Anni dove i luoghi della Grande Guerra, che hanno visto con tanto impegno, a partire dalla famosa legge del 2001, impegno di associazioni, di volontari nel recupero dei manufatti della Grande Guerra, noi viviamo il confine tra la provincia, come credo sia noto a tutti, tra la provincia di Vicenza e quella di Trento, è ancora oggi un luogo probabilmente dal punto di vista della densità dei manufatti che potrebbe essere, credo a livello europeo, insomma, considerato come uno dei territori storici più importanti del nostro continente. È l'unico posto dove la grande cintura fortificata delle Alpi, dei forti, i forti si confrontano in maniera pesante, quindi i forti della provincia di Vicenza con quelli che attualmente insistono nella provincia di Trento, che in gran parte con interventi importanti, imponenti anche dal punto di vista finanziario, quindi parliamo di milioni di euro, hanno visto interventi di recupero che li hanno valorizzati, che sono diventati in alcuni casi, in molti casi, dei veri e propri centri culturali. Però questi luoghi sono stati considerati molto spesso come degli elementi strumentali allo sviluppo di azioni che avevano evidentemente un sottofondo economico, e non hanno valutato le altrettanto notevoli dosi di rischio portate da forme di turismo invasivo e poco rispettoso. Proprio oggi, guardate, manco a farlo apposta, io da qualche tempo sto facendo una battaglia personale su quei posti che assieme agli amici trentini sono stati è stato uno dei luoghi che ha visto, anche dal punto di vista finanziario, un dispendio di energie notevole. Proprio oggi il giornale di Vicenza, guardate, in prima pagina, gallerie, intesa come la strada delle 52 gallerie, vandali in moto, che cioè, credo un insulto, come se uno entrasse con la mountain bike all'interno della Cappella Sistina, almeno per noi che sappiamo che cosa ha rappresentato la strada delle 52 gallerie, che ancora oggi, credo a nessuno sfugga, è riconosciuta essere come la più importante opera dell'ingegneria militare della Prima Guerra Mondiale. Guardate, è una notizia sconvolgente, ma che non arriva inaspettata. Adesso tutti si scandalizzano, ma vabbè, qui adesso 24, no, volevo solo leggervi il titolo giusto per darvi, ecco qua, con la moto da cross: non serve il turismo di massa ma quello di qualità, è una grave offesa alla memoria, eccetera eccetera. Ecco, allora questi sono luoghi dove oggi purtroppo, e potrei veramente citare decine di casi, il giornale di Vicenza di oggi, è facile constatare come spesso per
la ricerca di visibilità anche di una propria specificità territoriale, certe azioni di promozione del turismo, il cosiddetto turismo della memoria, un termine peraltro che a me non suona male. Il turismo dovrebbe evocare un divertimento, dovrebbe educare un passatempo, mentre la memoria dovrebbe indurre una riflessione, a un rispetto, a un'azione così appunto rispettosa del luogo dove... Quindi, però ci sono il turismo della memoria che provoca il ricorso a misure che concorrono a una banalizzazione del paesaggio storico e in molti casi stanno accelerando un processo di standardizzazione culturale. Questi anni che hanno visto anche una sorta di parossismo culturale che si è impossessato di editori improvvisati, di storici definiti sì storici ma che della professione di storico non hanno nulla, soprattutto, adesso lo dico con un assessore vicino, di amministratori del tutto e subito. Di questi anni mi sento di poter dire che il ruolo dei musei storici, qui comincio a virare, il ruolo dei musei storici è stato determinante e oggi ne abbiamo avuto degli esempi importantissimi. L'ultimo intervento, seppur con poco tempo e così parziale, di Anna, io conosco molto bene la realtà trentina, però credo apra che induca delle riflessioni importanti su come si può parlare di memoria della Grande Guerra in un ambito così importante come il Trentino, con intelligenza, con sensibilità, e nel caso dei musei storici con professionalità. E dicevo che questo ruolo è stato determinante nel far sì che questa ricorrenza abbia segnato un balzo in avanti sicuramente nello studio, sicuramente nella conoscenza, ma anche e soprattutto nella rappresentazione di quel conflitto. Dunque un ruolo di mediazione, quello dei musei storici, dove la loro responsabilità civile non è stata solo la celebrazione della memoria, ma la pratica della cultura della memoria, cioè quella cultura che è dotata di strumenti principalmente interpretativi del patrimonio materiale e immateriale della Grande Guerra. E la cosa, lo ricordava il dottor Zadra questa mattina, è stata in molti casi veramente così importante, nel senso che i nostri musei ci parlano, ci raccontano di guerra, di un elemento che ha bisogno di fortissima mediazione per essere raccontato e raccontato bene. E quindi uno dei bilanci che ho cominciato a fare è quello di chiedermi come hanno fatto i nostri musei, come ha fatto, per prendere un esempio importante, il Museo della Guerra di Rovereto, ad applicare una corretta metodologia della storia ad un evento, la guerra, in cui la pratica della violenza, soprattutto nella Prima Guerra Mondiale, ha raggiunto dei vertici di crudeltà che non sono mai stati toccati dalla storia dell'uomo. Come è stato possibile indagare per noi operatori culturali quel processo di adattamento di milioni di uomini il cui rapporto tra la vita e la morte risultava stravolto dagli avvenimenti di una guerra nella quale una inaudita violenza si è integrata con facilità sconcertante nella vita di ciascuno, fossero questi soldati o civili. Allora, secondo me, questo è stato possibile perché i nostri musei
hanno 9 anni per, pensate, nella vita professionale ciascuno di noi 9-10 anni, insomma, è un arco di tempo importante, perché questi musei hanno proposto delle classificazioni interpretative sull'esperienza della guerra, cioè una sorta di ricomposizione in un insieme coerente all'interno di un quadro che ha ricondotto una grandissima quantità di informazioni, le lettere, informazioni nelle lettere, i diari, i documenti, la cartografia, in un progetto di conoscenza, facendo un'analisi accurata del racconto storico, delle sue strutture retoriche, dell'uso delle fonti e soprattutto dei condizionamenti ideologici che sono intervenuti nella ricerca e nella scrittura. E questo è stato possibile solo attraverso l'uso sapiente della memoria. Dunque, trasmettere i contenuti di questa operazione di valorizzazione e interpretazione della memoria ha significato trasformare, pensate, uno dei punti di massima densità distruttiva, la guerra, in uno dei punti di massima densità collaborativa nella riflessione e nello studio dell'evento. Mai prima nella nostra lunga vita professionale io avevo collaborato con il Museo di Caporetto, il mio museo, con il Museo di Vittorio Veneto, con il Museo di Caporetto, con il Museo di Rovereto, con il Museo di Trento. Adesso vedremo qualche slide. Il Museo del Risorgimento sta esponendo a Trento, in qualche modo, in un caso sì, nell'altro un po' meno, di 2 mostre che sono allestite a Trento, dove ci sono peraltro fotografie e documenti del Museo di Rovereto, del Museo di Caporetto, e così, insomma, adesso per rimanere qui dentro. E questa cosa è stata affrontata dai più importanti istituti museali italiani, ma anche a livello europeo. Con Caporetto si colloquia, ci scambia informazioni, non dico mensilmente, ma insomma anche l'altro giorno, ecco, con Innsbruck, le tantissime ricerche che abbiamo fatto, che avete fatto al Kriegsarchiv di Vienna, rapporti che fino a qualche tempo fa, qualche anno fa, erano lontanamente immaginabili. Istituti museali che hanno peraltro organizzato laboratori di didattica della storia con nuove tendenze storiografiche. E questo è stato fatto, come vi dicevo, con azioni didattiche e formative. Ne abbiamo visto poc'anzi un esempio importante, dove è stato possibile trovare i mezzi per ricostruire le alterne vicende della guerra. È stato fatto proponendo un nuovo approccio per conoscere e preservare i caratteri sostanziali del delicatissimo paesaggio storico delle nostre montagne che hanno subito il vertiginoso sovrapporsi della storia sulla natura. Ed è stato fatto anche e qui entro nello specifico del mio intervento, con manifestazioni espositive nelle quali la rappresentazione della Grande Guerra ha creato delle cornici di riferimento, ha circoscritto temi e ha presentato dei problemi, cercando di stimolare, come dire, l'adozione di uno sguardo critico da parte del visitatore. Il Museo del Risorgimento di Vicenza ha proposto, questa è una mostra che è stata allestita a Vicenza a Palazzo Chiericati, che adesso è a Trento alle Gallerie di Piedicastello. Dicevo, ha proposto con un linguaggio espositivo del tutto nuovo, che
non dovrei dirlo perché ne sono il curatore, ma ha avuto per certi versi riscontri davvero, davvero sorprendenti. E ha proposto un diverso modo di leggere gli avvenimenti della Grande Guerra, nel modo nel quale libere interpretazioni di un artista, di un fotografo, Giuliano Francesconi, hanno dato vita e corpo a oggetti che avevano perso il loro significato e quindi il loro valore. E questo è stato fatto perché si è creduto che anche in una stoffa, in un frammento, in un metallo, in un lacerto insignificante, potesse essere incisa la storia dell'uomo, della sua azione, del suo coraggio, della sua tenacia, dello spirito di dovere, della sua sofferenza, della sua malvagità e del suo sacrificio. Questi materiali, tutti frammenti, piccolissimi frammenti di oggetti utilizzati durante il primo conflitto mondiale e raccolti sulle montagne del Veneto e del Trentino, sono stati da questo fotografo restituiti al contemporaneo con una straordinaria, veramente adesso qui evidentemente le fotografie, le slide non rendono, con una straordinaria sensibilità, con un'armonia e con una bellezza che inducono a meditazioni e a riflessioni profonde sugli orrori e sugli errori della guerra. È quanto la terra, violentata in maniera pesante durante il conflitto, è quanto la terra a distanza precisamente di 100 anni ci restituisce di quegli arnesi di morte, di odio, di terrore, che con questa proposta abbiamo voluto parlassero oggi il linguaggio della conoscenza e impegnassero a una nuova costruzione dei modi di conservare e comunicare la memoria della Grande Guerra. Memoria che, come vi ho già detto, ha indelebilmente marchiato i luoghi teatro del conflitto e che ha continuamente bisogno di essere rielaborata e trasmessa non solo dagli storici, ma anche dagli artisti, dalla loro passione e dal loro bisogno di ricordare. Questi frammenti, queste disiecta membra, avrebbero detto una volta, per decenni, per 100 anni, sepolti nella terra, così offesi e irrimediabilmente segnati dal tempo, ormai privi di una propria fisicità, sono stati raccolti, guardati, osservati, studiati dallo storico e dall'artista e infine accordati e associati secondo la conoscenza e la sensibilità di entrambi. Vedete, sono resti, questo è un angelo che sta volando in cielo, sono resti di scarpe chiodate, di reticolati, di fucili, di maschere antigas, di elmetti, di proiettili, di pinze tagliafili, di borracce, che sono riproposti così senza alcuna modificazione o ritocco, con la ruggine del tempo, con la patina e il colore di quanto rimane. Sono schegge di quei campi di battaglia che ancora a distanza di un secolo lasciano germogliare come stelle alpine boccioli di granate e di gavette, anno dopo anno, come una nuova fioritura dopo il disgelo, come se la guerra fosse entrata definitivamente nel processo naturale di quei luoghi. Questo lo farà ancora per chissà quanti anni, forse sicuramente per altri 100 anni. Dei residui, dunque, dei resti, per un progetto epigono di una lunga storia di recuperanti e che oggi, altrimenti destinati all'abbandono o alla dimenticanza, non hanno più alcun valore dal punto di vista collezionistico, dal punto di vista museale, però li abbiamo richiamati a un nuovo servizio, ed è un servizio artistico. Questa è una mostra, è una mostra di arte, principalmente di arte contemporanea, perché oltre alla materia
tangibile in questi elementi, in quello che si raccoglie ancora oggi nei campi di battaglia, esiste sempre un livello spirituale di esistenza, dal quale si possono trovare significati e ammonimenti. E quindi attraverso l'immaginazione questi oggetti stanno godendo una sorta di riscatto, prelevando dal loro nullo potenziale una nuova dimensione, un significato sicuramente inedito che ci ha aiutato e sta aiutando, ripeto, dai consensi, il pubblico a scardinare la storia e a farci entrare nelle viscere delle trincee. Questi oggetti naturalmente sono accompagnati da un racconto in mostra e dunque sono frammenti, è una proposta che di frammenti appunto che sono stati dilaniati dalla guerra, però che hanno rotto o stanno rompendo il legame con l'uso cui erano destinati, per essere trasfigurati, come appunto nel caso di questa mostra, in qualcosa al di fuori del tempo e dello spazio convenzionale, e stanno imponendo la loro singolarità, offrendo al pensiero spunti nuovi e nuove informazioni. E quindi anche, vi dicevo, sorprendenti inviti alla riflessione. Riflessione su un'epoca che aveva investito nell'enorme progresso tecnologico e che proprio dalla tecnologia ha subito un tremendo castigo. Questa è stata la Prima Guerra Mondiale. Un'età, 5 anni di guerra, 41 mesi per la fronte italiana, un'età che aveva fatto dello scenario della guerra, che ha fatto dello scenario della guerra, se a distanza di 100 anni siamo ancora qua a parlarne, un qualcosa che è rimasto indelebilmente marchiato nella memoria dei popoli, per il semplice fatto che milioni di uomini erano stati costretti a viverci per anni. Milioni di uomini che avevano sistematicamente passato il loro tempo a uccidere altri milioni di uomini. Secondo spunto su che cosa è stata la guerra, la Prima Guerra Mondiale. Ecco, quindi queste immagini sono, speriamo, crediamo, una sfida artistica alla crudeltà di quella guerra. E dall'accostamento di questi frammenti, dal come sono stati ripresentati, sta emergendo un senso, un messaggio di humanitas che veramente percorre l'ordito di tutta la mostra. E per finire, mi permetto di dire, anche se non dovrei essere io a dirlo, si è sviluppata attorno a questa mostra una sensibilità che ha saputo comprendere e rappresentare come poche altre volte, veramente come poche altre volte, i temi della tragica modernità della Prima Guerra Mondiale. Vi ringrazio. Grazie al dottor Passarin. A questo punto, se ci sono degli interventi dal pubblico, delle domande, nel frattempo io chiamo al tavolo dei relatori il dottor Maurizio Cecconi, amministratore delegato di Villaggio Globale International, e il dottor Camillo Zadra, che abbiamo già sentito, direttore del Museo Storico della Grande Guerra di Rovereto. Questi sono gli allestimenti della mostra, stanno scorrendo le ultime immagini.
Buon pomeriggio a tutti. Intanto mi presento. Io sono la direttrice dell'Istituto della Resistenza di Treviso. Sono Irene Bolzon e in questo momento mi sto anche occupando dell'allestimento come consulente esterno di un nuovo museo sulla Grande Guerra che verrà inaugurato il 3 di novembre a Montebelluna, che è il memoriale veneto della Grande Guerra. In realtà vi faccio una domanda però da un altro lato, che è quello dell'educatore museale, perché in questi anni mi sono occupata di didattica, soprattutto legata alla Grande Guerra, all'escursione sui territori. L'osservazione empirica negli ultimi 7 anni mi ha portato a questo dato. I target di persone coinvolte in quella che è l'attività museale, soprattutto per quanto riguarda la storia, sono un po' sempre gli stessi, per cui abbiamo un pubblico di affezionati e di appassionati, un pubblico scolastico, per cui le classi che vengono, le famiglie che spesso vengono portate dai ragazzi dopo aver incontrato l'attività didattica. Però il profilo è sempre quello di famiglie con un reddito buono, con una buona preparazione culturale, perché poi quando si interagisce con loro, insomma, si capisce che c'è già un retroterra e un interesse costruito rispetto a certi temi. Quello che io noto è ancora un'assenza di una ampia porzione di pubblico, soprattutto nei pubblici più difficili, quindi penso a chi non accede ai musei per ragioni economiche o di disinteresse, che quindi percepisce questi spazi anche come ostili, come qualcosa appunto di non comunicativo. E una difficoltà per esempio nell'incontro con le minoranze linguistiche ed etniche che comunque sono presenti, con i pubblici che hanno difficoltà di accesso alla conoscenza per disabilità fisica o psichica, insomma, quindi, o anche per esempio agli anziani delle case di ricovero che rimangono lì e non hanno per esempio accesso a quelle che possono essere i nostri spazi museali. Quindi la domanda da operatore che si occupa di educazione è come creare spazi inclusivi anche per queste porzioni di pubblico che effettivamente si fa fatica ad incontrare, facendolo in un museo di storia, che non è un museo di scienze naturali per cui ci mettiamo a lavorare su degli esperimenti, ma lavorando su memorie complesse, sui traumi, sulla violenza, su temi insomma di un heritage complesso, di memorie che insomma sono sedimentate, che quindi rendono forse anche difficile un incontro. Ecco, quindi volevo capire se ci sono già magari delle esperienze di inclusione di questo tipo che possono essere condivise. Grazie. Ripetere il suo nome perché ci è sfuggito. Bolzon, grazie. Ci sono altri interventi, così poi rispondiamo a tutti quanti insieme? No, l'unico. Allora, chi vuole rispondere tra gli addetti ai lavori a questa domanda che è assolutamente specifica tra i direttori dei musei che sono qui presenti? Siamo più di uno, naturalmente. Prego. E intanto giustamente sono state poste questioni diverse, sono pubblici diversi per i quali evidentemente bisogna pensare a strategie diverse. In realtà alcuni progetti ci sono, alcune esperienze sono state fatte, è la nuova sfida, nel senso che in questi anni, insomma, l'abbiamo anche provato un po' a raccontare, siamo partiti dai pubblici con i quali avevamo più confidenza e con i quali avevamo anche più esperienza, per cui le scuole, le famiglie, con i quali effettivamente è anche più facile lavorare perché ci sono già dei paradigmi, c'è già un linguaggio costruito, ne parliamo spesso anche noi internamente.
Io penso che i musei abbiano ancora un lungo percorso da fare, innanzitutto un percorso di conoscenza. Parliamo di stranieri, ma quali stranieri? Parliamo di persone che vivono qui da anni, magari ragazzini che hanno fatto tutto il percorso scolastico qui, o parliamo di rifugiati che sono arrivati da poco? Anziani, parliamo di persone che non si possono muovere o che hanno problemi di, per esempio, di demenza. Vi segnalo alcuni progetti che sono stati fatti, ad esempio, nell'ambito problemi di Alzheimer. La Soprintendenza di Trento e Beni Archeologici su questo ha sviluppato alcuni progetti molto interessanti. Per quanto riguarda i musei storici non mi risulta che siano stati fatti. Nel campo della disabilità noi abbiamo fatto alcune piccolissime esperienze con l'associazione Ipovedenti e Ciechi di Trento. È stato un primo tentativo, ci piacerebbe poter continuare. Ecco, penso che ci siano alcune esperienze, penso in ambito universitario l'Università di Venezia che sta lavorando su questi campi. In termini di esperienze concrete siamo ancora proprio ai primi passi, però poi magari possiamo scambiarci i contatti. È sicuramente uno dei grandi impegni. Grazie. Allora a questo punto prendo la parola io per tirare un po' le fila del discorso che è dei vari discorsi che sono stati fatti qui oggi in questo convegno. Prima di tutto mi sento di dover ringraziare per l'apporto che ci è stato dato e anche l'idea di pensare a un momento in cui i musei della guerra riflettono su se stessi, sulla propria identità, sul loro passato, ma anche sul probabile e ipotizzabile futuro. Mi sento, dicevo, di ringraziare Villaggio Globale che ci ha dato questo tipo di input e ci ha offerto la possibilità di mettere in piedi questa giornata di convegno. Mi sento di ringraziare anche il dottor Zadra che ho qui a fianco perché ci ha aiutato nel reperire gli illustri relatori che hanno portato qui oggi la loro testimonianza. Ci tenevamo molto noi amministratori di Vittorio Veneto a fare una riflessione di questo tipo, perché devo dirvi la verità, noi abbiamo creduto e crediamo ancora molto nelle potenzialità di questo museo. Ci abbiamo creduto da subito perché inevitabilmente il nostro percorso amministrativo, ci siamo insediati nel 2014, fatalmente coincide con il percorso del ricordo, della memoria, del centenario della Grande Guerra. E allora non vorrei citare qui l'amico Passarin quando dice sarà arrivato finalmente alla fine, però di fatto è stato un percorso lungo, estremamente impegnativo e in particolare quest'anno, il 18, l'anno del centenario, ci vede impegnati, ripeto, sostenuti da Villaggio Globale in tutta una serie di iniziative di grande respiro che però impegnano moltissimo e che pongono anche dei punti di domanda, perché un convegno come quello di oggi non dà nulla per scontato, non offre alla fine delle conclusioni che vadano bene per tutti o delle soluzioni a dei problemi proposti. Si pongono delle varie ipotesi interpretative, si pongono delle varie ipotesi, e questo è un tema che io sento particolarmente come assessore ai musei, per capire come per esempio un museo come questo, uno scrigno meraviglioso d'arte che contiene oggetti così importanti che però ci ricordano l'orrore, ci ricordano la guerra, come possa un museo come questo sopravvivere al 18? Questa è una domanda importante ed è una domanda che
Io mi sono posta da subito, che noi come amministrazione da subito ci siamo posti, e per me il convegno di oggi ha avuto e doveva avere una grande importanza proprio anche in quest'ottica, per cercare di capire sicuramente che cosa sono stati questi musei, da dove sono partiti, che tipo di percorso hanno fatto, come hanno lavorato, su che cosa puntano, su cosa continuano a lavorare, ma soprattutto che cosa faranno dopo il 18, perché sono musei della guerra, sono musei che raccolgono i cimeli della cattiveria a cui l'uomo può giungere. C'è per esempio, scusate se divago un attimo, prima sentivo parlare della Prima Guerra Mondiale come il vertice di crudeltà mai raggiunto dall'umanità. Io non vorrei fare graduatorie, ma io devo dirvi che quando sono entrata nel museo degli orrori della guerra di Ho Chi Minh, Saigon, l'antica Saigon, credo lì di aver toccato il fondo dell'orrore. Museo che peraltro è stato depurato di questa parola, il museo degli orrori, adesso è rimasto il museo della guerra, perché chiaramente il Vietnam si è avvicinato all'America e quindi poi le cose vanno sempre, no? In qualche modo a trovare un loro equilibrio. Entrare in un museo del genere significa somatizzare la sofferenza a livello fisico, però tu fuori, in quella facciata rossa che rimane indelebilmente scolpita nella mia mente, trovi queste parole: pace, solidarietà, amicizia, cooperazione, sviluppo. Questa è la chiave di lettura, queste sono le parole fondamentali che forse possono consentire, ragionando proprio su questo, possono consentire ad un museo che è testimone di guerra, così come abbiamo voluto il titolo del convegno, possa diventare e trasformarsi in attore di pace. E come lo può fare però concretamente? Perché questo non sia semplicemente uno slogan o delle parole così buttate al vento. Io credo che noi nel nostro piccolo, con il nostro museo della battaglia di Vittorio Veneto, in qualche modo il selme per poter proseguire in questa direzione l'abbiamo già messo sottoterra e sta dando i primi frutti. Proprio lunedì è iniziato all'interno del nostro museo un master in collaborazione con l'Istituto di Scienze Forensi di Milano, che trasformerà per 3 anni, da qua a 3 anni, e forse anche di più, perché è una convenzione che se darà i frutti che io spero verrà sicuramente rinnovata, trasformerà il nostro museo in un laboratorio scientifico di ricerca in scienze balistiche. Quindi questo patrimonio enorme di armi, la famosa armeria Marson che noi possediamo, verranno studiate da giovani o anche meno giovani corsisti che andranno ad approfondire questo tema. Bene, questo secondo me è un modo per far sopravvivere da un altro punto di vista il museo. Poi così rifletto, buttando là un po' le idee che mi sono venute sentendovi, perché è sempre un ruolo estremamente difficile quello di tirare le fila conclusive in un convegno. Una cosa che ho sentito un po' da tutti quanti voi, che potrebbe essere anche questa, anzi deve essere comunque la chiave di lettura per la sopravvivenza di questi musei, è di fare memoria andando ad informare le giovani generazioni. Questo un po' tutti l'avete detto. Iniziative che rivolte alle giovani generazioni possano far comprendere quello che è stato, perché questo non accada più. La capacità anche, ho sentito, di meravigliare
di sorprendere, cioè far sì che il museo possa trasformarsi semplicemente in un luogo che raccoglie dei reperti, in qualche cosa di vivo, dove gli oggetti possono essere guardati, riguardati, ecco appunto il corso di balistica, presi in mano, dove ci possono essere dei concerti, dove ci possono essere degli spettacoli teatrali, dove ci possono essere delle recite. Mi piace anche l'idea, ripeto, sto buttando lì delle idee così come mi sono rimaste in mente dagli appunti che ho preso velocemente e che inevitabilmente mi hanno colpito. Mi è piaciuta per esempio l'idea del museo realizzato da Studio Azzurro, sarà perché Studio Azzurro è una di quelle realtà che insomma si osservano con particolare attenzione, ma il museo del patrimonio immateriale, quindi ciò che è immateriale, ciò che è l'emozione, ciò che è il sentimento, ciò che è dentro di noi, che deve essere unito a ciò che invece è materiale e va invece conservato e va valorizzato. E poi l'aspetto dell'arte che entra nei musei, perché guardate che in questo 18 così per noi incredibilmente impegnativo, perché ci sentiamo la responsabilità come Vittorio Veneto di fare memoria in modo, passatemi il termine, speciale. Ecco, noi chiuderemo proprio l'anno del centenario invitando a Vittorio Veneto dei giovani artisti internazionali, l'arte che parla un linguaggio che è possibile comprendere da tutti e da tutte le fasce di età. Questi giovani artisti internazionali con il curatore che è il responsabile del Dipartimento d'Arte Moderna dell'Ermitage, sono già venuti a Vittorio Veneto, hanno già riflettuto abbondantemente su quella che è la realtà nostra, ma su quella che è la realtà anche di un territorio, e qui mi collego al discorso per esempio del museo diffuso. E verranno qui portando e realizzando una loro opera, un'opera che partendo dal concetto di guerra, da quello che loro hanno appreso, visto, si parlava per esempio prima delle montagne. Ecco, un'artista inglese è rimasta colpita dal fatto che una montagna è stata ridotta di 8 metri della sua altezza e farà per esempio un'opera su questo. L'idea quindi che l'arte, questi giovani artisti possano venire qui a Vittorio Veneto e lasciare per sempre un segno di quello che la Grande Guerra è stata, vista dagli occhi di giovani che provengono da nazioni che all'epoca erano in guerra tra di loro. Quindi vedete come questa riflessione che noi oggi abbiamo fatto e che può essere e si può espandere in tantissime direzioni, mi porta comunque ad essere sempre più convinta che si debbano trovare e che tutti noi stiamo cercando, noi addetti ai lavori, voi direttori dei musei, questo sistema, questo modo, anche mettendosi in rete, e mi piacerebbe a questo proposito che Vittorio Veneto potesse diventare nel corso degli anni un punto di riferimento per continuare a riflettere su come queste operazioni stanno andando avanti, di vitalità dei musei della Grande Guerra. Ecco, dicevo, quindi la riflessione importante su come deve continuare, si deve continuare a fare memoria e sul modo in cui questa memoria possa e debba essere soprattutto trasmessa alle nuove generazioni che sempre più sono distaccate da quei momenti così lontani ormai nel tempo. Grazie. Credo che ciascuno di noi sarebbe titolato a tentare una sintesi di ciò che è stato detto, perché di fatto molti di noi sono, come si dice, addetti ai lavori, non solo quelli che lavorano direttamente in un museo, ma
tutti quelli che lavorano all'interno di realtà, associazioni culturali, soggetti animatori culturali che hanno in questi anni, a volte anche molti anni che abbiamo alle spalle, fatto esperienze importanti di animazione culturale attorno o dentro ai musei. Questa è anche una delle esperienze che io ho potuto fare e che considero più interessanti, quella di aver trovato al di fuori dei musei molti interlocutori non solo disponibili a collaborare, ma che si offrivano con le loro esperienze, con le loro proposte realizzate in ambiti diversi da quello strettamente museale inteso come ambito chiuso di una struttura, di un'istituzione. Quindi questa comunanza che credo appunto sia presente tra gran parte di coloro che oggi hanno assistito e partecipato o ascoltato gli interventi qui proposti, avrebbe qualche cosa da dire. Quindi con questa premessa un po' preventivamente autogiustificatoria, insomma, vorrei sottolineare alcuni punti. Il primo dei quali è questo. Noi parliamo spesso di creare delle memorie condivise. Ora sappiamo che questo è esattamente un concetto sbagliato, no? Perché le memorie sono proprio personali ed è forse una forzatura pensare che le memorie siano condivisibili nel senso di accettabili, fatte proprie, magari tollerate, ma proprio identificarsi nella memoria di un altro forse è difficile, credo, perché ognuno ha diritto anche a aggrapparsi alle ragioni che giustificano la sua identità. E credo che queste non siano condivisibili. Non credo che, insomma, i giovani, ex giovani e gli anziani partigiani di Alfonsine condividano la memoria dei giovani che hanno combattuto in divisa della 10ª MAS sulle stesse rive del Senio e che si sono ammazzati. No, le memorie sono diverse. Il problema è trovare spazi in cui queste memorie non siano l'unico elemento di confronto possibile. E questa è la delicata e complicata attività che spesso i musei svolgono. Gli allestimenti spesso sono giudicati non sufficientemente chiari o approfonditi, ma spesso gli allestimenti devono anche accettare una qualche, come dire, un qualche contorno sfumato, non tanto per legittimare l'ambiguità, ma perché ci devono essere porte di accesso per persone e storie che sono diverse tra di loro e che però hanno bisogno anche, domandano anche uno spazio comune in cui non essere respinti. Quindi i musei non sono esattamente il luogo della controversia storiografica spinta, possono anche ospitarla e possono anche sollecitarla, però la controversia fa parte di un ambito che non si pone il problema di appunto essere per forza di cose inclusiva. I musei invece hanno questo compito tra gli altri, e lo dico pensando a tutta la storia dei nostri musei, anche quella in cui sono stati i musei nazionalisti che hanno esaltato la vittoria e hanno denigrato il nemico, cosa che oggi non si fa più e non si considera più nemmeno, come dire, educato, no? Però anche in questo caso, senza giustificare moralmente le scelte fatte, però c'è una spiegazione nel fatto che i musei aderivano, ad esempio, negli anni 20 e 30 a questo progetto, certamente un progetto calato dall'alto, di costruzione di una memoria unica, che tagliava come nel letto di Procuste tutto ciò che avanzava fuori, tutto ciò che non stava dentro. Ma insomma quella era la strada ed era un progetto di costruzione di una identità. Sappiamo quanto danno abbia creato anche questa operazione. I musei non è che fanno sempre delle cose
ben fatte o che oggi accettiamo, hanno anche delle pagine oscure nella loro storia. Però non sta tanto a noi emettere giudizi forse su queste storie, possiamo però differenziarcene, possiamo dire che oggi comunque non è più questa la strada che vogliamo seguire e su questo possiamo metterci la faccia e allora ragionare e buttare avanti la palla e accettare anche le sfide di chi ci vorrebbe magari invece tetragoni su ogni cosa, determinati e privi di ogni ombra che possa in qualche modo ammettere la presenza di opinioni diverse. Ecco, ma se queste memorie, scusate la lunghezza, se queste memorie possiamo darle per serenamente anche differenziate, c'è anche il fatto che spesso queste memorie magari poi non vengono nemmeno considerate un terreno importante. La signora Bolzon prima diceva, ma in fondo abbiamo sempre le stesse categorie di persone che vengono nei musei. Questo è uno dei punti su cui, come dire, non abbiamo ancora vinto la sfida, se vogliamo dire così, ma la situazione è ancora per certi aspetti più grave, perché non è che noi abbiamo nei nostri musei quella percentuale, mettiamo, del 20%, del 30% della popolazione di un paese che frequenta, che potrebbe frequentare i musei. No, abbiamo dei numeri esigui. Quindi di quella parte culturalmente attrezzata, che ha un buon reddito, che ha magari una buona base, quanti vanno in un museo? Quindi ne abbiamo di strada da fare, però è giusta la domanda che è stata posta. Ed è giusto, per esempio, su questo non limitarci più a dire ma ognuno cerca un po' la sua strada. No, perché su questo non cogliamo il suggerimento, per esempio, dell'assessore Antonella che ci dice ragioniamo insieme su alcuni degli obiettivi che vogliamo perseguire, perché in fin dei conti i problemi che ha Rovereto li ha Vicenza, li ha Vittorio Veneto, e se non è vero ditecelo che veniamo a imparare, e potrebbe essere questo uno spazio nel quale costruire una esperienza di rete, perché come diceva prima Anna Pisetti, la rete non è semplicemente, come a volte si pensa, né condividere un elenco telefonico di email, e non è nemmeno semplicemente lo strumento per realizzare economie di scala. Questi sono aspetti di una rete. La rete è pensarsi su uno standard diverso, pensarsi diversi da quelli che siamo oggi, singolarmente presi. La rete è avere ambizioni più elevate, fare cose che non siamo in grado di fare da soli, e per questo, dicendo non siamo capaci di farlo da soli, possiamo pensare di farlo insieme. Se c'è un bisogno reale si può costruire una rete, se non c'è un bisogno non si fa nessuna rete, perché è faticoso, è noioso e soprattutto è costoso. La rete ha bisogno di risorse umane e anche finanziarie, non i milioni, ma come diceva prima, appunto, come raccontava nell'esperienza che abbiamo fatto noi, ha bisogno di persone che si dedichino a questo, come dire, dall'interno, pensando la rete, e ha bisogno di risorse finanziarie per fare a volte cose importanti, a volte anche cose piccole, ed è giusto che ciascuno ci metta ciò che può in termini di risorse umane e finanziarie, ma è giusto che ci sia, oltre che i pescatori che prima nominava Mauro Passarin, qualcuno che tiri questa rete, ci vuole l'habitat, ci vuole l'acqua in cui sia possibile ai pesci di nuotare. E questo, ripeto, non è solo una questione di dimensioni finanziarie, è una questione che i portatori di interesse, in questo caso gli enti locali, gli enti pubblici, le fondazioni, devono in qualche modo condividere, devono credere nel fatto che nella cultura noi costruiamo non solo un'opportunità economica per le nostre economie, ma costruiamo un tassello imprescindibile del nostro convivere civile. E di questo le istituzioni culturali devono essere in primo luogo consapevoli, perché devono dirlo. Ma dobbiamo trovare degli interlocutori. Se questi interlocutori non ci sono, non c'è nemmeno l'idea della collaborazione. Non c'è nemmeno l'idea della collaborazione. Quindi ci sono memorie contraddittorie, bisogna costruire
Bisogna inventarsi nuove forme e anche nuovi sguardi sulle cose che abbiamo in casa. Perché le collezioni hanno questo di straordinario, che spesso sono coerenti tematicamente, ma sono fatte di tanti piccoli diversi oggetti, ciascuno dei quali con una sua storia. Credo che le foto che abbiamo visto poco fa della mostra curata da Mauro Passarin ci dicano questo: non c'è un oggetto che sintetizzi gli altri, non c'è una forma che assorba le altre. È quindi questo un esempio di come lo sguardo estetico si riversi anche su cimeli storici. E allora si apre un'altra finestra. C'è un altro caso che, oltre alla mostra Ferro, Fuoco e Sangue, presentato prima, a Trento c'è una piccola mostra nella Cappella Vantini, un luogo bellissimo che nessuno conosce, sta nel cuore di Trento, e se capitate chiedete di questa cosa qui, magari troverete chiuso. È una piccola mostra realizzata dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici della provincia di Trento. Voi sapete che sui nostri ghiacciai sono stati trovati in questi anni i resti umani di alcuni soldati imprigionati dai ghiacci, che ora il global warming sta riportando alla luce. Allora queste persone sono state sepolte, ovviamente, perché Ozzi l'hanno messo nel museo perché risale 5.000 anni fa, non si sa bene ancora se era un uomo o no, evidentemente l'ha messo in un museo e guardiamo questo povero corpo lì. Ma i corpi dei soldati austriaci sono stati sepolti con gli onori militari e così via. Ma i loro vestiti, gli oggetti che avevano in tasca, le loro scarpe, le fasce molettiere, che fine hanno fatto? Erano brandelli, erano frammenti. Allora la soprintendenza ha investito dei soldi e ha affidato a dei restauratori il compito di ricucire ciò che c'era. Questi oggetti che noi oggi possiamo vedere, che sono esposti senza nessuna finalità documentativa, sono esattamente questo, la pelle di questi corpi che è stata recuperata. Guardando quei miseri frammenti di stoffa, quelle suole scalcinate, questi abiti, queste divise incredibilmente ricostruite ma non inventate, poi ricucite, si ha l'idea di questo, analogo a quella che si aveva guardando le foto di Mauro Passarin, della mostra di Mauro Passarin, di ciò che resta della guerra, di ciò che è stata anche quella guerra. Questo è uno sguardo nuovo, non si propone di mostrare il calibro, il modello dell'arma, il modello dell'uniforme, si propone di dire questo era ciò che teneva assieme un uomo sul ghiacciaio. E questo è quello che rimane di lui dopo che abbiamo sepolto i suoi resti. Questi sguardi nuovi sono impegnativi. Non basta, come dire, sfogliare il catalogo delle collezioni e tirare fuori delle cose. Bisogna fare un progetto di ricerca. Ricordo il lavoro che ha fatto Claudio Rigon, per esempio, sulle fotografie o sui frammenti di carta del capitano Michel, che poi sono stati pubblicati in un volumetto di Einaudi, leggendo il quale si ripercorre la storia di un uomo e del suo dramma che nel dover governare una piccola unità attraverso i foglietti su cui si segnavano gli ordini, cosa fare, cosa non fare, così. Questo per dire la ricchezza che c'è dietro queste carte. Bisogna però studiarle e anche per far questo bisogna che ci siano persone che le studino e non solamente nei dopocena, come spesso succede a tanti insegnanti che hanno la passione della storia, perché è fuori discussione che in gran parte dei casi invece i direttori dei musei devono fare altro, ovviamente, anche se vorrebbero fare questo tipo di lavoro. Ecco, non voglio dire più di tanto. Lavoriamo insieme su progetti comuni. Abbiamo parlato questa mattina di esperienze, di emozioni, ma anche di processi conoscitivi. Abbiamo parlato di ricerca, abbiamo parlato di trovare sempre sguardi nuovi. Ecco, la nostra, come dire, prospettiva è questa. I musei vivono se si rinnovano, certo anche nelle tecnologie e nei sistemi espositivi, è fondamentale naturalmente anche questo, ma sapendo che sono i custodi di conoscenze materiali e immateriali, ma in primo luogo anche di patrimoni di oggetti.
Noi non abbiamo il ritratto della Monna Lisa, abbiamo oggetti seriali, abbiamo oggetti spesso, in gran parte dei casi, poveri dal punto di vista economico, puramente commerciale, ma abbiamo frammenti di esperienze umane. Questo, se vogliamo stare al gioco, questa è la nostra partita e sono convinto che su questo non smetteremo di trovare curiosità e di suscitare interesse, stupore, meraviglia in chi si avvicina ai nostri musei. Finito. Solo alcune considerazioni che vengono da chi ha ascoltato la maggior parte del dibattito e può dare un contributo per certi versi un po' diverso da quello che i direttori o gli esperti o coloro che vivono i musei che oggi sono stati nel tema della discussione hanno portato. Io credo che la preoccupazione più grande che personalmente posso manifestare, ma che credo sia utile divenga un punto di riferimento, abbia una ragione nel vostro dibattito. Se uno ascolta gli interventi e le esperienze che avete compiuto, si rende conto di che passione ci sia, si rende conto di quanto il coinvolgimento delle persone non sia col telefonino, cioè non sia una fotografia rapida e veloce di se stessi con un'opera dietro le spalle, per capirci. E dopo dirò perché dico questa frase. Si rende conto di, come diceva adesso Camillo, di come sia necessaria ricerca e investimento. Si rende conto di come i numeri siano piccoli, perché si rende conto anche di questo. Si rende conto di come spesso siano esperienze separate rispetto al resto del mondo museale o al resto del mondo che gestisce la cultura. Si rende conto contemporaneamente quindi di due elementi radicalmente diversi, della ricchezza e delle opportunità da una parte e dei rischi dall'altra. Io credo che noi non possiamo fare a meno di capire in che contesto si sta svolgendo tutto ciò. E pochissime parole però vi possono servire, o perlomeno possono servire a chi è interessato a queste cose. Nel corso degli ultimi 10 anni le società che fanno mostre si sono ridotte dell'80% e sono rimaste in vita quelle che operano a livello commerciale. Se oggi non fai una mostra sugli impressionisti, non fai il pubblico. Se oggi non prendi un unico autore leggendolo in maniera molto banale, non fai il pubblico. Non fare il pubblico significa non pagarsi la mostra. Sono crollati gli sponsor e quando le banche vogliono fare gli sponsor si auto-organizzano e producono direttamente cultura, perché non fanno più, a Vicenza è uno di questi casi, non fanno più il sostegno territoriale a ciò che accade, ma producono direttamente con apparati e con scelte che per la maggior parte della volta sono assolutamente similari a quelle di un assessore in cerca di gloria. E quindi cercano un livello di comunicazione molto preciso, un'istanza molto forte di relazione con il pubblico, perché questo poi assicura che ci siano le condizioni per pagare ciò che si sta seguendo. Questo non è un discorso che vale per tutte le grandi città, perché anche molte grandi città sono in crisi su questo. Le mostre non funzionano in una città
molto simpatica e carina che si chiama Venezia, dove tu puoi fare soltanto Tintoretto perché funzioni, ma le altre 10 mostre che vengono fatte durante l'anno, più specialistiche o più attente, non hanno il pubblico. Non funziona a Torino, dove Palazzo Madama fa 50-60 mila persone come massimo, eppure il centro della città. Non funziona a Milano, dove la mostra Revolution proveniente dal Victorian Albert fa 500.000 euro di debito e dove la mostra su Che Guevara non raggiunge i 14.000 visitatori nel centro di Milano, alla piazza della sede del Vapore. Che cosa voglio dire? Voglio dire che probabilmente c'è un ragionamento che va fatto. Che cosa è successo? È successo che chi è rimasto in vita è colui che può fare, si chiami Mondo Mostre Schirà, si chiami Artemisia, si chiami Sole 24 Ore Cultura, perché così nomi sono questi, no? Non sono mica altri. Perfino Goldin ha ceduto dicendo che va in un anno sabbatico, per cui evidentemente che cosa vuol dire? Tutto questo porta a un dato molto preciso. Tu vuoi stare nel mercato? Hai quest'obbligo. Ma quest'obbligo che cosa taglia fuori? Perché questa è la domanda. Taglia fuori una cosa molto semplice, tutto quello che avete detto qui. Perché taglia fuori la mostra o il museo come luogo di apprendimento, di confronto, come luogo di conoscenza, come luogo di riflessione, di pensiero. Questo taglia fuori. Allora, siccome so che questo non è una cosa a cui posso lottare contro, perché è un'evoluzione economica nel libero mercato, il libero mercato decide, però mi rendo conto che con il pubblico posso fare un ragionamento diverso. E qui viene fuori il secondo elemento che oggi sempre Camillo mi ricordava prima, tornando dal pasto, quando mi parlava del turismo. La domanda che viene fuori e che noi non possiamo toglierci, anche avendo musei marginali rispetto allo schema della circolazione del pubblico e della circolazione economica, non marginali in senso assoluto, ma rispetto a questo. Il punto che non possiamo assolutamente toglierci ha 2 chiavi di lettura. La prima si chiama vertenza e la seconda si chiama iniziativa e creatività. La parte vertenza è una cosa che già Antonella citava nel suo intervento ed è se i musei sono capaci di fare rete, ma non solo per funzionare, per fare vertenza, perché i musei sono parte del fondamentale elemento formativo in questo Paese, oggi non è più così, è una cosa molto marginale la parte formativa, e questo invece è un punto fondante. Badate, non stiamo discutendo di cose che non possono morire. Vi ricordate i musei della civiltà del territorio, etnografici, che raccontavano? Raccontatemene di uno che sia vivo, per piacere. In questo momento quando vai devi prenotare, devi telefonare prima per entrarci, a volte è tutto fermo, immobilizzato, che non funziona e che non si apre da mesi, perché questa è la realtà, Ed erano diventati maggioritari questi musei nel Veneto rispetto alla famosa chiave di lettura del DOP, DOC, storia, civiltà contadina e quant'altro. Eppure oggi non ce n'è più uno. Quindi stiamo attenti al fatto, non è vero che non si può chiudere come? Quando qualcuno mi dice di Venezia che non chiuderà mai, io sorrido, ma visto che vivo lì, so che nel 1976 il sindaco di Venezia fece una delibera per chiudere la regata storica, perché non c'era più alcuno che l'andava a vedere. Quindi, vedete, non è tutto, ci sono corsi, ma anche ricorsi della storia, quindi bisogna stare un po' attenti alle cose. Allora, primo elemento, vertenzialità. Un cartello. Bisogna formare un cartello dell'intelligenza, del pensiero, che abbia la voglia e la capacità di spiegare quali sono le 10 leggi, i 10 comandamenti a cui un museo vuole rispondere. Il suo rapporto con l'utenza, la sua capacità di fare ricerca, la sua voglia di essere in un contesto territoriale, la sua voglia di unirsi con gli altri e di fare rete, il suo significato rispetto ad altri momenti della scienza, della tecnica che poi investono sulle tipologie di comunicazione, che invece va rimodernata totalmente.
La capacità di fare vertenza è fondamentale. Se non c'è questa capacità di fare vertenza, quando il comune di Vittorio Veneto, faccio un esempio banale e l'Antonella fa finta di non sentirmi, si trovasse in un momento drammatico dal punto di vista economico, in cui in campo ci sono sostenere ed aprire un'operazione culturale molto importante, oppure dall'altra parte determinati marciapiedi e determinate altre cose che vanno sostenute. E voi fate un referendum, ma cosa credete che vinca? La parte culturale? Vincono i marciapiedi, e per una straordinaria percentuale. Qualcuno che è un grande pensatore dell'Ottocento, parlando delle rivendicazioni operaie, diceva: gli operai fanno le rivendicazioni, ma hanno bisogno per farle di una cosa importante. Quale? La pancia piena. Perché se l'operaio ha la pancia vuota e non può sostenere la sua famiglia, non va in guerra col padrone. Mai nella storia. E allora l'elemento fondante di queste cose cosa significa? Essere capaci di aprire un sistema di relazione. Ecco perché credo che Uliana dicesse nel suo intervento mettersi d'accordo per raccordarsi, essere quelli che aprono una opportunità. E questo è un primo campo. Su queste cose che voi avete detto, ma che devono diventare un elemento fondante. E il secondo qual è? Il secondo è quello che mi ricordava Camillo, tornando dopo il pasto che ricordavo prima, cioè la capacità di reggere operazioni che possono essere condotte in termini economici, a volte da soli, molte volte molto meglio in rete, che producono entrate, modi di vivere per i musei diversi da quelli classici che abbiamo studiato e che abbiamo pensato. Faccio un esempio banale. Andate a prendere, so che è un grande museo, però ho la fortuna di conoscere bene l'Eremitage. L'Eremitage ha un caffè d'onore, che è un caffè italiano, ha 3 vini d'onore, che sono 3 vini italiani, fa un profumo, che è un profumo italiano, fa un cioccolatino, che è un cioccolatino italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma voi pensate che alcune di queste cose non si possono fare anche assicurando un concetto di rete che supplisce all'elemento dei visitatori di un solo luogo? Per cui voi potete dire: no, prima guardavo il circuito dei musei della guerra e della battaglia del Trentino, per esempio, quanti sono? E voi pensate che questo non sia possibile costruirlo nel territorio, invece questo è possibile. È possibile perché ciascuna di queste cose ha un rapporto territoriale, ha delle opportunità, e anche perché alcune di queste zone hanno nomi e cognomi. Questa, per esempio, ha il nome, si chiama Prosecco di cognome Doc, o di OCG che sia, e così via dicendo. Questo è un secondo campo dal quale non si può uscire, perché se no lo studio di che cosa deve essere un museo, di come funziona, di come si costruisce, eccetera, frana brutalmente nella realtà. E questo è un passaggio che non ci si può permettere. Quello che voi avete detto oggi è una straordinaria dimostrazione di possibilità di esistere e di avere una funzione educativa, di trasformazione, di pensiero e di ricordo, ma anche di pensiero sul domani, che però deve trovare le gambe per potersi muovere. La prima gamba è essere vertenzialmente forte, e questo può averlo solo se mette insieme, perché non ha questa forza da sola. La seconda è se costruisce un sistema anche economico-gestionale di funzionamento. Questi sono 2 punti a cui noi non possiamo far finta di dimenticarci, perché ce li troveremo sempre di fronte. La grande operazione, secondo me, che fanno i comuni come questo, ma io ho assistito a convegni e incontri fatti dal Museo Civico di Rovereto, da loro, da altri musei, è quando i musei, anche piccoli, mettono insieme, facendo rete, consenso. Allora, in questo caso, oggi, la cosa che a me più interessa è che viene fuori un consenso di fondo tra le persone che stanno vivendo questa esperienza, che si avvertiva nell'aria, nel clima e nelle cose che dicevate. Questo consenso può e deve diventare un consenso produttivo. Grazie. Chiudiamo a questo punto il convegno ringraziando tutti quanti i relatori e chi è stato qui pazientemente ad ascoltare tutto da cima a fondo.
dandoci auspicabilmente l'appuntamento, magari il prossimo anno, perché no, per riflettere su come stanno andando le cose, contemporaneamente cogliendo l'occasione per rimanere in contatto e creare questa ipotesi di rete, se vogliamo chiamarla così, o comunque di contatti che ci possa rendere forti per poter proseguire con la valorizzazione di questi importanti patrimoni che noi abbiamo. Grazie.